Buonasera, benvenuti e benvenuti a coloro che ci seguono da casa. Iniziamo con l'appello, c'è una prenotazione, 2 prenotazioni, e se chiudo la prenotazione del coso. Prego per l'appello. Damiana Mirella, Bassetto Paolo, Arriva dopo. Bevilacqua Silvia. Buoni, un attimo. Bevilacqua c'è? Bortolotto Giulia. Braido Fabio. Braido Giovanni. Caldarte Antonella, assente giustificata. Carnelos Graziano. Cutifani Irene. Gareggian Antonio. De Bastiani Alessandro. Presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Ancora assente. Toffoli Thomas. Tonon Roberto. E Uliana Antonella. Grazie. Nomino i scrutatori. Un attimo. Mi facciamo partire la registrazione. No, avevo fatto partire. Nomino gli scrutatori Uliana, Bortolotto e Denardi. Grazie. Allora, prima di dare avvio ai lavori di questa seduta, ritengo doveroso esprimere a nome dell'intero Consiglio Comunale il nostro più sentito cordoglio per 2 gravi lutti che hanno recentemente colpito la comunità di Vittorio Veneto. Desidero anzitutto ricordare la figura di Francesca Meneghin, che per molti anni ha ricoperto l'incarico di consigliere comunale e che la città conserverà nella memoria per il suo apprezzato impegno sociale e politico, profuso con dedizione e spirito di servizio nelle diverse responsabilità da lei assunte nel corso della vita politica. Con altrettanta commozione ricordiamo il nostro concittadino Francesco Vona, di soli 39 anni, operaio, tragicamente scomparso in seguito a un incidente sul lavoro accaduto nell'atto di salvare un proprio collega. Il suo gesto estremo di generosità e coraggio merita di essere ricordato con gratitudine e rispetto da tutta la comunità. La sua morte richiama anche con severità il drammatico e inaccettabile tema delle vittime sul lavoro, che continua a suscitare dolore, preoccupazione e profonda riflessione nella coscienza civile del nostro Paese. Il sindaco ha già provveduto a far pervenire alle famiglie colpite un telegramma di cordoglio. A nome del Consiglio Comunale intendo quindi manifestare ufficialmente la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alle famiglie di Francesca Meneghin e di Francesco Vona, condoglianze che si chiede restino agli atti di questo Consiglio Comunale. E adesso passiamo ad eventuali comunicazioni. Comunicazione dell'assessore Enrico Padoan, prego. Grazie. Sì, acceso. Grazie. Approfitto per ricordare 3 importanti appuntamenti culturali in corso, in procinto di avviarsi nella città di Vittorio Veneto. Già in corso, inaugurata lo scorso 18 luglio presso Galleria Civica Vittorio Emanuele II, c'è la mostra fotografica Dolomiti, un paesaggio tutelato, con fotografie di Manuel Cicchetti e testi di Antonio Bortoluzzi. Inoltre l'8 agosto presso Palazzo Tedesco alle ore 10:30 si inaugurerà la mostra Prospettive d'autore Elio Casagrande 1920-2004. Si tratta di una mostra antologica appunto dedicata al famoso pittore locale,
e il comitato organizzativo composto da Ezio Casagrande, Fulcio Casavecchia e Giovanni Uliana, e la mostra rimarrà aperta il venerdì dalle ore 16 alle ore 19 e il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. La mostra a cura di Lorena Gava rimarrà aperta sino al 6 settembre 2026, mentre invece la mostra fotografica di Manuel Cicchetti, del compianto recentemente scomparso fotografo milanese bolognese, rimarrà aperta sino al 18 ottobre. Inoltre approfitto per ricordare l'appuntamento della 34esima edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto, la terza edizione europea, e la cui inaugurazione si terrà il 12 agosto alle ore 21 in aula civica del Museo della Battaglia, insieme ai precedenti vincitori delle ultime 2 edizioni europee, quindi Vikram Francesco Sedona e Eva Ter Sarkisova. E il concorso europeo di violino poi si dipanerà dal 23 al 29 agosto presso il Teatro Lorenzo da Ponte, 3 giorni di eliminatori, il 26 agosto alle ore 21 la semifinale, e il 28 agosto una serata speciale dedicata a Mozart e da Ponte, alla presenza di allievi dei conservatori Stefani e Benedetto Marcello e gli artisti del Da Ponte Opera Festival, e il 29 agosto alle ore 17, sempre presso il Teatro Lorenzo da Ponte, il concerto finale che verrà eseguito dall'orchestra del teatro La Fenice. Approfittiamo ovviamente per ricordare alla cittadinanza questi importanti appuntamenti, nonché di ringraziare ovviamente sponsor e l'organizzazione, in particolare il direttore artistico maestro Francesco De Angelis. Grazie mille, invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa a tutte le giornate della competizione, della manifestazione. Grazie. C'è un'altra comunicazione dell'assessore De Nardi. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io approfitto per ricordarvi invece 2 iniziative che si svolgeranno nel mese di agosto. L'8 e il 9 agosto in Piazza Minucci per la prima volta Vittorio Veneto ospiterà la manifestazione Notti del Vino nell'ambito della coprogettazione con la Proloco. Oltre a musica dal vivo ci saranno 2 visite guidate, l'8 agosto a Palazzo Minucci e il 9 agosto all'Oratorio dei Battuti. Invece, nell'ambito della collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Sant'Augusta, ricordo che quest'anno il programma di festeggiamenti della nostra patrona si svolgerà tra il 18 e il 22. Online c'è già una prima indicazione del programma e nei prossimi giorni saranno comunicati tutti i dettagli anche relativi alla viabilità. Grazie. Terminate le comunicazioni, inizia il Consiglio, che però inizia invece che dall'interrogazione numero 2. C'era una domanda di attualità del consigliere Giovanni Braido ad oggetto pedonalizzazione di Serravalle. Prego, schiacci la prenotazione, prego. Io sto rosso del fastidio. Vabbè. Grazie Presidente. Allora, il sottoscritto consigliere comunale di Vittorio Veneto, Giovanni Braido, premesso. L'incontro con Ascom del 24 luglio in relazione alla chiusura festiva e o varie del quartiere di Serravalle, ritenuto negativo per i commercianti e per parte dei cittadini del quartiere, si chiede se l'assessore al turismo era presente al momento della delibera di chiusura, se la Giunta sapeva del provvedimento previsto dall'assessore alla viabilità, se i consiglieri della maggioranza di centrosinistra sono stati interpellati tutti prima del provvedimento di chiusura, ovvero sono stati chiamati solamente ad una mera ratifica di tale inutile e negativo provvedimento. Grazie. Grazie. Risponde il Sindaco, prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio il consigliere Braido per la domanda di attualità presentata, considerato che il tema della sperimentazione relativa alla pedonalizzazione nei giorni festivi di alcune vie di Serravalle sta avendo una notevole rilevanza.
Entrando nel merito delle sue domande, sotto il profilo degli atti amministrativi, l'iter di avvio della sperimentazione è avvenuto con delibera di giunta del 13 luglio 2026, avente ad oggetto atto di indirizzo per la sperimentazione della pedonalizzazione del centro storico di Serravalle, mediante chiusura festiva di via Martiri e avvio di uno studio per la revisione complessiva della viabilità del centro storico nel rispetto delle disposizioni del codice della strada. Naturalmente tale decisione politica è maturata all'interno della Giunta in considerazione di alcune valutazioni contenute nelle premesse della delibera stessa, che qui richiamo nei punti principali, ossia il valore strategico. Il centro storico di Serravalle rappresenta uno dei principali nuclei storici, culturali e turistici della città di Vittorio Veneto e costituisce un patrimonio urbano e di particolare pregio, la cui valorizzazione è un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale. 2. Gli obiettivi di riqualificazione. La valorizzazione è perseguibile attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, il miglioramento della qualità urbana, la promozione della mobilità sostenibile, la tutela del patrimonio storico-culturale e il sostegno alle attività economiche e commerciali del centro stesso. L'ampliamento dell'apertura degli orari dei musei, cosa che è stata adottata per la seconda estate in giorni predefiniti. 3. Miglioramento della viabilità. La progressiva riduzione del traffico veicolare di attraversamento a favore di un traffico di destinazione costituisce uno strumento finalizzato a migliorare la sicurezza stradale, la qualità dell'aria, la vivibilità degli spazi pubblici, la fruizione pedonale e ciclabile e l'attività turistica del territorio. Lo studio che verrà promosso dovrà in particolare valutare i flussi di traffico in ingresso e in uscita dal centro storico, la fattibilità tecnica, economica e giuridica dell'istituzione di una zona a traffico limitato o di una zona pedonale urbana e gli effetti economici e sociali sulle attività commerciali, sui residenti e sui fruitori del centro storico. Inoltre, tengo a sottolineare che la valorizzazione e il miglioramento della vivibilità del centro storico sono obiettivi condivisi dai residenti e dai commercianti, emersi chiaramente negli incontri pubblici che ci sono stati. Ciò premesso, siamo consapevoli dei disagi che ogni modifica della viabilità può creare ai residenti e alle attività commerciali aperte nei giorni festivi. È per questo che come amministrazione e con la collaborazione delle strutture comunali stiamo monitorando la situazione applicando progressivi miglioramenti, tra i quali l'accessibilità in via Vecellio, la revisione dell'orario di pedonalizzazione e altri accorgimenti sull'asse viario di perimetro. L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra le esigenze di chi abita e lavora nel centro storico di Serravalle e la necessità di dare maggiore risalto al valore storico monumentale di questo prezioso centro urbano. Per dare seguito, consigliere, a questa delibera sono quindi entrate in vigore le ordinanze per la temporanea pedonalizzazione del centro storico nelle giornate festive. Rispondendo nello specifico ai singoli punti, il punto 1, ossia se l'assessore al turismo era presente al momento della delibera di chiusura, sì, l'assessore con delega al turismo Barbara Denardi era presente in giunta e la giunta si è espresso all'unanimità a favore dell'atto di indirizzo adottato. 2, se la giunta sapeva del provvedimento previsto dall'assessore alla viabilità. Come lei sa, avendo ricoperto il ruolo da vice sindaco, nessun singolo assessore ha la facoltà di assumere provvedimenti autonomi. Pertanto l'assessore alla viabilità Marco Dus non ha adottato alcun provvedimento individuale. 3, se i consiglieri della maggioranza di centrosinistra sono stati interpellati tutti prima del provvedimento di chiusura, ovvero sono stati chiamati solamente a una mera ratifica di tale inutile e negativo provvedimento. La valorizzazione e la pedonalizzazione del centro storico di Serravalle sono state ampiamente dibattute tra i consiglieri di maggioranza, che le posso confermare essere tutti fortemente interessati a perseguire azioni in questa direzione. Grazie. Grazie. Consigliere Braido, lei ha facoltà di replicare per dichiarare la soddisfazione o insoddisfazione. Prego. Mi fa piacere di aver sentito la risposta del sindaco, sono sicuro che i residenti di Serravalle saranno molto felici di questa risposta e spero che quando sarà il momento lo dimostreranno. Grazie. Grazie.
Allora, adesso passiamo al punto numero 2, che diventa 3. Interrogazione del consigliere Giovanni Braido in merito al sentiero 1043. Prego, consigliere. Allora, premesso che attraverso una petizione sottoscritta da 1213 firmatari, prima e poi è stata recentemente presentata una menzione al sindaco, alla giunta e anche al consiglio comunale, con la richiesta di ripristinare il tradizionale percorso del sentiero 1043 o attraverso un accordo stragiudiziale, ovvero con un'azione legale. Che tale sentiero è chiuso da oltre 2 anni e l'amministrazione è rimasta inerte. Che la mozione è stata votata all'unanimità della maggioranza consigliare, con in primis sindaco e Presidente del Consiglio, che dal 17 giugno ad oggi non si è più saputo niente. Tanto premesso, si chiede se è stato avviato un confronto, che credo di no, ovvero se è stata valutata una immediata azione legale, ovvero se è stata presa almeno una qualsiasi decisione. Ricordo che ci sono stati consiglieri del centro-sinistra, addirittura il consigliere Bevilacqua ha detto che mi dava ragione per la prima volta in 60 anni, e io la ringrazio, per non parlare del consigliere Tonon, ex sindaco. Mi aspetterei un sì o no, sia chiaro, questa interrogazione la presento ogni volta, fino al 29. Grazie. Grazie, risponde il sindaco. Sì, consigliere, lei fa bene a presentarla fino al 2029 l'interrogazione, io cercherò di darne risposta. Allora, l'incontro con i proprietari, come è noto, un incontro è già avvenuto e in quella sede, come avevo già detto in questo Consiglio Comunale, non vi è stata alcuna apertura da parte degli stessi al ripristino dell'originario percorso del 1043, essendosi essi resi disponibili eventualmente a mettere in sicurezza e a mitigare il nuovo percorso per la parte ricadente nella loro proprietà, per renderlo meglio percorribile e comunque più sicuro. Vale la pena anche sottolineare che il ripristino del tradizionale sentiero 1043 all'uso pubblico riguarda appunto, come è stato più volte detto in quest'Aula, un tracciato che inizia dalla sommità di via Piai, passa per la proprietà Sopracolle, arriva fino alle mura storiche di Serravalle, prosegue per l'area comunale su cui vi sono i resti della chiesetta di Sant'Antonio Abate e la terrazza degli artiglieri e si conclude alla sommità del Monte Baldo. Quindi gli uffici comunali, valutate le possibili azioni da intraprendere, e capite bene insomma che ci sono insomma situazioni molto particolari, hanno proposto di avviare il procedimento volto alla riapertura del percorso attraverso un'ordinanza di riapertura al pubblico transito dell'accesso e di tutto il tratto del sentiero 1043 ricadente nella proprietà privata dei signor Sopracolle. In quella sede i proprietari potranno rappresentare le loro memorie e deduzioni e chiedere eventualmente di essere sentiti dal responsabile del procedimento. Terminata la fase di partecipazione procedimentale, saranno valutate dagli uffici comunali le osservazioni e le documentazioni eventualmente prodotte mediante adozione del conseguente provvedimento finale. Quindi le posso assicurare che è stato ieri, se non vado errata, è stato avviato il procedimento per la riapertura del sentiero 1043. Grazie. Allora. Consigliere Braido, lei ha facoltà di esprimere soddisfazione o insoddisfazione. Prego. Prendo atto, grazie. Punto numero 4, interpellanza a risposta orale del consigliere Antonella Uliana ad oggetto collocazione del fondo Zagonal. Prego, consigliere. No, ok. Per cortesia rifaccia la prenotazione. Eccola. Grazie. Premesso che la città di Vittorio Veneto ha da mesi acquisito il patrimonio letterario e iconografico dedicato a Lorenzo da Ponte, considerato che, come si legge su QDP News 8 gennaio 26, l'assessore Padoan ha affermato: l'acquisto è stato formalizzato e stiamo ragionando sulla collocazione del fondo.
Successivamente, oggi Treviso, 4-5-26, la sindaca Bagliana dichiara: gli uffici stanno lavorando perché il fondo Zagonel vada a Villa Croce. Siamo convinti di questa idea perché riteniamo che la villa sia la sede più corretta per sistemare il fondo. Preso atto che nel corso di questi mesi nessuna notizia è stata data in merito alla definitiva collocazione del fondo, sono a chiedere all'amministrazione e con me i cittadini che mi sollecitano a farlo: dove si trova attualmente tutto il materiale letterario iconografico? Se è collocato ancora nell'abitazione dell'ex proprietario? Se rimane valida l'ipotesi di sistemarlo nella sede della Galleria Civica? Quando e dove intendete rendere finalmente disponibile a tutti un patrimonio che appartiene alla città? Grazie. Risponde l'assessore Padoan, prego. Gentilissima consigliera Uliana, gentilissimi consiglieri e consigliere, grazie per questa interrogazione. Per rispondere ai primi due suoi quesiti, il fondo da Pontiano, acquisito dal Comune di Vittorio Veneto, si trova tuttora per la gran parte in custodia presso l'abitazione dell'ex proprietario, il quale è stato nominato custode in attesa di definitiva collocazione del fondo stesso. Una parte del patrimonio si trova invece adeguatamente custodita presso Galleria Civica. Trattasi dei 32 pezzi della collezione, fra volumi, spartiti, incisioni, locandine, litografie, ritratti e fotografie, parte dell'esposizione Due geni veneti tra storia e mito, dedicata a Lorenzo da Ponte e Giacomo Casanova all'interno dei grandi eventi della Regione Veneto e più precisamente fra le iniziative da pontiane avviate da questa amministrazione. La mostra è stata chiusa al pubblico il 20 aprile ultimo scorso. L'ipotesi di collocare il fondo presso Villa Croce è stata sin dal principio una delle soluzioni vagliate con maggiore attenzione, ma al momento è stata accantonata. Non appare disposto l'erede del professor Giovanni Paludetti, donatore della collezione Fioretti Paludetti, ad acconsentire la collocazione del fondo presso gli spazi attualmente in uso per esposizioni temporanee. Ad oggi, come ricordavo prima, è allestita la terza esposizione dell'anno 26, Dolomiti un paesaggio tutelato. Vi sono state altre 2 esposizioni quest'anno, la già citata Due geni veneti fra storia e mito, e Comics, la mostra dedicata alla storia del fumetto, inserita all'interno di Works, Festival del Lavoro, chiusasi il 6 luglio. Più Okay. vicino al microfono. Chiedo scusa. Rileggo? Allora, sì, l'ipotesi di collocare il fondo presso Villa Croce è stata sin dal principio una delle soluzioni vagliate con maggiore attenzione, ma al momento è stata accantonata. Non appare disposto l'erede del professor Giovanni Paludetti, donatore della collezione Fioretti Paludetti, ad acconsentire la collocazione del fondo presso gli spazi attualmente in uso per esposizioni temporanee. Ad oggi è allestita in quello spazio la terza esposizione dell'anno 2026, quella già citata in apertura, e dopo apprezzate esposizioni della prima metà dell'anno, la già citata Due geni veneti fra storia e mito, nonché Comics legata a Works Festival del Lavoro. A complicare le interlocuzioni vi è stata anche l'irritazione manifestata dall'erede a proposito delle scelte passate relativamente al sacrificio dell'esposizione di una parte della collezione Fioretti Paludetti all'interno dei locali di Villa Croce. L'ipotesi di collocare il fondo presso la Galleria Civica Vittorio Emanuele II appare funzionale sia in termini di prestigio dello spazio espositivo sia in termini gestionali. Parimenti funzionale e al tempo stesso simbolicamente di maggior valenza appare l'ipotesi attualmente al vaglio finale, anch'essa sin dall'inizio presa in massima considerazione. Trattasi dell'ex ufficio postale di Ceneda, uno spazio che si è fatta su piazza Giovanni Paolo I, di proprietà del Comune e che garantirebbe all'unica concreta materiale eredità attualmente esistente di Lorenzo da Ponte di trovare collocazione nella sua Ceneda. Tale posizionamento del fondo risponderebbe parimenti a criteri di razionalizzazione della gestione. L'ipotesi, così come quella al momento accantonata relativa a Villa Croce, darebbe vita ad un progetto micromuseale indipendente, eccezione fatta per una gestione integrata, e dedicato ad un pubblico generale, oltre che ad una fruizione accademica di consultazione.
Qualora non vi fossero motivi ostativi e allo stato attuale non rilevati, si procederà in tempi assolutamente prossimi all'avviamento dell'iter amministrativo, che includerà un progetto di allestimento da rendere poi esecutivo previo parere della sovrintendenza. Nell'interrogazione scritta la consigliera chiede testualmente quando e dove intendete rendere finalmente disponibile a tutti un patrimonio che appartiene alla città. E a proposito dell'avverbio finalmente, crediamo sia corretto riassumere cronologicamente le principali tappe della questione. A settembre 2024 si hanno notizie pubbliche dell'affidamento da parte dell'ex proprietario a mediatori il compito di curare la vendita del fondo. La stessa consigliera Uliani in questa sede pone pubblicamente in modo preoccupato la questione. Il prezzo divulgato, 120.000 euro, viene confermato da una proposta di acquisto indirizzata all'attenzione dell'amministrazione comunale che aveva provveduto a contattare i mediatori. A maggio 25 il Consiglio Comunale delibera l'atto di indirizzo per un mandato politico all'amministrazione comunale al fine di acquisire il fondo, chiaramente previa perizia indipendente. 5 voti contrari, fra cui quelli del gruppo a cui lei appartiene. L'amministrazione comunale procede da un lato ad incaricare un perito indipendente e dall'altro a richiedere con successo, facendo leva sull'investimento deciso, il supporto della Giunta regionale del Veneto ad una ricca serie di iniziative di respiro triennale per valorizzare la figura di Lorenzo da Ponte. La risposta del perito incaricato giunge ai primi di dicembre del 2025, dopo un'attenta e minuziosa verifica di ogni aspetto legale ed economico relativo al fondo. È stata tutt'altro che un'operazione meramente formale e ad ogni modo, anticipando l'imminente consegna della perizia, la Giunta Comunale prevede un'apposita variazione di bilancio che stanzia l'importo necessario all'acquisizione, variazione approvata alla fine di novembre 2025 dal Consiglio Comunale. A quel punto, ossia ripeto 7 mesi fa, si possono approfondire i ragionamenti, già in ogni caso avviati, relativi alla collocazione del fondo, attraverso sopralluoghi, confronti e interlocuzioni. Si tratta di un'operazione inedita che ha richiesto diverse valutazioni e richiede diverse valutazioni, fermo restando, sottolineo, che parte del materiale del fondo veniva comunque già esposto alla cittadinanza per 4 mesi presso Galleria Civica. Quindi la tempistica a nostro giudizio appare congrua, nonché congrua appare la decisione di movimentare il meno possibile il materiale acquisito in attesa della definitiva e, speriamo davvero prossima, ripeto non abbiamo al momento rilievi ostativi, collocazione a Ceneda. Congrua la decisione di procedere rapidamente ad acquisire il fondo, considerati da un lato la collocazione del bene sul mercato e i diversi appetiti di cui abbiamo ricevuto notizia, quindi anche in assenza di un piano predefinito relativo alla collocazione. E ricordata dall'altro l'opportunità non colta nel corso degli anni e non nei mesi passati di ottenere il fondo in donazione, come da lei stessa dichiarato in questa sede ad inizio maggio 2025. Congrua quindi la decisione di salvaguardare l'unico patrimonio esistente legato direttamente a Lorenzo da Ponte, assicurandone il mantenimento alla città di Vittorio Veneto ed ottenendo autorevoli plausi ad ogni livello, nonché un concreto appoggio da parte della Regione del Veneto alla più ampia azione di valorizzazione. Ovviamente congruo il prezzo di acquisto, scrupolosamente ed indipendentemente peritato. Congrue le ipotesi vagliate per la definitiva collocazione, fra cui quella che stiamo concretamente perseguendo oggi. Grazie per l'attenzione. Grazie, prego consigliere per la replica, prenoti. Congruo anche, Assessore, che lei acquisti una macchina e la lasci per mesi nel concessionario perché non aveva pensato al garage dove collocarla. Allora, tutta questa serie di congruità le vedete soltanto voi. Io e i cittadini vediamo invece che sono stati spesi dei denari pubblici per acquistare un fondo che si è trasformato da una donazione iniziale, lo sottolineo perché di questo inizialmente si parlava, a una vendita, a un acquisto, senza avere minimamente idea di che cosa farne. Tutto quello che lei ha detto e questo riepilogo interessante che ci riporta alla memoria un percorso che comunque conosciamo tutti molto bene, per arrivare a questa finale della congruità che insomma trovo anche abbastanza ridicola. Tutto questo percorso doveva essere anticipato da delle vostre valutazioni.
Voi dovevate pensare prima qual era la sede idonea ad accogliere questa collezione e a cosa farne. Non è possibile che arriviate dopo mesi a dire Villa Croz non possiamo fare lì perché c'è il signor Paludetti che non ce lo consente. Sapevate anche prima quali sono le condizioni di Villa Croce e della collezione inserita all'interno? Non so, forse lei non lo conosceva, magari l'ha conosciuto dopo. Si sapeva perfettamente, bastava chiederlo, che lì non era possibile collocarla. E poi mi domando, adesso viene fuori questa idea brillante di inserire il fondo Zagonel all'interno del museo della battaglia. Ma con che logica? Con che logica togliere quella che è la sala, l'aula didattica, recentemente allestita con i fondi PNRR, per inserire lì un fondo da voi acquisito? Allora, qual è il senso? Io mi rivolgo anche all'assessora al turismo, che so da sempre essere particolarmente sensibile al destino del Museo della Battaglia e che so che divide con lei la preoccupazione per questo museo. Se è d'accordo su questo? Se è d'accordo sul inserire un fondo all'interno di un museo che nulla c'entra con il contenuto che voi intendete collocare lì, dove non ci sono, nella parte tra l'altro dell'ex poste, tutti gli adeguamenti per poterlo in sicurezza tenere, dove dovreste poi pensare a un archivista che lo gestisca, perché certamente non può essere fatto altrimenti. Pensate ad un'altra soluzione, ce ne sono, basta che chiediate. Grazie. Punto numero 5. Interrogazione dei consiglieri Gianluca Posocco e Giovanni Braido in merito al progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto. Prego, chi illustra? Sottoscritti consiglieri comunali di Vittorio Veneto, Gianluca Posocco e Giovanni Braido, in riferimento al progetto di realizzazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto, premesso che recentemente l'amministrazione di Vittorio Veneto ha affidato la progettazione del nuovo impianto natatorio di Vittorio Veneto, prevedendo un costo complessivo di 10 milioni di euro, che i sottoscritti consiglieri comunali, comunque non a conoscenza delle specifiche tecniche del progetto, sono giunte notizie che ci avvisano che la vasca esterna attuale di 50 metri di lunghezza potrebbe essere sostituita da una più piccola di 25 metri. Chiediamo se l'amministrazione comunale conferma questa informazione e di relazionare nel merito. Sostanzialmente quello che si vorrebbe sapere è che se dobbiamo fare una piscina, per vari motivi, tra i quali motivi turistici, motivi sportivi e quant'altro, sarebbe il caso che fosse a norma, cioè in modo tale da poter fare manifestazioni di livello non solo locale ma anche regionale, perché no, nazionale, se si vuol pensare mini grande. Se facciamo una cosa così non ha senso, sinceramente. Ecco. Grazie, risponde il sindaco Belliana, prego. Ecco, grazie. Beh, innanzitutto chiedo la possibilità di sforare un po' nei tempi della risposta, perché visto l'argomento abbastanza, cioè molto importante, visto l'importanza dell'opera che la città di Vittorio Veneto andrà, il comune di Vittorio Veneto, l'amministrazione andrà a realizzare, andrà a dare l'avvio all'iter di realizzazione, penso che appunto mi occorra un po' di tempo per dare alcune informazioni corrette ai consiglieri comunali e anche alla cittadinanza. Innanzitutto ringrazio per l'interrogazione. Io partirei con delle considerazioni da un punto di vista degli atti amministrativi che sono stati fatti. Innanzitutto nel luglio del 25, quindi lo scorso anno,
è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il cosiddetto DocFap, che è un documento propedeutico e obbligatorio a dare l'avvio all'iter per una gara di progettazione dell'impianto. E da questo documento di fattibilità delle alternative sono emerse quasi 5 soluzioni, tra cui quella di tenere la piscina com'è, la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione nelle sedi delle vasche dove sono adesso, oppure l'ultima, quella che noi abbiamo attualmente sposato, è la demolizione delle vasche e il switch delle vasche, quindi la vasca interna andrebbe a collocarsi dove c'è attualmente la vasca esterna, indicativamente, e viceversa. Questo per far sì che non venga interrotta soprattutto la pratica dell'attività natatoria. Sapete benissimo, per realizzare delle piscine di questa entità, insomma, ci vogliono almeno 2 o 3 anni di lavori, ecco, per l'intero impianto natatorio. Detto questo, noi abbiamo appunto preso in considerazione l'alternativa che ho poc'anzi descritto, quindi nella demolizione e nella ricostruzione delle vasche alternate, con un ampliamento del 15% della superficie anche esterna. La proposta è stata ritenuta la più rispondente alle esigenze, che assicura il migliore equilibrio tra costi e benefici. Questo è un punto importante da considerare, quindi i costi e i benefici, garantendo la continuità dell'attività sportiva durante i lavori, l'abbiamo poc'anzi detto, e poi un nuovo edificio conforme alle normative vigenti e agli elevati standard di efficientamento energetico. Questa soluzione che noi abbiamo attualmente preso in considerazione, abbiamo un importo di spesa pari a 10.500.000 euro. Su tale base, quindi del DocFap, è stato fatto poi il documento di indirizzo della progettazione, il famoso DIP, posto a base delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione dell'intervento. In particolare, questo documento ha individuato quale configurazione del progetto la realizzazione di una nuova vasca coperta da 25 metri, come attualmente, per 16,50 di larghezza, ad 8 corsie, quindi 2 corsie in più di quella attuale, affiancata all'interno, sempre parliamo della struttura interna, da una vasca baby e da una vasca ludica, quindi 2 vasche interne piccole, nonché appunto nella seconda fase la demolizione dell'attuale edificio, la realizzazione delle nuove vasche esterne negli spazi pertinenti e di un fabbricato destinato a bar, spogliatoi e sala polivalente. Naturalmente, coerentemente con quanto già previsto dal DocFap, il documento di indirizzo di progettazione domanda inoltre ai successivi livelli progettuali l'approfondimento della sistemazione esterna delle dotazioni sportive del parco. In tale contesto si inserisce anche la valutazione, come ha detto poc'anzi lei, della possibile realizzazione di una vasca scoperta da 50 metri. L'amministrazione comunale conferma infatti la volontà di perseguire tale obiettivo, cioè voglio dire non l'abbiamo scartato a priori, strategico, riconoscendone l'importanza per il potenziamento dell'offerta sportiva dell'impianto e per la valorizzazione dell'intero complesso natatorio. Le valutazioni sviluppate nell'ambito della presente progettazione evidenziano tuttavia che tale soluzione comporta un significativo incremento dei costi di realizzazione, delle opere accessorie e dei successivi costi di gestione, risultando allo stato attuale non compatibile con il quadro economico disponibile. Resta ferma, ciò non toglie che resta ferma la volontà dell'amministrazione di sottoporre alla realizzazione della vasca a 50 metri un ulteriore approfondimento tecnico ed economico delle successive fasi progettuali, verificandone la sostenibilità anche in relazione alle eventuali ottimizzazioni progettuali e il reperimento di ulteriori risorse finanziarie. Se noi andiamo a fare una valutazione comparativa tra la realizzazione di una piscina esterna da 50 metri e una piscina da 25 metri ad utilizzo polifunzionale, emergono queste evidenze. L'utilizzo di un impianto natatorio estivo presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto a quello di un impianto coperto. E fin qua ci siamo, chi frequenta la piscina sa che nell'impianto coperto entro per il nuoto e di solito rimango qualche ora
all'interno della piscina, dopodiché in quello coperto lascio l'impianto natatorio. Viceversa, nell'impianto estivo invece assume la funzione di centro ricreativo e ne diamo un risultato in questo periodo, soprattutto in quest'estate, sono migliaia le persone che sono entrate appunto nella piscina esterna a diverse ore, spesso per l'intera giornata, e la ricerca di un'offerta di servizi orientata al benessere, al relax, alla socializzazione e al divertimento. Di conseguenza cambiano radicalmente le modalità di utilizzo tra gli spazi d'acqua delle piscine esterne rispetto a quelle interne. La vasca da 50 metri, che tutti noi conosciamo bene, la piscina da 50 metri rappresenta una tipologia di impianto concepita prevalentemente per il nuoto sportivo e agonistico. E all'epoca, secondo me, quando venne fatta, questa era la valutazione che i nostri padri, i nostri predecessori fecero, e con c'erano le condizioni per fare questa valutazione, con una superficie di circa 625 metri quadri e un volume d'acqua prossimo a 1000 metri cubi, costituisce un'infrastruttura importante sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello gestionale. Certo è che una vasca da 50 metri che ha lo scopo appunto di impianto sportivo agonistico risponde meno alle esigenze di un'utenza tipica di un centro estivo. Infatti, durante la stagione estiva, il numero di utenti interessati esclusivamente al nuoto generalmente è limitato alle ore meno calde, cioè alla mattina e alla sera. E nelle ore invece centrali, che rappresentano il momento di massima affluenza dell'impianto, la maggior parte della clientela ricerca invece spazi destinati alla balneazione, al relax e alle attività ricreative. Di conseguenza capite bene che nell'impianto attualmente com'è gli spazi dove l'acqua è molto alta, fino a 2 metri, tutti quegli spazi, quell'acqua là non viene usata durante le ore centrali della giornata, e perché appunto non è di facile utilizzo per i bambini, per anche gente di una certa età, e quindi mezza piscina praticamente rimane completamente vuota. La vasca viene pertanto utilizzata quasi esclusivamente per il nuoto continuo, limitando notevolmente la polifunzionalità dello spazio. Le esigenze dell'utenza estiva, l'abbiamo detto prima, l'esperienza maturata ultimamente fa sì che gli impianti natatori di questo tipo, soprattutto potenziati nell'aspetto estivo, siano principalmente orientati a soddisfare i bisogni di salute, benessere psicofisico, socializzazione, piuttosto che la finalità di preparazione atletica. Anche in considerazione delle elevate temperature estive, gli utenti ricercano attività facilmente accessibili, fruibili anche da persone prive di particolari capacità tecniche, privilegiando ambienti nei quali poter trascorrere il tempo libero. Ecco che quindi prendono considerazioni ampie superfici con acqua bassa nelle quali è possibile toccare il fondo, zone dedicate al gioco acquatico, aree per acqua gym e ginnastica dolce, spazi ludici anche mediante spray park e giochi d'acqua, aree verdi di adeguata estensione e qualità. Limiti di una vasca da 50 metri priva delle necessarie infrastrutture. Ecco, tornando alla sua considerazione consigliere, sappiamo benissimo che attualmente per fare delle gare, competizioni nazionali e internazionali, gli impianti natatori devono avere le infrastrutture accessorie di elevata qualificazione, voglio dire tribune, oppure tribune e impianti progettati per ospitare attività agonistiche e manifestazioni sportive. Infrastrutture indispensabili sono naturalmente i servizi logistici dedicati a aree di accoglienza, parcheggi, va bene, impiantisti e dotazione conforme ai requisiti richiesti a manifestazioni di livello importante. Tutto questo premesso, l'esperienza gestionale dimostra infatti che la sostenibilità economica in un centro natatorio estivo deriva prevalentemente dall'utenza ricreativa e familiare, che rappresenta la quota nettamente prevalente degli ingressi. Le conclusioni: il settore tecnico ha condiviso valutazioni con i referenti del CONI. Ecco, ci tengo anche a sottolineare il fatto che abbiamo interpellato, siamo andati anche alla sede centrale del CONI di Padova, ci siamo confrontati con i dirigenti, con gli architetti del CONI, con gli architetti del CONI e con i progettisti, che sono tra l'altro giudicati anche l'appalto della progettazione delle nuove piscine,
e naturalmente anch'essi rappresentano praticamente la necessità che le nuove piscine estive, quelle esterne, abbiano degli spazi d'acqua polifunzionali caratterizzati da differenti profondità e destinazioni d'uso, capaci di accogliere contemporaneamente attività ricreative, motorie e natatorie. Fermo restando che il DocFab è stato anche illustrato che nelle successive fasi della progettazione sarà comunque opportunamente verificata, mediante specifica analisi costi-benefici, la possibilità di realizzare una vasca polifunzionale che prevede anche la presenza di 2 o 3 corsie da 50 metri, soluzioni che consentirebbero di mantenere la funzione natatoria senza compromettere la versatilità e la sostenibilità complessiva dell'impianto. Detto questo, sappiamo benissimo che il costo aumenterebbe da 10 milioni e 500 mila euro a circa 13 milioni e 500 mila euro, anche nella soluzione limitata della realizzazione di solo 2 o 3 corsie da 50 metri. La decisione riguarda soprattutto la definizione della vocazione della futura struttura, se realizzare un impianto prevalentemente destinato all'attività sportiva e agonistica, oppure orientare il progetto verso un centro ludico sportivo maggiormente rispondente alle caratteristiche della domanda estiva, capace di coniugare attività natatoria, benessere, socializzazione e fruizione da parte della famiglia, dei bambini, degli anziani e dell'utenza non agonistica. Oltre a questo, penso che sia fondamentale e penso che sia una nostra responsabilità anche trovare la migliore soluzione tra quella che è la garanzia e il migliore equilibrio tra un investimento iniziale, la sostenibilità della gestione del lungo periodo e la capacità appunto di soddisfare le esigenze prevalenti della collettività. Comunque rimaniamo anche aperti a proposte. Ecco, grazie. Non so neanche voglia di replicare sinceramente, perché non c'è sordo che non sente, muto che non parla e cieco che non vede. È inutile che vado a spendere 10 milioni per una piscina che non è a norma, che non posso farci niente. Cosa vuole che me ne freghi a me di spendere 10 o 13 milioni? Se devo fare una cosa la faccio bene e la faccio per la città, non faccio una piscina per bambini, faccio una piscina che sia degna di questa città, come vorrei un'amministrazione degna di questa città. Allora adesso passiamo allora in commissione di capigruppo è stato deciso di variare l'ordine dei punti dell'ordine del giorno in modo di dare la possibilità agli ospiti che dovranno intervenire, i tecnici, di svolgere adesso i loro punti e quindi dopo li liberiamo, non li costringiamo a stare qui fino a ora tarda come previsto che faremo. Quindi chiuso il punto numero 4, punto numero 4, adesso passiamo al punto numero 10, variante numero 4 al piano degli interventi per il recepimento urbanistico edilizio degli esiti della microzonazione sismica di secondo e terzo livello. Adozione. Allora adesso interviene, ditemi chi interviene. Consigliere Dus, Prenoti. Sì, buonasera. Il punto all'ordine del giorno che discuteremo ora è abbastanza tecnico e per questo abbiamo preparato una presentazione che adesso vi illustreremo insieme alla dirigente di settore, l'architetto Madalosso. Brevemente, 2 parole, si tratta di un regolamento per il calcolo della perequazione urbanistica e del contributo straordinario che è stato predisposto con
Ma non c'è... No, invertiamo gli ordini. Un attimo, scusate, quindi questo non è il punto 10, ma è la perequazione, il punto ex punto 12. Un attimo che altrimenti dopo non si trovano sulle registrazioni. Bene, ora siamo al punto 12, approvazione regolamento per il calcolo della perequazione urbanistica e del contributo straordinario. Vediamo se siamo pronti, ecco. PDF, no. Perfetto. Sì, dicevo che è questo regolamento che è stato predisposto dagli uffici e dall'architetto Virginio Chioato, che ringrazio perché sono diversi mesi che stiamo ragionando su questo regolamento, che sicuramente avrà dei margini di miglioramento, però ci premeva comunque presentarlo e approvarlo perché è un atto propedeutico poi per andare a calcolare le diverse richieste che abbiamo sul tavolo di varianti urbanistiche. È uno strumento che mancava al nostro comune e mancavano dei criteri applicativi chiari e uniformi, e il regolamento va a colmare un po' questi vuoti che c'erano. In sintesi provo a un attimo spiegare di cosa si tratta, poi come funziona il regolamento, poi ripeto, abbiamo presentato alcune slide, preparato alcune slide per tentare di entrare un po' sulla questione. L'obiettivo appunto è abbastanza semplice, che quindi è quando noi ci troviamo di fronte a una variante o una deroga o un cambio di destinazione d'uso che genera un incremento di valore per un privato, una parte di quel plusvalore, non inferiore al 50% nel caso della perequazione, deve tornare alla collettività sotto forma di opere pubbliche, aree cedute o versamenti vincolati a specifici interventi sul territorio. Il regolamento definisce una formula di calcolo del plusvalore economico basata sulla differenza tra il valore del compendio post e ante trasformazione al netto dei costi di trasformazione. Una delle caratteristiche che abbiamo voluto inserire e che va diciamo, esplicitare in maniera tecnica quelli che erano delle enunciazioni nel piano degli interventi è quella riguardante i coefficienti obiettivi. I coefficienti degli obiettivi vengono calcolati con un valore compreso tra 0,75 e 0,95 che permettono di ridurre il contributo dovuto quando l'intervento persegue delle finalità di interesse pubblico. Quali possono essere? Possono essere il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare, la riqualificazione ambientale e sociale. In altre parole, chi progetta interventi virtuosi, penso al recupero di edifici storici, alla bioedilizia, all'attività convenzionata, alla messa in sicurezza della viabilità, vede riconosciuto questo valore aggiunto con un contributo ridotto. Ecco, poi abbiamo inserito una questione riguardante il pagamento e la possibilità di rateizzazione di questo pagamento. Insomma, ci sono una serie di indicatori che vanno nella direzione di rendere il più possibile chiaro il quantum della perequazione urbanistica e del contributo straordinario per gli operatori e i cittadini in generale. Ora lascerei la parola all'architetto Madalosso, che ringrazio perché in questi mesi, insomma, tra le pratiche, appunto le molte pratiche che stiamo analizzando e le diverse difficoltà riscontrate anche nel tentare di scrivere un regolamento il più possibile chiaro e che andasse anche a rispondere, ripeto, a quello che era il nostro programma di mandato, diciamo è stata un'estate abbastanza calda. Buonasera, cercherò di spiegarvi i contenuti di questo regolamento che oggi più che mai si rende necessario per portare avanti anche le varianti del PI.
Allora, il regolamento contiene i criteri per la determinazione del plusvalore e delle modalità operative per applicarlo. Gli obiettivi del regolamento sono disciplinare l'applicazione della perequazione urbanistica, disciplinare il contributo straordinario, definire il beneficio pubblico negli accordi pubblico-privato e garantire criteri uniformi e trasparenti in forza della trasparenza, l'equità, la rigenerazione urbana, interesse pubblico e valorizzazione del territorio. In questo regolamento sono stati recepiti tutti i punti essenziali del documento del sindaco approvato l'anno scorso, che è la base del PI, della redazione del PI. I riferimenti normativi di questo regolamento sono la legge nazionale sull'urbanistica, il DPR 380 del 2001, la legge regionale del Veneto 11-2004, il PAT, il PRG, il piano degli interventi in fase di redazione e il regolamento comunale. Le definizioni importanti per capire di cosa stiamo parlando. Il contributo straordinario è la corresponsione al comune di un valore non inferiore al 50% del maggior valore generato da interventi su aree immobili in variante urbanistica in deroga con cambi di destinazione d'uso in deroga. Solitamente queste sono le varianti a sportello alle previsioni del piano regolatore comunale. Perequazione urbanistica è l'equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. L'istituto della perequazione urbanistica trova applicazione prioritariamente nella trasformazione degli strumenti urbanistici, varianti veri e proprie, in attuazione di comparti edificatori e nei processi di pianificazione negoziata. Contributo straordinario. Abbiamo detto prima, quota pari ad almeno il 50% del maggior valore prodotto dalle varianti urbanistiche, deroghe e cambio di destinazione. Può essere corrisposto in denaro, cessione di opere o di aree pubbliche. Perequazione urbanistica, principio equa distribuzione tra i proprietari di diritti edificatori e oneri urbanistici, attraverso la cessione gratuita di opere, realizzazione di opere, monetizzazione. Questi due istituti operano secondo l'obiettivo di assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori riconosciuti dagli strumenti urbanistici e degli oneri connessi alla trasformazione del territorio tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, nonché secondo il concetto che la trasformazione del territorio ha un impatto sulla società che deve essere almeno in parte ristorato. Tra i principi trovano concreta attuazione con la cessione gratuita al Comune di aree e opere o in alternativa alla monetizzazione in misura proporzionale al plus valore economico derivante al privato dall'intervento proposto, coerentemente con la definizione di plus valore economico che vedremo dopo. Plus valore economico, beneficio economico prodotto dalla trasformazione urbanistica. Il regolamento dà il metodo di calcolo. Plusvalore è uguale al valore del compendio post trasformazione meno il valore del compendio ante meno i costi di trasformazione per il CO, il coefficiente obiettivo. Calcolo della formula è contributo uguale al plusvalore per l'aliquota. L'aliquota per legge, ai sensi del 380, deve essere almeno uguale al 50%. Con la delibera che viene approvata questa sera, il valore questa aliquota viene determinata nella percentuale del 50%. Modalità applicative. Il regolamento stabilisce la determinazione del plusvalore, le aliquote, coefficienti obiettivi, modalità di pagamento e rateizzazione. Perché determinazione del plusvalore? Perché abbiamo visto prima nella formula ci sono le determinazioni del valore post e il valore ante. Per il valore post trasformazione
vengono definiti dal regolamento dei criteri, i criteri di compensazione delle aree agricole, i criteri di compensazione delle aree fabbricabili, edificate. E secondo cosa? Secondo, prendendo come riferimento la stima del valore delle aree edificabili che è alla base per la determinazione dei valori dell'IMU. Disposizioni principali per i pagamenti. I contributi sono aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e aggiuntivi al costo di costruzione, ai classici oneri che vengono compensati per l'attuazione di un intervento. Il plus valore viene determinato alla base di approvazione dell'intervento. La modalità è il pagamento del 30% entro 60 giorni dall'adozione della variante urbanistica e il 70% prima del rilascio del titolo edilizio. Possibilità di rateizzazione fino a 4 rate semestrali e la fideiussione obbligatoria quando le rate hanno un importo superiore ognuna a 30.000 euro. Obblighi del proponente. Per avere la rateizzazione e per pagare la rata di saldo deve fare un atto unilaterale d'obbligo e anche la fideiussione. E rispetto degli impegni e l'eventuale ricalcolo del contributo. Perché questo? Ritorniamo un attimo alla formula, giusto per comprendere. Allora, valore post del compendio post trasformazione meno valore ante trasformazione meno il costo della trasformazione per CO. Il CO è un coefficiente obiettivo che viene definito oggi prima dell'attuazione dell'intervento, che può anche subire delle modifiche. Il coefficiente obiettivo sono degli interventi che il privato si propone di fare e sono, ve li faccio vedere, sono riassumibili come consumo degli interventi relativi al contenimento del consumo del suolo, al centro storico e residenzialità, alla rigenerazione urbana, qualità dell'abitare, ambiente sociale e ambiente naturale. Ossia sono dei coefficienti che hanno un indice di riduzione che arriva fino a 0,75 e interessano sia interventi di restauro, NZEB e eliminazione amianto, sia adeguamento sismico, realizzazione a opere pubbliche o di inclusione sociale, con i tematismi che vi ho detto prima. Questo coefficiente viene determinato all'adozione della variante e viene effettivamente definito al momento dell'approvazione del progetto dell'intervento. Le regole di applicazione, vi ho detto 0,75, il coefficiente è prodotto dai singoli coefficienti, il massimo quindi possono essere adottati più coefficienti, più interventi che generano il coefficiente con un limite massimo del 0,75. Vengono applicati previa un'istruttoria tecnica e il Comune ha la facoltà di accettarli o di respingerli. Ecco, altra considerazione sul valore del compendio sono i costi di trasformazione che vanno in detrazione rispetto ai valori del compendio post e ante. Sono i valori di costruzione dell'intervento oppure ristrutturazione, di demolizione, di bonifica e altri oneri calcolati nell'ordine dell'8%. Entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione comunale e vale per le nuove istanze e per le pratiche ancora in corso di istruttoria. Io avrei finito. Detto, l'assessore, prego. Sì,
questo punto è stato discusso in 2 commissioni consigliari dove abbiamo discusso abbastanza lungamente su alcune questioni tecniche e abbiamo proposto alcuni emendamenti che ora chiederei al Presidente della Commissione di presentare. Grazie. Né di uno né dell'altro? Allora apriamo la discussione, do la parola al consigliere Roberto Tonon, prego. Sì, grazie Presidente. Questo intervento solo per la presentazione dell'emendamento in modo che quando si discute si possa parlare in base a quella che dovrebbe essere la proposta definitiva. Allora, l'emendamento nasce, come ha detto il vice sindaco, dal fatto che abbiamo fatto 2 commissioni vista la novità del provvedimento, nel senso che questo tipo di regolamento non era ancora mai stato adottato né approvato, approvato in questo Consiglio Comunale. Vado a illustrare quali sono le modifiche. La prima è al punto 3.2 sulle disposizioni. La dottoressa Madalosso cortesemente nella seconda pagina ha evidenziato quali sono i cambiamenti proposti. Al punto 3, diciamo il primo punto, quando si parla della rateizzazione, allora 30% in un'unica soluzione entro 60 anziché 30 giorni, dall'adozione anziché dall'approvazione. Perché abbiamo messo questo? Perché considerata la tempistica che passa fra l'adozione e l'approvazione, 60 giorni dovrebbero essere più che sufficienti come tempo utile per fare in modo che il richiedente si impegni, fra virgolette, nei confronti dell'amministrazione che sta provvedendo a una modifica chiesta appunto dal richiedente, e in modo che possa pagare la prima rata, quella relativa al 30%, ovviamente prima dell'approvazione, perché se no si potrebbe correre il rischio di approvare una richiesta e poi il richiedente, non dico diventa uccel di bosco, ma è difficile costringerlo, fra virgolette, a pagare. Invece così almeno il 30% dimostra la serietà della richiesta. La seconda poi viene aggiunto alla fine di questo punto e comunque entro 5 anni dall'approvazione della variante. Perché 5 anni? Perché è il tempo, fra virgolette, di legge previsto per i PI, per i piani di intervento. Al punto successivo, numero 5, viene aggiunto l'impegno al pagamento della quota a saldo. Perché? Perché si lega direttamente col punto 4 precedente che riguarda proprio la possibilità di rateizzare qualora l'importo da pagare sia superiore a 30.000 euro. È stato aggiunto, meglio sostituito, l'aggettivo bancaria relativo alla fideiussione, ma per lasciare, diciamo così, più libertà di manovra ai richiedenti è stato sostituito con la fideiussione di primario istituto finanziario. Infine, a parte il punto 9 ovviamente viene tolta bancaria perché il punto 5 è stato modificato. Infine, considerata, diciamo, la mobilità sempre più accentuata, sempre più dinamica, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, si è ritenuto di abbassare l'impegno a mantenere la prima casa a 7 anni anziché 15, perché 15 abbiamo ritenuto che fosse un periodo eccessivamente lungo. Ecco, questi sono i punti che la Commissione avrebbe proposto di emendare. Grazie. Grazie, consigliere Tonon. Vediamo di continuare la discussione qualora ci siano
qualora ci siano osservazioni o interventi da fare sull'emendamento. Quindi io chiudo la discussione sull'emendamento e apro il voto, votiamo l'emendamento, poi passiamo alla delibera vera e propria. Apro la votazione per l'approvazione dell'emendamento. Prego, votate. Bevilacqua. Posocco ha votato? Sì. Dare ha votato? Contrario. E Thomas Toffoli ha votato? Non vedo. Sì, ok. Allora hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Favorevoli 10, contrari 2, astenuti 3. L'emendamento è votato favorevole, quindi chiudo. Bene. Allora, adesso abbiamo la delibera emendata, se ci sono interventi sulla nuova delibera. Prego, consigliere Posocco. Grazie, buonasera a tutti. Sì, il mio voto contrario non era una mancanza di rispetto verso il lavoro della Commissione, dei tecnici, che anzi ringrazio il Presidente che sono messi là a valutare questo nuovo regolamento e hanno fatto le valutazioni che la Commissione ha ritenuto portare avanti. Ecco. No, io non sono un tecnico, quindi il mio è un discorso più ampio, giustamente dovrei studiarmi tutte le cose, però tecnico non sono e faccio un discorso più ampio. Allora, la mia domanda che faccio è come questo nuovo regolamento mi va a incidere nella pratica in corso di istruttoria per il recupero dell'ex Carnielli. Perché va a incidere? Senz'altro. Vi spiego il motivo della mia domanda. Vedendo la continua presenza dei professionisti, dei tecnici presso i nostri uffici comunali, i tecnici di ALI, professionisti di ALI, ho provato a fare un accesso atti chiedendo la variante volta a mutare la destinazione d'uso del comparto ex Carnielli. Mi è stato risposto che non c'era nessuna variante volta a mutare la destinazione d'uso del comparto ex Carnielli, ok? Però c'era, l'ha sottolineato anche la sindaca in una risposta recentemente sul giornale, sul Gazzettino, mi sembra, che c'è una proposta che consisterebbe in una diversa organizzazione urbanistica complessiva dell'impianto. Allora, la cosa semplice, conto mio, dire faccio un accesso atti, rispondete correttamente, non c'è nessuna variante di questo tipo, però c'è questa, consigliere, la guardi, faccia le sue valutazioni e risolto il problema. Sarà un qualcosa che migliora? Non lo so, ecco. Allora, io dico, ma perché non me la danno? Oggi tra l'altro ho fatto l'accesso atti chiedendo questa variante. Poi mi convocate la commissione, perché è un qualcosa secondo me di importante, per domani. Stasera però approviamo questo regolamento. Allora io dico, ma sono tutte coincidenze, vedo sul regolamento si parla di bonifica, di Eternit, e punteggi alti per questi motivi e io veramente vengo, visto che non ho una risposta, non ho quel documento di variante, è diverso dire non ho una risposta, perché la risposta ce l'ho avuta, sì, ecco. Allora dico, questo, so che ci sono altre varianti importanti in zona industriale che andremo
probabilmente arriveranno in Consiglio Comunale nei prossimi mesi, non dico questo, ma questo soprattutto sul recupero dell'ex Carnielli, dico, sarebbe bello Sindaco che illustrasse al Consiglio Comunale prima, che facesse un po' di chiarezza su quello che sta succedendo, perché non so, col vecchio progetto il Comune incassava X euro di oneri, eccetera, eccetera, con questa proposta, con quello che è arrivato, si modifica in meglio, si modifica in peggio, incasseremo meno, incasseremo di più, cosa succede? Magari non sta succedendo niente, però se avessi avuto la risposta, stasera sarei qui rilassatissimo così, voterei magari anche a favore e tutto a posto. Ecco, grazie. Se ci sono altri interventi, fate la prenotazione. Interviene il consigliere D'Arè. Grazie Presidente. Ma diciamo che questo documento che viene portato avanti, diciamo, anche abbastanza velocemente, tra l'altro con una modifica fatta in corso d'opera, dimostra la complessità di questo provvedimento. Perché io voto contrario? Voto contrario perché con questo documento che noi andiamo a approvare, l'amministrazione comunale si lega le mani nei confronti non tanto sull'urbanistica dei privati, ma sull'accordo pubblico-privato su quelle che possono essere le aree di intervento su grandi aree come abbiamo a Vittorio Veneto, vedi Carnielli come aveva detto chi mi ha preceduto, oppure domani potrebbe arrivare la Colussi, per cui questo è troppo perentorio e va a legare l'amministrazione con dei contratti ben precisi, perché una volta approvato questo, chi arriverà, la parte pubblica che arriverà per una contrattazione pubblico-privata, arriva con questo documento e chiede che questo documento sia applicato. Io non lo voto questo documento, non lo condivido, mi dispiace. C'è qualcuno altro che deve intervenire? Non vedo prenotazioni, del resto sono state fatte 2 commissioni su questo argomento, penso che siano state abbastanza sviscerate. C'è l'assessore che vuole commentare gli interventi. Prego, Assessore Dus. Sì, dunque, i regolamenti, questo in linea generale, non vengono realizzati e scritti pensando a un caso particolare, altrimenti sì, si chiamano in un altro nome. Per cui i regolamenti servono per normare quantomeno tutte le casistiche possibili. E questo è stato un po' il nostro lavoro che abbiamo cercato di fare in questi mesi. È chiaro che non è semplice normare tutte le casistiche, l'abbiamo visto perché nelle oltre 140 domande che abbiamo ricevuto, non dico che sia una diversa dall'altra, però hanno grandi complessità, nel senso che appunto hanno tutte una loro caratteristica, perché il territorio è complesso, il territorio, ogni proponente o investitore chiede una cosa diversa dall'altra e così è la natura dell'urbanistica in questa nostra città. Detto questo, ci siamo dati però delle linee guida, ci siamo dati degli indirizzi e questa è stata la consegna che è stata data ai tecnici, sulla quale poi loro hanno costruito l'impianto regolamentare.
Ora, venendo al caso Carnielli, che lei ha citato, sono diverse le considerazioni da fare. Noi ci troviamo in una fase che dal punto di vista amministrativo mi spingerei a chiamare endoprocedimentale, nel senso che sono state presentate delle richieste da privati o, ripeto, investitori. Queste richieste sono state vagliate dagli uffici tecnici e dovranno essere portate poi alla parte politica successivamente. Queste richieste potranno trasformarsi, diciamo, nel percorso del piano di interventi, perché non è detto che quando uno presenta una richiesta, quella richiesta deve essere accolta così com'è. Le amministrazioni, in questo caso la nostra amministrazione ha scelto di aprire questo sportello dei cittadini e quindi accogliere le richieste esterne, però noi avremmo potuto fare un piano degli interventi senza ascoltare nessuno e pianificare come volevamo più o meno la nostra città. Abbiamo aperto questo, diciamo, momento partecipativo perché era da oltre 30 anni che non si discuteva di questa cosa, visto che il PRG è ben datato, e quindi abbiamo ritenuto che ci fossero delle situazioni che erano a dir poco stagnanti e che provavamo, con le difficoltà poi che ci sono in questo mercato di oggi, a sbloccare. Non lo so se riusciremo a sbloccare una, 10 o 100 di queste varianti, perché come ho detto prima, il mercato è in una fase molto delicata, almeno questo è quello che mi viene riferito, gli investimenti sono molto cauti, la parte pubblica ha delle esigenze che a noi interessa che vengano espletate in una certa maniera, per cui abbiamo la necessità di darci delle regole chiare che valgono per oggi e anche per domani, in modo che almeno finché rimarrà in vigore questo regolamento, tutti possano seguire e non andare, diciamo, un po' a mercanteggiare un po' sulle singole operazioni. Perché poi c'è sempre, diciamo, che quando ci sono delle regole bisogna stare dentro dei binari, no? Altre volte invece, quando le regole non ci sono delle interpretazioni e ognuno poi ha la sua interpretazione. Queste regole hanno un fondamento che sono i valori IMU. I valori IMU sono stati disegnati anche questi con dei criteri sulla città. Alcuni di questi valori ci siamo accorti che sono fuori mercato o comunque mal si adattano a delle situazioni esistenti e quindi creano anche dei plusvalori eccessivi su una zona rispetto ad un'altra, però come tutte le regole bisogna a un certo momento creare delle soglie. Tornando alla questione Carnielli, è stata convocata per domani sera la commissione, gli aggiornamenti, quanto mi risulta, sono di due tipi, uno dal punto di vista ambientale e uno va nella richiesta che lei poco fa esplicitava, cioè quella di capire qual è la variante che è stata richiesta all'interno del piano di interventi, e sapendo che sono più di una, perché il comparto non è di una sola proprietà, ma sono diversi proprietari che hanno richiesto appunto diverso tipo di variante. Domani le verrà in commissione Carnielli illustrata la cosa e quindi, ripeto, c'è la massima trasparenza su questa questione, non vedo, cioè, dal mio punto di vista non ci sono, sì, non ci abbiamo nulla da nascondere o quant'altro. Non so se aveva qualcun altro, sì, qualcos'altro da aggiungere. Sì. Volevo aggiungere qualcosa. Ecco, scusatemi. Allora, volevo aggiungere una precisazione. La determinazione del contributo straordinario, c'erano già delle linee guida approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale 8 del 2016. È l'applicazione comunque della legge nazionale del 380, del DPR 380. E la cosa che viene disciplinata con forza nel regolamento è appunto questo coefficiente obiettivo che va a individuare tutta una serie di elementi che il privato si propone di fare, ma si propone
rispetto a una spinta dell'amministrazione, nel senso che il coefficiente obiettivo è un coefficiente riduttivo all'importo che ne deriva dal calcolo di questo contributo straordinario e fa sì appunto che questo privato vada ad agire realizzando opere sociali, opere pubbliche, opere che comunque ritornano nell'ambiente con la riduzione del CO2, facendo l'edificio NZEB, eccetera, eccetera. Quindi sì, ripeto, si tratta di una evoluzione di una disposizione normativa già attuata con la delibera consigliare del 2016 e con le nuove previsioni urbanistiche, le nuove modalità di valutare gli interventi. Consigliere D'Arè, prego per una replica. No, non è una replica, solo per come secondo intervento e finale anche. La perequazione urbanistica, contributo straordinario, da cosa è normato? Il surplus, fatte tutte queste, lo vedo qua il 3.2 il numero. Contributo straordinario devono intendersi come aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Ha un criterio o è è soggettivo oppure ha un tabulato o qualcosa? Cioè è quello che ha detto, architetto, è quello che l'ultimo intervento che ha fatto lei ha detto il contributo aggiuntivo. Da cosa è normato? Il contributo riduttivo. Aspetti un attimo solo. Vediamo la formula, che magari ci capiamo meglio. Eccola qua. Ecco, lei intende questo, il CO? Il CO che è il coefficiente riduttivo? Sì, ci sono? Dove dice la perequazione urbanistica e il contributo straordinario devono intendersi come aggiuntivi agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. La perequazione va praticamente a colpire la trasformazione del valore del terreno prima e dopo, da agricolo edificabile. Sostanzialmente è questo. Come facciamo a calcolarlo? Dobbiamo calcolare il valore dell'intervento post, del valore del compendio che assume nel post trasformazione e il valore ante, okay? Meno i costi di trasformazione. Allora, la formula è complessa, ci sono diverse anche modalità per il calcolo. Noi qui diamo delle linee guida per la determinazione del valore agricolo facendo riferimento al VAM medio, per il seminativo irriguo 8,5. Diamo dei valori di riferimento che sono quelli delle stime delle aree IMU che hanno portato alla determinazione del regolamento IMU, prendiamo riferimento a quello. Diciamo che comunque i costi devono essere aggiornati ogni 3 anni. I costi di trasformazione li definiamo, sono i costi di bonifica, i costi di realizzazione dell'intervento, eccetera, eccetera, meno il CO, che è il coefficiente obiettivo, quello che il privato si impegna a fare
a fini sociali o opere di urbanizzazione, oppure proprio nel suo edificio ai fini di ridurre il CO2, ad esempio. Ecco, lei mi dice la cosa è normato dall'articolo 16 del 380, DPR 380. Cosa? Posso essere? Allora, no, allora, quello che lei mi dice con dei valori chiaramente tecnici e già definiti che sono le aree agricole, oppure quello che non è chiaro su questo punto è se io ho una trasformazione, non parlo della Carnelli, parlo di tante aree dismesse che abbiamo sul nostro territorio, cui i costi di trasformazione sono estremamente cioè non certi, ecco, diciamo non incalcolabili, perché io posso lavorare e trovarmi poi sotto, magari abbiamo visto sulla nostra vecchia diciamo caserma Gotti, abbiamo acquisito un'area che poi ha avuto sotto aveva dei costi di bonifica che non erano quantificati. Allora io le dico, su questa cosa, se arriva questo problema, non abbiamo una norma, abbiamo un contratto pubblico-privato fatto dall'assessore, dalla giunta, dal sindaco e quant'altro, perché in questo caso, lei mi dice la legge che ha appena citato, ma non so se abbia un'applicazione diretta su questo punto. A stima. Esatto, il valore dei costi è proprio determinato puntualmente da una stima, dalla stima della bonifica. D'altro canto, mi scusi, uno che ha un terreno che è da bonificare e vuole trasformarlo in edificabile, sia esso residenziale, commerciale, produttivo, lo trasforma nella misura in cui ha un interesse, altrimenti non fa l'intervento. Allora, se noi nella formula... Se è privato è così, ma se io faccio una trasformazione di un'area per cui diventa commerciale, i miei costi sono superiori, ma il mio interesse è nel patto commerciale che io faccio, non nel costo. È su questo che io le sto dicendo i costi aggiuntivi, perché l'imprenditore che fa l'intervento ha dei costi che possono essere certi o quasi certi o anche magari, però il suo guadagno sta nel fatto che poi ha un'attività commerciale o un'industria che gli permette di sopperire a quelli che sono i costi iniziali, certamente, ma con questo regolamento, secondo me, poi bisognerà andare a trattativa privata, perché così come avete fatto questo, secondo me, questo documento non è normato. Privata, richieste del privato di modificare una zonizzazione o far variante a sportello o articolo 6, cioè sono su iniziativa privata le varianti. A meno, cioè, il comune se fa una variante la fa per individuare un'area di interesse pubblico, ma questo è tutto un'altra cosa. È tutta un'altra cosa. Bene, grazie. Ritorniamo alla normalità del svolgimento del Consiglio Comunale. Chiede la parola il consigliere Roberto Tonon, prego. Grazie. Sono comprensibili le perplessità del collega Darè. D'altro canto abbiamo avuto l'opportunità di sentire durante le due commissioni anche il parere dell'architetto Chioato, il quale ha spiegato in maniera molto chiara la, fra virgolette, impossibilità di andare in negativo, come formula matematica appunto. Poi capisco l'investimento, fra virgolette, che può fare l'imprenditore che a lungo termine otterrà, ovviamente lui almeno lo spera, un profitto rispetto alla spesa
di investimento che fa all'inizio. Ma come ha detto anche l'architetto Madalosso, non è che con questo regolamento non sia più possibile ricorrere al SUAP. Lo sportello per le attività produttive è sempre, lo era prima, ieri, lo è oggi, lo sarà anche domani, punto, nessun problema. Per quanto riguarda le attività produttive, questo riguarda soprattutto quelli che sono gli interventi chiesti soprattutto dico non esclusivamente dal privato. D'altro canto ho dato un occhio molto velocemente peraltro sia al regolamento che c'è a Treviso, a quello di Conegliano, a quello di Valdobbiadene, sono, a parte alcune caratteristiche, sono tutte sulla stessa falsariga, tutte. Aggiungo anche che rispetto a questo regolamento diamo una certezza sia al comune che al richiedente di avere, prima di cominciare eventualmente il suo intervento o di chiedere la modifica, quindi il cambio di destinazione, di avere carta in mano, sapere quali saranno le sue spese e quale potrebbe essere il suo, fra virgolette, profitto, cioè il punto di partenza e il punto di arrivo. Perché? Perché questo è normato. Ha ragione lei quando dice ma io non so alla fine cosa spendo. L'architetto Maddalosso ha ben chiarito che alla fine è rivedibile, mi spiego. Se io presento un preventivo per la bonifica e poi il risultato è diverso, porterò la documentazione che attesta che la mia bonifica aveva un costo maggiore alla fine rispetto a quello preventivato. Siccome è normato negli indici, nei coefficienti di obiettivo, si ricalibra in più o in meno quella che è la spesa. D'altro canto, come è stato ricordato, le prime linee guida hanno già 10 anni, erano già state fatte nel 2016. Adesso vengono, visto che c'è stato a seguito del PAT, bisogna fare il PI, vengono normate in maniera più stringente, ma più stringente per tutti, non solo per il richiedente, anche per il comune. Punto. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altri interventi. Interviene il sindaco. Sì, no, intervengo giusto per dire che ho seguito i lavori delle commissioni, ma avevo seguito anche i lavori che stiamo facendo all'interno con il PI e volevo anche ringraziare i tecnici che ci supportano per l'enorme mole di lavoro, perché oltre alle istanze ci sono tutti i regolamenti come questo da avviare e da prendere in considerazione. Come detto poc'anzi il consigliere Tonon, siamo sulla linea, sulle indicazioni di istituire questi nuovi istituti urbanistici, che voglio dire non siamo il primo comune a farlo, ma bensì prima di noi sono stati Treviso, Montebelluna, Silea e altri comuni. Naturalmente il nostro viene fatto con delle modifiche rispetto agli altri, proprio perché c'è un'azione migliorativa rispetto a questi istituti fatti su altri comuni. E mi premeva sottolineare che c'è poco di soggettivo in questo, nel senso che i calcoli poi che vengono fatti sono tutti basati anche sulle tabelle di realizzazione delle opere, quindi riferite alle gestioni delle entrate, quindi tabelle in cui vengono parametrati i valori effettivi degli interventi. Quindi su quello noi andiamo poi ad valutare gli eventuali costi della realizzazione delle opere. Mi premeva sottolineare il fatto questo sì che non è una contrattazione tra pubblico e privato, ma bensì è regolamentato, come è stato detto poc'anzi, e quindi su basi, voglio dire, normative e anche di tabelle regionali. Grazie.
Bene, allora sì, l'argomento è molto complesso. Come ho detto prima, ci sono state 2 commissioni, per cui c'è stato anche un confronto sostanzioso. Non vedo altre prenotazioni, per cui io direi che la discussione si può dichiarare chiusa e apro le dichiarazioni di voto. Prego. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi apro la votazione. Consiglieri, votate. Votato. Hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Ha fatto mantiene presenze? Come? Mantiene presenze. Non ho capito. L'opzione mantiene presenze. Perché c'è presente la Cudipani che è uscita, non ha... Sì, no, d'accordo, è giusto, sì, è giusto, no? È un passaggio che non... o l'ho fatto in automatico. Sì. Allora, la delibera è: il Consiglio approva, favorevoli 10, contrari 3, astenuti 2. Non c'è immediata esecutività, trattandosi di regolamento. Quindi chiudo il punto numero 12, sì che è diventato 6, vabbè, comunque l'ex 12, e come abbiamo detto in commissione capigruppo, adesso facciamo il punto ex 10 e ci sarà l'intervento del tecnico. Allora, il punto numero 10 è il seguente: variazione numero 4 al piano degli interventi per recepimento urbanistico edilizio degli esiti della microzonazione sismica di secondo e terzo livello. Adozione. Illustra l'assessore Dus. Sì, anche questo è un punto abbastanza tecnico, però che, scusate il gioco di parole, incide profondamente nel nostro territorio, in quanto riguarda veramente una parte rilevante del nostro territorio, soprattutto la parte nord. Parliamo di faglie attive capaci, è un tema che abbiamo già più volte affrontato nel corso di questi anni in questo Consiglio Comunale. È un tema che è stato ulteriormente sviscerato, analizzato e che grazie a questo ulteriore studio specialistico permetterà di definire in maniera più precisa l'ambito territoriale interessato da queste faglie e anche andare poi a regolamentare, come vedremo dopo, gli interventi previsti in queste aree. Anche questo è uno degli argomenti che interessa ai cittadini nel momento in cui hanno poi degli interventi molto puntuali sulle proprie civili abitazioni, sulle proprie attività imprenditoriali, perché ne determinano poi la capacità e la possibilità di poter modificare la propria abitazione o la propria attività. Per cui sono veramente importanti questi studi, appunto perché permettono di andare un po' più in profondità sul tema e capire fin dove si spingono poi e che ripercussioni hanno poi sul nostro territorio queste attività
geologiche, mi viene da dire. Ecco. Lascerei la parola al geologo Lucchetta, che in questo viaggio ci sta accompagnando da tempo, e lo ringrazio perché anche qui, senza l'aiuto di specialistici del caso, è molto difficile diciamo, districarsi in questi ambiti. Se poi, grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti. Si sente? Perfetto. Allora, questa presentazione è il ridimensionamento di quella che ho fatto l'anno scorso, a ottobre, in biblioteca a Ceneda, ovviamente per contenere i tempi. Ho ottenuto le cose essenziali, naturalmente alla fine se ci sono domande perché è troppo concisa sono a disposizione per le risposte se necessarie. Allora, per andare avanti è questo. Allora, che Vittorio Veneto sia stato interessato da fenomeni sismici in passato è noto a tutti. Qui avete il terremoto del 1873, qui quello del 1936. Da questi terremoti storici sono uscite le zone sismiche, note a tutti. L'Italia suddivide il proprio territorio in 4 livelli di zona sismica che graficamente sono mostrati nella figura a sinistra. Le tonalità di colore si abbinano alle zone, quindi dove vedete il colore grigio, penso che si veda il cursore, bene, il grigio è dove il livello sismico è più basso, quindi la cosiddetta zona 4, invece i colori sul violetto sono la zona 1, che vedete che attraversa il nord-est dell'Italia e poi gran parte della dorsale appenninica fino alla regione Iblea in Sicilia. Andiamo avanti. L'ingrandimento su Vittorio Veneto, il contorno nero indica i confini comunali, ci mostra che la gran parte del territorio comunale, almeno la parte centrale e settentrionale, ricade nel colore fucsia e quindi siamo nella zona 1, mentre la parte più meridionale ricaderebbe nella zona 2, quindi il colore rosso. Con la DGR del 2021, delibera di giunta regionale del Veneto 244, Vittorio Veneto è passato da zona 2 a zona 1. Dal punto di vista però dei fabbricati, dei calcoli sismici per gli ingegneri, eccetera, non cambia assolutamente nulla. È solo un cambiamento di nome della zona che vale solo dal punto di vista amministrativo. Questa cartina però rappresenta la pericolosità sismica di base, cioè quella che ci sarebbe se il terreno fosse costituito da roccia compatta e con superficie pianeggiante, ma purtroppo così non è. E quindi entrano in gioco delle condizioni che amplificano il terremoto. In pratica, a parità di evento sismico, essere in una zona o essere in un'altra zona genera degli effetti, chiamati effetti di sito del terremoto, che ne possono amplificare anche di molte volte gli effetti. Tra questi effetti di sito ce ne sono diversi, qui ne vedete illustrati alcuni, non pretendo che riusciate a leggere le scritte perché effettivamente sono un po' piccole. Il fatto di essere su sedimenti piuttosto teneri, piuttosto che soggetti a liquefazione, è un elemento che può amplificare notevolmente gli effetti del sisma. Oppure essere sulla cresta di una collina o di un rilievo, allo stesso modo amplifica enormemente l'effetto del sisma. Ma noi questa sera parliamo di questo effetto di sito. Vedete questa linea rossa con le 2 frecce rappresenta una faglia. La faglia è una spaccatura
della crosta terrestre lungo la quale ci sono dei movimenti che qui sono rappresentati dalle due frecce contrapposte. I cerchi concentrici che avete qui sotto rappresentano l'ipocentro, cioè il luogo di origine del sisma, e vedete che c'è un legame diretto tra la faglia e l'ipocentro. In pratica l'ipocentro è su una faglia, la faglia in genere si collega all'ipocentro di un terremoto, cioè dal punto di origine di un terremoto. Quindi per poter avere le condizioni reali degli effetti di un terremoto in un certo territorio è necessario tener conto tra tutti gli altri possibili effetti anche la presenza di faglie attive. Per definizione, almeno in Italia, è definita faglia attiva una faglia che si è mossa almeno una volta negli ultimi 40.000 anni. In altri paesi hanno una tempistica diversa, c'è chi si allarga fino a 50-60.000, altri che invece stringono fino a 25-30.000. Comunque in Italia 40.000 è il riferimento normale. Oltre a essere attiva, una faglia potrebbe anche essere capace e quindi in grado di rompere la superficie del terreno fino in superficie. Quindi non c'è una corrispondenza univoca tra faglia attiva e faglia capace. Possiamo avere faglie attive che non rompono in superficie, per esempio quelle che stanno sotto la pianura trevigiana, faglia di Montebelluna, la faglia di Nervesa, tanto per citarne due, e invece ce ne sono delle altre che sono attive e anche capaci, quindi in grado di rompere fino in superficie, e queste sono quelle più pericolose. Lo studio di questi effetti di sito viene praticato attraverso la microzonazione sismica, che si articola su 2 livelli più un terzo livello, perché specifico 2 più 1 e non direttamente 3 livelli, perché questo è uno dei fraintendimenti che succedono molto spesso. Il livello 1 si occupa di suddividere il territorio in aree omogenee, vengono chiamate microzone omogenee, che in pratica in caso di sisma dovrebbero comportarsi all'incirca allo stesso modo. Il livello 2 invece aggiunge a queste microzone dei parametri quantitativi, cioè dice il terremoto in questo punto ha una amplificazione locale di X, in cui X è un numero moltiplicatore della pericolosità sismica di base. Su tutto questo però si inserisce il livello 3. Il livello 3 non è in realtà un livello 3, ma possono essere tanti livelli 3, ognuno dei quali si riferisce o a un tipo di fenomeno specifico, per esempio le faglie attive capaci, la liquefazione, il crollo di cavità sotterranee, l'instabilità da frana e chi più ne ha più ne metta, oppure potrebbe essere riferito a un'area circoscritta in cui ci possono essere dentro dei fenomeni particolari. Quindi la microzonazione sismica, lo ripeto, è fatta da un livello 1 e da un livello 2, in cui si possono fare degli ulteriori approfondimenti di livello 3 che però riguardano argomenti particolari. Questo è il livello 1, la carta principale, la carta MOPS del 2016 del Comune di Vittorio Veneto. E qui porto la vostra attenzione, sicuramente avete riconosciuto che è centrata sulla Valle Apisina, porto la vostra attenzione su quelle fasce di color rosa. Quelle sono zone di attenzione per faglie attive e capaci. Sono fasce larghe 400 metri e come vedete vanno a coinvolgere buona parte del fondovalle della Valle Apisina. Quindi diciamo che già col livello 1 il territorio comunale di Vittorio Veneto era già sottoposto a notevoli limitazioni, anche se non sono mai state esplicitate all'interno della pianificazione urbanistica. Andiamo al livello 2. Il livello 2, sempre del 2016, approvato nel 2017, ha preso in considerazione solo alcune parti del territorio comunale, però anche qui vedete con la tonalità rosa, che vedete qui, siamo tra Longhere e Forcal, le zone di attenzione per faglie attive e capaci. Naturalmente queste zone di attenzione sono quelle di prima, ovviamente prese in esame solo per la parte che ha avuto l'approfondimento di livello 2. Detto questo, si arriva al livello 3. Io ho avuto l'incarico a ottobre del 2021 per la parte di coordinamento dei lavori e per la parte di indagini geofisiche per le quali mi sono avvalso di uno spin-off dell'Università di Ferrara.
Mentre per le trincee paleosismologiche, le vedremo dopo, l'incarico è stato dato alla professoressa Eliana Poli dell'Università di Udine, che è sicuramente, almeno a livello del nord-est italiano, la massima esperta di faglie attive e capaci. La struttura tettonica dell'area è già relativamente nota, però sempre a una scala molto ampia. Qui vedete il foglio geologico Belluno, in cui sono sì segnate le faglie che interessano la Valle Apisina, però la carta è a scala 1,50.000, ciascuna di queste linee è larga alcune centinaia di metri. Quindi la posizione è indicativa, sono più o meno là, bisogna approfondire il discorso per andare a cercare dove stanno di preciso. Ed è proprio su questo che si è sviluppata la ricerca, concentrandoci su due linee che sono le due principali, che arrivano dalla vallata, quindi arrivano da Revine, e poi si dividono proprio a longhere per piegare una verso il Fadalto e una verso Marennes. A Marennes, passato Marennes, poi gira e scende lungo i piedi del Cansiglio per collegarsi a Cordignano. Qui le vedete in sezione, una sezione fatta più o meno all'altezza di Savassa, dove vedete queste linee rosse, queste sono le faglie che arrivano in superficie. Vengono chiamate con la nomenclatura attuale faglie a longhere Fadalto Cadola LFC Nord e Sud, quindi due rami di una stessa struttura. In mezzo ovviamente c'è una fascia di deformazione che prende tutto il fondo della Valle Apisina e poi, procedendo verso ovest, della vallata. Sono state fatte, anticipavo, delle indagini elettriche, ERT, tomografia elettrica di resistività, che è un po' come fare un attack del sottosuolo, ci restituisce dei contrasti di resistività che possono essere poi interpretati come anomalie del sottosuolo. Qui vedete due degli stendimenti fatti ai piani di 9, naturalmente poi l'interpretazione di queste anomalie deve essere fatta dal tecnico, quindi da me, insieme col professor Nasser Abu Zeid, che è il docente dell'Università di Ferrara. Qui vedete proprio lui, Nasser, che sta facendo le misure elettriche a longhere, qui riconoscete il viadotto dell'autostrada. E qui vedete l'esito dello stendimento elettrico della figura precedente, e qui si vede proprio una posizione dentro nel rettangolo di color fucsia in cui c'è qualcosa di strano, di particolarmente strano. Qualcuno di voi potrebbe dire anche questa roba qui a destra è strana. Sì, in effetti è strana, abbiamo scoperto che è un riempimento di una cava, però non sapevamo che c'era. Però qui a sinistra effettivamente c'è qualcosa che non funziona. Quindi una volta identificate con tutte le indagini elettriche le varie anomalie e scelte quelle più interessanti, si vanno a fare le trincee paleosismologiche a cura della professoressa Eliana Poli. Sono state fatte 8 trincee, ce ne sono 5 lungo la linea nord e 3 lungo la linea sud, che è quella indicata in giallo. In cosa consistono queste trincee paleosismologiche? Ecco, qui vi fate un'idea, per chi non ha avuto modo di vederle. Sono degli scavi lunghi 25-30 metri, in realtà uno di questi l'abbiamo fatto lungo 50 metri, profondità 2,5 metri, 3 metri. Quella a sinistra siamo su a Borgo Simoi, questa qui a destra siamo vicino al campo di calcio di Longhere. La scarpata della trincea viene allestita con un reticolo metrico e su questo reticolo metrico viene fatta la descrizione dei terreni con anche il prelievo dei campioni e la datazione a carbonio 14. Per quale motivo? Per poter individuare le anomalie, quindi gli spostamenti del terreno, l'interruzione degli strati, e avendo datato gli strati col carbonio 14 è possibile anche risalire più o meno al momento in cui è avvenuto lo spostamento e quindi a quale fenomeno sismico del passato è da legare quella particolare anomalia. Allora, qui sopra avete l'immagine della trincea di Borgo Simoi in cui dentro le due linee rosse avete la zona di movimento con lo spostamento che è indicato molto bene qua in alto tra i due segmenti gialli. È uno spostamento di 12 cm circa, ma questo lo vedremo dopo.
Qui invece siamo in località Torrente Sora, in cui lo spostamento è un po' più complicato, però anche qui si coglie chiaramente che la parte a sinistra è montata sopra a quella a destra. Qual è l'esito di tutte le trincee? Beh, tutte e 8 confermano la presenza di faglie attive e capaci. Si sono osservati rigetti, cioè spostamenti, fino a 49 cm cumulativi, cioè fatti da più scatti. Sono stati misurati singoli eventi da 10 cm. Considerate che 10 cm corrisponde a una magnitudo, Richter, tanto per usare un termine noto a tutti, una magnitudo 6. Quindi non robette. Le datazioni ci danno i movimenti tra 16.000 anni fa fino a qualche secolo fa, con un maggior numero di datazioni tra l'XI e il XII secolo d.C., quindi attorno al 1100 per dire un numero. In 2 casi, in via Cesana e a Marennes, l'ultimo movimento risale a circa 150 anni fa. Se fate la sottrazione si arriva circa al 1873, terremoto dell'Alpago. Quindi potrebbe essere un risentimento di quel terremoto. Quindi qual è la conclusione alla fine? Che tutti e 2 i rami della faglia sono attivi e capaci. Detto questo, si arriva a zonare questo sul territorio. Per fare questo ci sono delle linee guida nazionali che hanno delle loro norme, delle loro regole di applicazione. Qui le vedete, prevedono in particolare 2 diverse zonature, una che si chiama suscettibilità, ZS, che è quella col colore rosa più chiaro, e una zona di rispetto che invece è di colore più scuro. La zona di rispetto è dove effettivamente è stata individuata la faglia con le trincee. La zona invece in cui è stata vista solo con indagini indirette, quindi ad esempio attraverso le indagini elettriche, si chiama zona di suscettibilità. E ovviamente hanno larghezze diverse. Qui sopra avete i parametri metrici che dovrebbero essere utilizzati. La scelta che abbiamo fatto per Vittorio Veneto in accordo con la professoressa Poli è questa. Quindi una zona di suscettibilità larga 160 metri rispetto alla faglia, che qui vedete si vede poco perché ha poco contrasto rispetto al fondo, ma rispetto alla faglia 160 metri di larghezza distribuiti con 1/3 verso sud e 2/3 verso nord, e dove c'è la trincea una fascia di rispetto con una larghezza di 50 metri. 50 metri è un po' di più del minimo previsto dalle linee guida, che sarebbe 30 metri, ma vista la complessità geologica dell'area si è ritenuto che 50 metri di larghezza fosse una quantità congrua per avere un po' di sicurezza in più. Invece i 160 della zona di suscettibilità sono il minimo previsto dalle linee guida nazionali. Tenete comunque presente che partiamo da 400 metri di quelle che sono indicate nel livello 1, nella zona di attenzione, quindi abbiamo avuto una notevole riduzione. Inoltre rispetto a quelle che vi avevo mostrato del livello 1, tutte le fasce rosa che avete visto lì si sono ridotte a queste 2 linee. In pratica sono state eliminate alcune delle faglie sulle quali c'erano dei sospetti, ma per le quali non si è avuta nessuna certezza con le indagini elettriche, e sono rimaste solo queste 2, appunto la Longhere Fadalto Cadola Sud e la Longhere Fadalto Cadola Nord. Qui vedete 3 stralci, proseguendo verso nord, in cui si coglie il loro andamento. Ecco, qui io termino la mia parte, che è quella geologica, e lascio per le ricadute di tipo urbanistico la parola al dottor Matteo Gobbo, a cui lascio il posto. Grazie. Dopo naturalmente se avete domande sono a disposizione. Grazie dottor Lucchetta. Sì. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Lucchetta per la esauriente e necessaria spiegazione
del livello di microzonazione sismica e dei contenuti che caratterizzano il territorio vittoriese, contenuti che sono la base fondante della variante tematica che andremo ad illustrare questa sera ed ad adottare. Perché è necessaria una variante urbanistica? È necessaria per due motivi, perché la Regione Veneto si esprime sulla qualità dello studio presentato solamente su procedimenti urbanistici, ovvero su varianti urbanistiche. Secondo motivo, che è ancora più importante, è perché gli esiti di questo studio di microzonazione sismica sono condizionanti in termini di edificabilità. Come vedete, la variante, adesso salto la prima parte perché è stata ampiamente, in maniera molto esauriente, spiegata dal dottor Lucchetta. La variante riguarda una porzione del territorio, la porzione che, come avete ben visto, interessa la parte nord del comune, da Longhere lungo Fadalto fino ad arrivare al confine comunale nord. Quindi le norme che saranno le norme più condizionanti a livello urbanistico ed edilizio andranno a interessare quindi una porzioni mirate del territorio. La variante in cosa consiste? Consiste nel recepimento cartografico degli esiti che sono stati illustrati dal dottor Lucchetta della microzonazione sismica. Quindi noi abbiamo internalizzato nel PI per una gestione, diciamo, urbanistico e edilizia della microzonazione sismica, ovvero di quelle aree che sono state rappresentate in cartografia che presentano queste criticità dal punto di vista sismico. Quindi abbiamo fatto un'aggiunta all'attuale cartografia di piano, quindi alle tavole del PRG divenuto P nelle parti compatibili dopo l'approvazione del PAT, delle faglie attive capaci, quindi sia la faglia Cadola Nord sia la faglia in direzione Cadola Sud sono state rappresentate su base cartografica di piano, quindi in scala al 5000, su base della zonizzazione vigente, in modo tale che ogni parte del territorio interessata dalla microzonazione sismica, in particolare quella dalla faglia attive capaci, in quanto pone delle limitazioni in termini edilizi, in modo tale che il cittadino e soprattutto il tecnico possa capire in che porzione di microzonazione sismica ricade il proprio edificio o il proprio terreno ricadente nella zona urbanistica, che sia una zona B, una C1 o 3 piuttosto che in centro storico. Quindi il primo livello di lavoro è stata la sovrapposizione tra gli elementi grafici, cartografici della microzonazione sismica di secondo e terzo livello con la zonizzazione di piano vigente. La seconda parte, anch'essa importante, è stata l'inserimento di un'appendice normativa alle norme tecniche del piano degli interventi vigente, che va a normare gli interventi all'interno delle faglie attive capaci in funzione della nomenclatura della declinazione del DPR 380. Noi abbiamo preso le linee guida nazionali di cui prima il dottor Lucchetta faceva accenno, le abbiamo tradotte in termini edilizi, quindi per ogni tipologia di intervento vi è la condizione abilitante o in alcuni casi, e vedremo poi nello specifico dove, c'è l'inibizione per la nuova edificazione. Quindi in sostanza gli esiti, cioè la presenza di faglie attive capaci nel territorio comunale di Vittorio Veneto determina, in applicazione della normativa statale e regionale, delle condizioni di inedificabilità nel territorio comunale. Salto i livelli di microzonazione perché sono stati ampiamente descritti. A livello cartografico, come è stato prima rappresentato, abbiamo queste due faglie attive capaci, la Longhere Fadalto Cadola Nord e la Longhere Fadalto Cadola Sud, che nel passaggio tra il secondo e il terzo livello assumono un'ampiezza, una profondità diversa e di conseguenza merito del terzo livello aver precisato la profondità, perché in caso alternativo, in caso contrario, il vincolo sarebbe stato molto più diciamo, presente e molto più esteso nel territorio di Vittorio. Quindi è stato ridotto, come mi ho detto, a 160 metri e a 50 metri per quanto riguarda le zone di suscettibilità e le zone di rispetto.
Come vedete, nell'appendice sono state riportate le 2 faglie che abbiamo visto prima nella presentazione del dottor Lucchetta, e nello specifico abbiamo introdotto questa appendice normativa che può essere tradotta in maniera sintetica nella seguente tabella. Abbiamo preso ovviamente le zone di attenzione per instabilità, in questo caso faglie attive capaci, e le abbiamo ripartite per tipologie. Le linee guida nazionali prevedono la suddivisione in aree edificabili, in questo caso abbiamo preso tutta la zonizzazione vigente del piano, ovvero le zone A, le zone B1, B3, le C1, le D1, le D9, ovviamente tutte le sottozone nell'intervallo e le zone F attuate, e le abbiamo separate perché vengono assoggettate a una normativa diversa dalle aree non edificate con previsioni di trasformazione, che sono le zone C2 non attuate, le schede normative di nuova previsione, le D3 che sono le zone produttive di espansione e le zone F non attuate. Questo sempre in funzione della normativa delle linee guida nazionali. E altra categoria prevista dalle linee guida, l'individuazione delle aree non urbanizzate a trasformabilità limitata, che sono tutto il resto, diciamo, del mosaico del piano regolatore, che sono le zone E e le relative sottozone. Per queste categorie noi abbiamo declinato, specificato l'intervento e la condizione per poter fare l'intervento. Esempio, nelle aree edificate e ricadenti in zone di suscettibilità o di rispetto di faglia attiva capace, ai sensi della norma nazionale, è inibita la nuova edificazione. Quindi questo per mettere in evidenza come la presenza di faglia attiva capace porta a questa conseguenza urbanistico-edilizia. Ovviamente la presenza dell'inibizione all'edificazione comporta l'attivazione, diciamo, parallela, e questo sarà prevista anche dal redigendo piano di interventi, dell'applicazione di istituti compensativi come credito edilizio o diciamo compensazioni di carattere edificatorio in zone che anche ai sensi della microzona sismica o anche per quanto riguarda l'altra componente critica che è il PGRA sono ritenute idonee ai fini edificatori. Per quanto riguarda invece l'edificato esistente, gli interventi sono ammessi, quindi ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo, solo con contestuali interventi di miglioramento, di adeguamento o di rafforzamento locale. Tutto sempre in riferimento con il DM 2018 che regola le costruzioni, quindi è il DM di riferimento che ogni ingegnere, ogni geologo conosce e ha menadito, sul quale si fa riferimento per gli interventi nell'edificato e nelle nuove edificazioni. Ovviamente la slide ha riportato in maniera sintetica l'approccio e degli esempi di norma. Ovviamente l'appendice è formata da parecchie pagine e per ogni categoria di zona, quindi aree edificate, aree di prossima edificazione e di aree non edificate, vi è la tipologia di intervento che va dalla manutenzione ordinaria alla nuova edificazione, passando per la ristrutturazione edilizia e la condizione di poter fare, quindi è fattibile senza far nulla, è fattibile a condizione che vengono effettuati interventi di miglioramento, di adeguamento, di rafforzamento locale o nel caso peggiore, faglia attiva capace, zona di suscettibilità e zona di rispetto per le aree edificate, vi è la inibizione, quindi il divieto di nuova costruzione. La variante, come tutte le varianti urbanistiche, viene corredata da asseverazioni o valutazioni per quanto riguarda la parte idraulica sismica. La parte sismica non serve in quanto è l'esito, è il frutto della microzonazione. Per quanto riguarda invece gli aspetti ambientali sono, diciamo, adempimenti e recepimenti normativi, anzi di apparati e di norme sovraordinate e pertanto non necessita l'attivazione di procedure VAS e VINCA. Per quanto riguarda ovviamente il caso
carico amministrativo e il carico urbanistico, si può dire che la variante comporterà delle limitazioni, quindi una edificabilità minore in quelle porzioni, per fortuna limitate, del territorio, ma che attraversano la parte settentrionale di Vittorio, portando quindi una riduzione del potere edificatorio per il territorio comunale e ai sensi del PRG vigente, del P vigente. E io mi fermo qui, ovviamente rimango a disposizione per quesiti in merito e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ingegner Gobbo, quindi l'esposizione è stata completata. Do la parola ai consiglieri, prego. Toccare il punto. Sì, grazie Presidente. Il ringraziamento ai tecnici è sincero perché ho capito, a differenza di 40 anni fa al liceo, qualcosa sulla tettonica delle zolle. Ritengo molto utile questo provvedimento fatto dall'amministrazione perché rispetto ai vincoli del 2016, se non ricordo male, adesso questi vincoli vengono ristretti. È chiaro che la zona non è delle migliori dal punto di vista edilizio, tant'è vero che, come ha spiegato il dottor Gobbo, c'è addirittura in alcune zone l'inibizione nella zona di rispetto e con dei vincoli nella zona di suscettibilità. Però almeno viene, anche in questo caso, viene reso edotto chi vuole fare interventi in quelle zone di quelli che sono preventivamente, viene reso edotto di quali sono i limiti e le attenzioni a cui deve attenersi. Speriamo solo che passino altri 40.000 anni. Grazie. Consigliere Darè. Sì, credo che dopo l'illustrazione del tecnico Lucchetta, credo sia stato esaustivo da tutti i punti di vista, ha fatto capire anche chi magari di geologia non ne sa poco, e quindi ben venga questo provvedimento, anche perché, ripeto, va, come diceva prima il collega Tonò, va a limitare, diciamo, l'area, diciamo, di prima, e quindi è un'area molto più ristretta. Quindi noi siamo favorevoli a questa variante per i più semplici motivi. È chiaro che la nostra è un'area, soprattutto la Valle Pisina, è un'area molto fragile, lo abbiamo visto con i famosi botti nella mia amministrazione, in cui effettivamente ha messo in difficoltà non solo noi, ma anche la parte di là del Falanto, per cui aveva creato dei grossi problemi. Questo studio credo sia una conseguenza di tutte quelle cose, e ben venga, perché così andiamo a, ripeto, a stringere l'area di inedificabilità, e quindi è chiaro magari non è dei migliori, ma chi ha territorio in quell'area magari e ha delle volontà o delle possibilità di farlo, almeno può fare qualcosa, insomma, quindi il mio sarà un voto favorevole. Grazie. Non vedo altre prenotazione, non ci sono altri interventi dall'assessore. Se ci sono dichiarazioni di voto, prenotate. Non ci sono dichiarazioni di voto.
Quindi chiudo la discussione. Prego. Sì. Consiglieri. Sì, deve averlo fatto prima, se no non va. Sì. Allora, hanno votato. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva, favorevoli 14, contrari 1, astenuti nessuno. Immediato. È chiuso anche il punto numero 10, ex punto numero 10. Andiamo al punto numero 5/6, riconoscimento debito fuori bilancio. Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso, sentenza del 2013-2026, illustra l'assessore Giulio D'Antoni, prego. Sì, bene. Sì, buonasera a tutti. Su questo tema c'è un ricorso che è stato presentato da parte di alcuni privati contro la nostra richiesta, o meglio, scusate, contro il diniego di rimborso IMU chiesto da un privato. Quindi il privato ha chiesto di essere rimborsato di un importo dell'IMU versato. E su questo tema noi abbiamo detto che non era accettata questa cosa, per cui gli interessati hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia. Per favore, scusate un attimo, consiglieri, perché già alla voce bassa l'assessore. Io cerco di stare vicino. Prego. Benissimo, quindi dicevo che rispetto a questo diniego del rimborso richiesto dai privati, i privati stessi hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia, quella che c'è a Treviso in sostanza. Su questo tema noi abbiamo insistito sul fatto che il diniego del richiesto rimborso era motivato dal fatto che questo fabbricato, che era una pertinenza del fabbricato principale dell'abitazione, non poteva essere considerato come loro ritenevano. Alla fine, insomma, il giudice ci ha dato torto, per cui con una sentenza del luglio scorso, quindi il 6 luglio è stata depositata la sentenza con la quale, insomma, il Comune è stato condannato a pagare una somma pari a 1.560 euro per la compensazione, oltre alla compensazione delle spese di lite. Quindi è un debito considerato fuori bilancio, per cui lo sottoponiamo alla vostra attenzione per la presa d'atto e quindi per riconoscere, insomma, questo debito e quindi per poi finanziare questo debito fuori bilancio con l'applicazione di una parte dell'avanzo accantonato per tale scopo. Dove sono andate le mie amiche qua? Sì. Stanno arrivando, sì, ma tanto. Non ti lasciano solo. L'assessore abbandonato a se stesso. Ho finito di illustrare brevemente quello. Bene, l'assessore ha concluso l'illustrazione del punto numero 5. Apro la discussione, l'ho già aperta. Non vedo prenotazioni. C'è qualcuno che deve intervenire? No. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Chiudo la discussione. Apro la votazione. Prego, votate.
Toffoli ha votato, bene. Chiudo la votazione. Favorevoli 14, contrari 1, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Qui dobbiamo votare anche l'immediata esecutività, quindi riapro la votazione, prego. Manca il voto di nessuno. Chiuso. Favorevoli 14, contrari 1, astenuti 0. Il Consiglio approva. No, sento i consiglieri un po' distratti, forse siete già stanchi. O facciamo un po' di pausa, facciamo 5 minuti di pausa, sennò... allora se andiamo avanti bisogna fare un piccolo sforzo di concentrazione. Allora, passiamo al punto numero 6. Aggiornamento al DUP, piano delle opere pubbliche e piano delle alienazioni e valorizzazioni 2026-2028. Vediamo. Vuoi che faccio io le alienazioni e fai il resto tu? Se mi dai il coso il Adesso lo tiro fuori. Di nuovo buonasera a tutti. Per quanto riguarda la parte relativa alle modifiche al piano alienazioni, mentre per quanto riguarda le opere pubbliche sarà poi il collega Di Antonio a spiegare, l'unica modifica è il reinserimento, perché era stato tolto, dell'immobile ex scuola elementare di Fais per l'importo di 23.800 euro, che è l'importo in riduzione rispetto all'importo precedentemente iscritto ridotto di quanto previsto dal nostro regolamento per la gara non fruttuosa. Abbiamo reinserito l'immobile che, se ricorderete, era stato eliminato per procedere alla demolizione dell'immobile, perché nel frattempo diciamo che ci sono state delle manifestazioni informali di interesse all'acquisizione, per cui proviamo a vedere se con il nuovo inserimento è possibile riuscire a dare una nuova proprietà e quindi anche una nuova vita a questo immobile. Grazie. Se continuo io, praticamente stiamo aggiornando il documento unico di programmazione che è stato approvato ancora nel dicembre 2025. Quindi una parte l'ha illustrata la collega Denardi, io illustro la parte relativa alle modifiche del piano delle opere pubbliche. In pratica con questa modifica noi facciamo alcuni inserimenti, diciamo l'inserimento di un nuovo piano, che è un nuovo progetto, scusate, che è il recupero dell'area dismessa ex caserma Gotti. L'importo previsto di 290.000 euro e viene avanzato con l'avanzo di amministrazione, come verrà poi ripreso quando esamineremo gli equilibri di bilancio. Quindi questo è un inserimento nuovo per 290.000 euro. Poi c'è un altro intervento che era già previsto nel piano delle opere pubbliche, che era la messa in sicurezza del corpo centrale di Villa Papadopoli. Qui l'importo era di 250.000 euro, integriamo questo finanziamento con ulteriori 90.000 euro che sempre prendiamo dall'avanzo di amministrazione. L'altro punto che era già esistente nel piano è il progetto relativo alla realizzazione del nuovo campo da rugby. Qui abbiamo cambiato solo la fonte di finanziamento, che non è più alienazioni ma è avanzo di amministrazione. Ultimo punto che diciamo, abbiamo inserito nel piano delle opere pubbliche già esistente era la messa in sicurezza di una frana e ripristino delle viabilità in via delle Perdonanze.
L'intervento complessivo è di 490.000 euro e ci è arrivato il finanziamento della Regione per 279.000 euro. Abbiamo inserito l'importo di 210.000 euro con fondi nostri e quindi adesso diciamo, l'opera è finanziata, è inserita nel piano delle opere pubbliche, abbiamo già il progetto esecutivo e quindi a breve, dopo questo Consiglio Comunale, potremo partire con l'intervento, che è un intervento da tempo, insomma, da quasi un anno, insomma, lo stiamo aspettando, avendo realizzato un'opera provvisoria per consentire diciamo, ai residenti nella zona di raggiungere le proprie abitazioni. Adesso è ora che questa opera provvisoria venga realizzata, venga superata con un intervento definitivo più sicuro, che richiede quindi un investimento totale di 490.000 euro. Questi sono i 4 interventi, come dicevo, 3 già compresi, uno nuovo, inserito di nuovo, del piano delle opere pubbliche che viene modificato come ho spiegato. Bene, quindi considero conclusa l'illustrazione del punto numero 6. Apro la discussione. Prego, consigliere Posocco. 2 domande e 3 tecniche solo. Fais, avevamo messo dei soldi in bilancio per la demolizione, quindi questi sono già stati tolti e spostati? Ecco, prima domanda. Seconda domanda, Villa Papadopoli ha detto che il finanziamento di 90.000 euro vengono messi con l'avanzo, gli altri 240 erano alienazioni o erano alienazioni, giusto? Perché non farlo? Le alienazioni probabilmente del terreno C in zona industriale a questo punto no? No, perché se ne mettiamo 90 di avanzo e ne abbiamo 240 di prima di alienazione non facciamo niente. Sì, questa è la domanda. A parte che con 300.000 euro, io bene l'impegno, ma con 300.000 euro facciamo col costo solo dell'impalcatura, sappiamo che facciamo pochissimo, ma comunque l'impegno c'è. Poi un'osservazione sempre sul piano delle azioni, visto che mi date l'opportunità, l'8C, zona industriale via Callarga per capirci, che andrete a concludere la vendita penso a brevissimo, siccome confina con un lotto interessato dal sottopasso, il sottopasso ho la certezza, seppur nel piano opere pubbliche abbia priorità 1, che l'assessore non lo voglia fare, ma siccome, sentendo anche gli industriali che hanno chiesto il casello dell'autostrada addirittura, in uno sviluppo futuro della zona industriale, il sottopasso va fatto, senz'altro il prossimo assessore lo prenderà per mano, magari adesso costa 5 milioni, fra 5 anni costerà 10, ma è un'opera in ottica di sviluppo dell'area che va fatta, anche perché comunque abbiamo speso dei soldini. Chiedo un'attenzione alla sindaca, supportato dall'ufficio tecnico, che quando andiamo a vendere il terreno sul frazionamento, se possiamo aspettare a farlo, perché con le aree, non vorrei che chi compra la terra a confine sulla terra dove dovremo fare il sottopasso, poi ci siano dei vincoli, eccetera, eccetera. Quindi una particolare attenzione al frazionamento, se si può, io non sono, ripeto, un tecnico, se si può evitare, ecco. Basta, grazie. Era una domanda, mi sembra aver capito. Sì. Un sollecito. Prima era la domanda, dopo una considerazione. Consigliere Uliana, prego. Allora, io vorrei avere dei chiarimenti riguardo alla voce nuova biblioteca comunale con 3 milioni per il 27. Cosa significa nuova biblioteca comunale? Avete dei progetti? Che cosa intendete finanziare con questa somma?
domande, non ci sono prenotazioni. Allora, se la Giunta vuole replicare, rispondere agli interventi fatti. Prego, consigliere, assessore. Sì. Quindi per quanto riguarda la Villa Papadopoli, il finanziamento di 250.000 euro è già stato finanziato e l'integrazione di 90.000 euro è stata richiesta dai tecnici che stanno lavorando sulla predisposizione del progetto necessario a mettere in sicurezza una parte del tetto di Villa Papadopoli. Questo a seguito del sopralluogo che è stato fatto ancora lo scorso anno, credo, con la nuova sovrintendente, in cui non dico che ci ha consigliato vivamente di intervenire per evitare un ulteriore degrado della villa che per tanti anni insomma, è stata abbandonata, e quindi questi interventi vanno solo a fare delle opere per difendere l'edificio stesso da ulteriore degrado, e questa sono la cifra che è stata richiesta dai tecnici che stanno lavorando su questo tema, complessivamente di 340.000 euro. Non sono entrato nel merito ecco, il finanziamento comunque c'era già ed era finanziato nel passato con alienazioni, quindi noi lo integriamo solo per 90.000 euro. Poi, andando al discorso che mi ha chiesto, ecco, per quanto riguarda il terreno della zona industriale che è in vendita e il contratto verrà stipulato nei prossimi giorni, preciso che il frazionamento del terreno che è stato fatto tiene conto esattamente di quello che è il progetto a suo tempo predisposto di realizzazione del sottopasso. Quindi io non entro adesso nel merito del sottopasso, si farà o non si farà, non è comunque una mia, come dire, io ho sempre detto che questo sottopasso mi sembrava un'opera inutile qualora appunto non ci fosse uno sviluppo industriale dall'altra parte della ferrovia. Comunque non è una mia decisione questa, è una decisione dell'amministrazione. Attualmente è una situazione di stallo per carenza di finanziamenti e per anche carenza di privati che si siano proposti di utilizzare quei 10 ettari che ci sono al di là della ferrovia, che nel piano delle attività nel PATER non sono stati considerati come possibile area produttiva. Quindi su questo tema, sulla opportunità di fare o meno questo intervento, non è oggetto della riunione di oggi, dell'incontro di oggi. Assicuro che il frazionamento che è stato fatto per la vendita tiene conto di quello che è il progetto attualmente che noi abbiamo depositato per quanto riguarda la realizzazione della strada che porta al sottopasso. L'altro tema era quello della biblioteca comunale. Anche questa domanda il consigliere me la poteva fare anche a dicembre, no? Quando abbiamo presentato il piano che oggi, le modifiche che oggi portiamo al piano non riguardano la biblioteca. Nel piano delle opere pubbliche effettivamente c'è un progetto per la realizzazione della nuova biblioteca. È stato affidato un DOC-FAP, quel documento per la verifica delle diverse alternative progettuali, a uno studio che sta valutando tutto il complesso della Villa Papadopoli e anche delle situazioni degli edifici esistenti, per darci poi l'indicazione su quella che può essere l'opera che dal punto di vista dei costi e dei benefici è la più opportuna. L'opera chiaramente i 3 milioni non sono attualmente disponibili, sono riportati come possibili alienazioni. Nel momento in cui verranno fatte le alienazioni potrà essere anche finanziata l'opera. Pensavo fosse una cosa che doveva rispondere la collega. Avevamo previsto il finanziamento per demolire entrambi gli edifici che erano uno la scuola di San Lorenzo e poi questo fabbricato, la scuola di Fais. Erano previsti entrambi gli investimenti. Adesso è venuto avanti questa ipotesi di una possibile vendita di Fais, per cui i soldi non sono stati utilizzati e sono ancora credo disponibili, e sta andando avanti solo il progetto della demolizione della scuola di San Lorenzo.
Ci sono altri interventi? Posocco, eccolo qua. Sì, un'altra domanda, perché poi le cose le abbiamo anche sviscerate in commissione. Allora, lei ha detto che Villa Papadopoli e anche la biblioteca sono finanziate in parte con alienazioni, parte già previste, cioè Papadopoli 290.000 mi ha detto che sono previsti con alienazioni, e poi la biblioteca parte con alienazioni. Boh, ok. Fatta chiarezza su questo, noi andiamo a vendere adesso un terreno in zona industriale, prendiamo anche 1 milione di euro, 600 e qualcosa più 2, quella cifra là. Questa cifra qua, che opere fa partire? Domanda, ok? Perché abbiamo la certezza di venderla, ok? E quindi mi piacerebbe capire questi soldi, se già, quali opere, perché ci sono altre anche. Questo, se non fa partire Villa Papadopoli, io dico, visto che abbiamo messo 90.000 euro di avanzo per il tetto, gli altri 240 facciamo partire il lavoro, buttiamo là l'avanzo che ce l'abbiamo e facciamo partire anche il lavoro del tetto, no? Perché se aspettiamo altre alienazioni, ecco, questo per capirci. Grazie. Diciamo, le alienazioni si può stabilire come utilizzarle una volta che sono state incassate, no? Quindi in questo momento non sono incassate, non abbiamo deciso esattamente che cosa fare, cioè non è stato, come dire, formalmente stabilito quello che vogliamo fare. Per quanto riguarda Villa Papadopoli, non so se mi sono spiegato male, ma prima ho detto, no, che erano stati, diciamo, impegnati nel bilancio 250.000 euro per l'incarico per la progettazione e la definizione degli interventi necessari a mettere in sicurezza quel tetto. E diciamo, dagli elaborati, dal lavoro che hanno fatto i professionisti, hanno rilevato che servono altri 90.000 euro. Questi 90.000 euro li finanziamo con l'avanzo di amministrazione. Oggi possiamo fare solo questo e quindi questo ci consente di andare avanti velocemente, mentre, diciamo, le risorse che verranno dalle alienazioni, una volta che le avremo incassate, decideremo di cosa possiamo fare con queste. Non è ancora deciso, no? E non poteva essere fatto, ma non poteva neanche essere fatto, perché fino a che non porti a casa i soldi non hai la certezza. Esatto, ok. Se ci sono altri interventi. Assessore Di Antoni, lei mi dice che potevo chiederlo prima. Beh, io l'avevo chiesto prima e non avevo avuto una risposta. L'avevo chiesto perché, insomma, un po' mi diverto anch'io a fare come l'assessore Padoan, che fa la cronostoria di tutti quanti i vari passaggi con date, affermazioni, eccetera. L'ha fatto prima per il fondo Zagonel. Allora, nel marzo del 25 l'assessore Padoan dice: dobbiamo decidere quale strada prendere, ampliare in loco la rotonda di Villa Papadopoli. Una scelta verrà fatta entro l'anno 2025. Allora, io credo che lei non mi possa censurare se io chiedo a questa data, se avete una progettualità, se avete idee, che cosa intendete fare. Così come credo di poter dire anche la mia, visto gli attacchi che io ho sempre subito da assessore alla cultura, e sto guardando proprio lei, Presidente De Bastiani, ma guardo anche la Sindaca, riguardo al tema Villa Papadopoli. Allora, riguardo al tema Villa Papadopoli, anche qui mi sto continuando a divertire a trovare tutte le affermazioni, mi ha dato un bel insegnamento Assessore Padoan questa sera. Nel maggio del 21, i due consiglieri di allora, De Bastiani e Bagliana, in questa sede, usano queste parole, in particolare lei, De Bastiani: siamo indignati e stupiti che non si intervenga.
Allora, tra l'altro io, insomma, non è per togliere i sassolini dalle scarpe, ma forse un po' anche sì, lasciatemelo fare adesso che sono da questa parte della barricata. Io mi sono sentita attaccare anche molto pesantemente da parte sua, Presidente De Bastiani, anche con offese alle quali non ho prestato il fianco per non cadere nelle polemiche. Ma ora sì posso dirlo. E posso dire che quello che all'epoca vi sembrava una cosa urgentissima, improcrastinabile, questione di vita e di morte, adesso che siete qui voi, dopo 2 anni quasi e mezzo, 2 anni, non si vede alba di tutto quello che voi volevate fare. Ma allora io mi rivolgo anche ai giovani consiglieri, anche a quelli più anziani, comunque ai giovani, che pare non intervengano mai, e mi domando se poi ci sono all'esterno le discussioni tra di voi, se ne parlate, se le cose emergono. Non voglio assolutamente criticare nulla, ma è una domanda che io mi pongo, perché vi vedo non intervenire. Eppure io vi ho visti molto impegnati durante la campagna elettorale, perché volevate la nuova piscina di un certo tipo, perché si parlava della nuova biblioteca. Ne parlavo prima, lo chiedevo prima, non dovevo farla la domanda secondo l'assessore De Antoni. Questa benedetta nuova biblioteca non verrà fatta, perché se evidentemente, allora a questo punto, dopo 2 anni, credo che le cose si possano anche chiaramente dire. Le cose devono essere chiaramente guardate in faccia, non ci nascondiamo dietro i proclami e dietro le parole. Allora io mi domando se voi giovani consiglieri avete chiesto dove questa nuova biblioteca, a cui voi tenevate tanto, verrà fatta. E magari mi rispondete anche voi, mi piacerebbe sentire anche un dibattito tra consiglieri all'interno di questa sala. La cosa incredibile poi, e ditemi se sbaglio, è che un altro tema importante sul quale voi davate battaglia era l'adeguamento per i disabili della biblioteca, l'eliminazione delle barriere architettoniche. È stato fatto? Domanda, sono passati 2 anni, almeno questo è stato fatto? Allora io dico, non avete alba di dove verrà fatta una nuova biblioteca? Beh, voi potreste anche dirmi, certamente, noi abbiamo partecipato a un bando ministeriale con Valdobbiadene e Villa dei Cedri, la nostra idea era quella di farla lì a Villa Papadopoli, ma che meraviglia! Ma lo sapete che i bandi si possono anche perdere? E proprio in previsione del fatto che un bando si possa anche perdere, un percorso, una strada alternativa, una soluzione B, non è pensabile o viviamo la giornata? Questo è quello che vedo. E poi, permettetemi un altro sassolino, l'archeologico. Allora, anche l'archeologico, la nuova sede dell'archeologico, mi rivolgo anche alla consigliera Bevilacqua, che so sensibile al tema. Anche questo dove è finito? Sparito totalmente dai radar. Anche questo abbiamo appreso che non si farà. A voi sta bene, consiglieri? Perché se l'impianto previsto per il polo museale è per il 28, in 1 anno aprite, Presidente De Bastiani, la nuova sezione dell'archeologico. Sa quante accuse, si ricorda, lei mi ha fatto per questo motivo. Oh, che bene, la sto guardando negli occhi e vedo che ricorda molto bene. Bene, e ora che cosa mi dice? Allora, io lo dico tranquillamente, non ho problemi, noi non siamo riusciti a farlo. Io, come assessore alla cultura, non ho trovato la soluzione a dei problemi grossi. Però voi ne avevate fatto il cardine della campagna elettorale, della vostra battaglia in questo ambito. E adesso è tutto passato in cavalleria? Dimenticato? Cancellato?
è evidente che la sezione dell'archeologico non c'è alcuna volontà di farla. Così come mi venite a dire adesso interveniamo su Villa Papadopoli, perfetto, ma intervenite con una cifra minima ed è secondo me una semplice stampella per fare in modo che non cada qualche altro brandello della villa. Non venitemi a dire per la messa in sicurezza del corpo centrale, sappiamo benissimo tutti che cosa significa. Una villa Per che favore è in concluda, degrado consigliere, sono già totale. passati... Sono fuori tempo? Dichiarazione di voto, ok, a dopo. Grazie. Dovrò intervenire anch'io, penso. Ho l'intervento del consigliere Carnellos, prego. Sì, interviene un consigliere vecchietto anziano, perché a dire la verità la collega Uliana mi è sembrata notevolmente ingenerosa e notevolmente puntuta. E allora credo di dover intervenire. Allora, io non ero in questo consiglio nel quinquennio precedente, ma un dato di fatto che rilevo è che per Villa Papadopoli nel quinquennio precedente nulla è stato fatto, né poco né tanto. Adesso ci dice, noi in qualche modo 300.000 euro li troviamo per fare in modo che non cada il tetto. Io non sono un tecnico, ma in ogni caso ci darà, ci riconoscerà il fatto, ah sì, quantomeno che non a casche la Giunta ci pensa. L'archeologico, è salta fuori l'archeologico, e anche lui, a dire la verità, alla fine l'ha detto, è passato un quinquennio passato, e dell'archeologico zero e meno di zero. E io da fuori dico, capisco anche, non è semplice, nessuna amministrazione ha la bacchetta magica, magari l'avessimo. La fontana d'Eschei o il vaso di Pandora da cui sia possibile tirar fuori tutto. Fra l'altro, se dovessimo ascoltare quello che emerge e che è emerso anche stasera, addirittura noi basta 10 milioni di euro per la piscina, che per me è anche massa, ma in ogni caso per venire incontro ai desiderata di qualche consigliere dobbiamo tirarne fuori 13 milioni di euro. Allora, siccome le cose vanno ponderate, è indubbio che c'è la necessità di valutare punto per punto cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare. Biblioteca, anche qui, non è stata mossa foglia nell'altro quinquennio e adesso, dopo 2 anni, si vorrebbe che tenessimo fuori dal cilindro il coniglio. Come sa la consigliera Uliana, in amministrazione non va così, perché si hanno tante volte dei sogni, ma non tutti i sogni possono essere realizzati. Se poi, siccome ha cavalcato, come si può dire, le campagne elettorali, siccome, come si può dire, non è certo alle prime armi, la consigliera sa che ognuno fa le campagne elettorali come ritiene più opportuno. Saranno gli elettori ex post, non ex ante, che valuteranno l'operato di una amministrazione. E le confesso che credo che nelle segrete stanze
anche lei e i suoi colleghi qualche volta avrete detto, a dir la verità, sti qua è più furbi di quel che siamo stati noi. Sti qua è più bravi rispetto a noi, perché quello l'hanno fatto, gli martiri l'hanno fatto, quell'altro è partito, delle asfaltature sono state fatte, ne partiranno anche altre. Sì, sa qual è il segreto? Il segreto è che noi non litighiamo. Noi ci parliamo francamente, ci troviamo anche ovviamente con i consiglieri giovani che portano il loro costruttivo apporto, la loro freschezza e danno input ai vecchietti e credo ad oggi, futuro non sono una maga Circe, non lo so, ma ad oggi la cittadinanza apprezza e ha apprezzato questo modo di operare. Certo, non risolveremo sicuramente tutti i problemi che Vittorio Veneto ha e che sono stati messi questi problemi come la polvere sotto il tappeto perché c'era altro da cui pensare. Ecco, io ho finito e così vorrei dare un consiglio alla consigliera Uliana, che su qualche argomento ha ragione, naturalmente. Tenga presente, siccome noi non siamo una caserma, su qualcosa, e lo dico, fra di noi ne parliamo. Non ha. I consiglieri di opposizione non hanno sempre torto, come i consiglieri di opposizione che adesso sono maggioranza, nel quinquennio precedente non avevano sempre torto, come invece è stato facile propagandare. Amministrare è difficile, anche sotto questo profilo, per esempio, i nostri consiglieri giovani se ne stanno accorgendo, perché quando si ha l'argento vivo addosso sembra che tutto sia possibile, sembra tutto facile, ma una cosa è programmare e pensare, un'altra cosa è realizzare, come ha avuto modo lei nel quinquennio precedente, anzi nel decennio precedente, ha avuto modo di constatare. Io sono sicuro che lei lo voleva, finisco, che lei lo voleva l'archeologico, ma ha visto, nonostante la sua volontà, non è stato possibile. Io non dico nulla, non dico colpa di Tizio, colpa dell'assessore, colpa di questo e colpa di quell'altro, dico che non è stato fatto. Grazie, e ho superato il tempo per 21 secondi, chiedo scusa. Consigliere Bassetto, prego. Grazie Presidente. Ci rimango sempre un po' male quando sento interventi che vengono fatti con richieste ai giovani consiglieri, non sapendo mai esattamente a chi si faccia riferimento quando si parla dei giovani consiglieri. Consigliere Uliana, pensavo di intervenire dopo, intervengo adesso, seppur con un intervento molto breve. Tornerò con un'altra proposta di delibera che sarà nei punti seguenti all'ordine del giorno. Lei ha parlato della biblioteca, ha parlato delle piscine, tutti temi su cui ci siamo spesi in campagna elettorale nella promozione del programma elettorale che era stato stilato. Lei crede che io non tenga alla biblioteca? Io sono anni che aspetto la biblioteca, penso che lei se lo ricordi quando era in amministrazione con l'allora sindaco Tonon, già all'epoca si parlava della biblioteca, quindi non è un tema che è qui da pochi mesi. Le piscine sono probabilmente l'impegno più grande per questa amministrazione e non solo per questa, probabilmente anche per quella che verrà.
Ovviamente non è che questi temi siano passati in cavalleria, non sono passati in cavalleria i temi che questa amministrazione all'epoca aveva posto all'interno del proprio programma di mandato. È solo che quando si arriva in amministrazione ci si trovano di fronte a delle situazioni e a delle esigenze, a delle necessità e a delle priorità che portano anche a dover cambiare le proprie priorità che si erano definite. Prego. Ne parleremo dopo, eventualmente, in una delle prossime delibere di questa sera. E dunque ci sono delle cose che non possono essere rimandate, però mi chiedo quante centinaia di migliaia di euro ha stanziato questa amministrazione per portare a compimento progetti già avviati. Cosa dovevamo fare? Lasciarli fermi? Queste sono anche le priorità. Il portare avanti dei progetti già avviati che non possono essere evidentemente abbandonati. E quindi credo che puntare soltanto sul fatto che questi temi siano stati passati in cavalleria, consigliera Oliana mi permetta, però non l'ho trovato, anzi, se posso permettermi, un pochino ingeneroso, questo sì. Torneremo in una delle prossime delibere in modo un po' più dettagliato. Grazie. Grazie, consigliere Bassetto. Un mio intervento, sono anch'io consigliere, molto breve, visto che sono stato nominato più volte. Allora, consigliera Uliana, dopo aver fatto per 10 anni l'assessore alla cultura, sentire che lei rimprovera qualcun altro perché non ha fatto in 2 anni quello che lei non ha fatto in 10 anni, e non dico che bravi, non bravi, mi richiama alla mente il famoso detto, il bue che dice cornuto all'asino. Inoltre, lei continua spesso a far confusione tra giunta e consiglio comunale. C'è la giunta che prende le decisioni e risponde delle decisioni che prende, ci sono i consiglieri comunali che sono consiglieri comunali come lei e che quindi non è che possono assumere provvedimenti diversi, no, non possono prendere provvedimenti diversi da quelli che prende lei. Ho notato che in questi 2 anni lei ancora non ha recepito questa differenza tra giunta e consiglio comunale. Mi fermo qua. Prego, Toffoli. Sì, grazie per la parola Presidente, buonasera a tutti, Sindaco e consiglieri presenti. Parliamo di Villa Papadopoli. A me dispiace che ci troviamo ancora oggi in questa situazione, vedo che Villa Papadopoli purtroppo la stiamo perdendo. La stiamo perdendo perché abbiamo perso un finanziamento, come esposto dai giornali, un bando, avevate partecipato assieme a Valdobbiadene e altri comuni, e che quindi perso un finanziamento perdiamo anche del tempo prezioso per poter avere dei soldi o dei fondi per il rilancio e riparare questa villa. Questa villa che è stata usata, e non è una parola brutta dire usata da tutti i partiti in campagna elettorale, usata appunto per scopo di ogni partito, ma usata per il bene dei cittadini di Ceneda. Non mi dilungo perché è intervenuto Carnellos, Uliana e tutti i colleghi. Io penso che la prima fase sia da metterla in protezione dalle intemperie, dalla pioggia, è vero, perché se andiamo a vedere le foto in che condizioni è, ma non è una casa vecchia, dismessa, di sassi che poi andrà demolita.
è una villa storica che fa parte della nostra storia, è un punto importante della nostra città, della cultura, e che quindi io penso che da domani possiate almeno con un telone grande andare a coprire la copertura in modo che non piova, giusto Giovanni, che abbiamo parlato prima di questo. Questa è la prima fase, poi è ovvio che bisogna pensare a un ottimo destino, un ottimo cambio d'uso eventuale, con il coinvolgimento di tutti. Deve pensare come mettere il tendone, secondo me. Mi deve concentrarsi. Come utilizzare, ci sono tanti modi. Fai un summit del pensiero. Io penso che ci si deve unire tutte le forze politiche per portare avanti questo progetto di rilancio di Villa Papadopoli, della biblioteca civica, della rotonda della Papadopoli e quant'altro. Inutile, le polemiche vanno bene, le discussioni, ma a me piace la concretezza, come avremmo fatto con Giovanni Braido se fossimo stati eletti in Consiglio Comunale. Permettetemi un po' questo incipit. È vero. Grazie. Grazie. Grazie, consigliere. E buon lavoro se saremo uniti. Allora, ha chiesto la parola il consigliere D'Arè, prego. Prego. Posso dire che effettivamente sono contento che vengano stanziati, messi 340.000 euro sul quartiere di Ceneda, perché dopo 12 anni, cioè dopo la mia amministrazione, dove è stato fatto il Museo della Battaglia, le amministrazioni che si sono succedute non hanno messo niente. Quindi spero che questi siano i primi che vadano a rimettere in piedi un quartiere importante dal punto di vista storico, dal punto di vista anche di comunità, e finalmente dopo 12 anni vengono stanziati dei fondi per questo quartiere, quindi io faccio un plauso, però ripeto, le disponibilità economiche che ha questa amministrazione sono diverse da chi è arrivato prima, per i motivi che ben sappiamo, insomma. Ci troviamo a finanziare delle opere molto importanti perché abbiamo lasciato certamente i conti in ordine, e anzi di più, e quindi spero che questi siano i primi che arrivino, magari cercando di attingere a dei progetti nazionali o europei, e chiaramente perché credo che, vista la vicinanza della biblioteca a Villa Papadopoli, si possa pensare a un intervento per allargare e costruire su Villa Papadopoli la nuova biblioteca, se mai riusciremo a vederla o a farla, ma quantomeno l'idea di pensarci per fare un'opera credo così importante, che non è di un'amministrazione, può essere di più amministrazioni, perché i soldi e la coperta è corta su tutti i comuni, quindi chi prima e chi dopo, io dico finalmente dopo 12 anni vengono impegnati 340.000 euro sul quartiere di Ceneda. Chiesto la parola l'assessore De Antoni. Solo per una precisazione, siccome alcuni consiglieri sono intervenuti anche sugli aspetti tecnici legati al documento che stiamo predisponendo per Villa Papadopoli e agli interventi provvisionali che dobbiamo realizzare con le risorse di cui ho parlato prima, ho approfittato della presenza ancora qui in questa sede dell'architetto Madalosso per chiederle in 2 minuti di illustrarci questo documento, quindi il DocFap che abbiamo incaricato di predisporre e gli interventi che sono previsti per mettere in sicurezza la Villa Papadopoli. Vediamo se ci sono altri interventi. La DG che sta provando a... Si riesce? Chi è che deve intervenire?
Do la parola all'architetto Madalosso, prego. Allora, la progettualità su Villa Papadopoli si articola in due filoni. La prima è la volontà di fare un documento di indirizzo alla progettazione e valutare alternative progettuali su dove fare la biblioteca. Alternative progettuali che vanno a riconsiderare anche progettualità già fatte nel tempo. Sì, negli anni scorsi, esempio il progetto di Follina fatto per quell'ambito. Per fare questo però è necessario fare un intervento mirato sull'immobile per cercare di capire cosa abbiamo come struttura. La struttura che è molto articolata perché c'è un corpo storico che è la parte centrale della villa e poi c'è la rotonda, fatta anche quella in anni diversi, in due parti, il corpo di collegamento e poi la rimanente parte della villa dopo il corpo centrale. Per fare questo abbiamo già dato un incarico per le indagini, anzi già fatto un progetto delle indagini, già affidato e abbiamo l'autorizzazione della sovrintendenza richiesta, cioè appena arrivata e con quelle partiremo. A seguito dei risultati di quelle indagini faremo un DOCFAP puntuale per individuare se è possibile fare la biblioteca e con quali costi, con quale tipologia di intervento, perché oggi quando parliamo di un intervento per una biblioteca dobbiamo considerare gli standard, i pesi e soprattutto se possiamo fare, dico possiamo perché è il frutto delle indagini, del risultato delle indagini, che potremmo dire faremo un adeguamento sismico, un miglioramento sismico, conseguentemente carichi di solai potranno essere D. E quindi collocare anche le varie attività nei vari spazi. Oltre a questo però, sempre nei quindi 340, 250 più i 90, abbiamo la messa in sicurezza del tetto. Anche qui il progetto l'abbiamo presentato ancora a fine dell'anno scorso, integrato o comunque modificato nella formulazione a marzo e di questo non abbiamo ancora l'autorizzazione, perché secondo la sovrintendenza dobbiamo fare un intervento di restauro puntuale e non di messa in sicurezza. Mi spiego meglio. L'intervento di pura messa in sicurezza comporta la realizzazione di interventi che non vanno a incidere sulla struttura muraria, quindi sull'involucro storico. Per fare un intervento che sia sì di messa in sicurezza, ma non fatto per essere poi demolito e fare l'intervento di restauro, abbiamo la necessità di fare un progetto che contempli entrambi e che sia quindi un definitivo ma messa in sicurezza e quindi dobbiamo riformulare il progetto e chiedere un'autorizzazione monumentale specifica. Siamo già d'accordo con la sovrintendenza per avviare questa cosa e comunque nel contempo facciamo le prove. Così è. Lo stanziamento c'è e quindi procederemo in questo senso. Sì. Quindi ho chiesto all'architetto che tecnicamente ha chiarito quali sono gli interventi che stiamo facendo e anche le procedure da seguire per arrivare alla messa in sicurezza, dico io, della villa. Cosa che per tanti anni non è stata fatta, consigliera Uliana, non è stata fatta e la situazione è evidente a tutti e se lasciamo le cose andare ancora avanti così significa proprio che poi quel fabbricato è solo da demolire e non c'è niente da fare. Il problema del museo, archeologico, io le ho già risposto anche nel Consiglio Comunale di dicembre, quando lei ha sollevato il problema. Ho detto
detto che al momento questo intervento, che pure è mantenuto nel piano delle opere pubbliche, non è un intervento prioritario. E lo sa perché non è un intervento prioritario? Perché ci sono da parte della nostra amministrazione milioni di euro che stiamo stanziando per mettere in sicurezza e a far rispettare la normativa per edifici pubblici, dove ci sono uffici pubblici, per edifici adibiti a scuola, per edifici adibiti ad asilo nido. Ci sono una serie di interventi per mettere a norma questi edifici e quindi credo che rispetto a un intervento importante da fare a Villa Papadopoli per fare la biblioteca eccetera, sia prioritario prima sistemare tutti questi edifici che sono in una situazione davvero precaria, sono stati non considerati per tanti anni. Adesso è arrivato il momento di fare questi interventi e mi collego all'intervento, anticipo l'intervento poi che ci sarà posso leggere, ma sono riportati nella delibera che lei sicuramente ha letto, quella relativa alla salvaguardia degli equilibri e alla variazione di bilancio. Lei ha letto quali sono i singoli interventi che stiamo facendo, che abbiamo finanziato con la variazione di bilancio, per poter fare questi interventi che sono sì prioritari rispetto a qualunque altro tipo di intervento. Il consigliere Bassetto prima ha elencato anche gli interventi, gli investimenti che abbiamo fatto in questi mesi, quegli stanziamenti che abbiamo fatto in questi mesi per completare gli interventi avviati dalla precedente amministrazione. Ricordo solo perché me li sono segnati, la palazzina di Via Galilei, dove abbiamo dovuto investire dal 2024 333.000 euro, la discarica di Forcal, che adesso è in corso l'ultimazione, abbiamo appena approvato la perizia di variante ultima, abbiamo messo ulteriori 240.000 euro rispetto a quelli già stanziati dalla precedente amministrazione, Palazzo Piazzoni, dove sono oltre 500.000 le risorse che abbiamo stanziato, e poi la caserma Gotti, e qui volevo sottolineare la caserma Gotti, dove abbiamo stanziato prima 290.000 euro, mi sembra, no, complessivamente 450.000 euro per completare, mettere in sicurezza i due fabbricati che erano implosi e che costituivano un grosso rischio per la sicurezza, per completare una serie di opere, consigliera, che sono anche i punti luce, che sono anche l'ascensore per salire al primo piano. Ha capito cosa è rimasto indietro del precedente progetto? E li stiamo mettendo noi, 450.000 euro. Sono rimasti lì, sono 180 punti luce. No, ma il progetto... Per favore, manteniamo... Queste sono... Allora, perché è facile... consigliere Posocco, non la sento nessuno. Non c'è scaletta Santa Lucia. Ok, scusi, queste cose le dico, no, queste cose ne abbiamo già parlato di questo in un'altra occasione. Nel momento in cui sollevate polemicamente questi temi, mi permettete di essere polemico anch'io quando dico che questi interventi non li ho mai rivendicati. Ho sempre detto, no, consigliere Posocco mi deve dare atto, ho sempre dato atto alle difficoltà finanziarie che c'erano precedentemente, però la situazione esistente oggi è quella che le ho illustrato, per cui le priorità secondo me devono essere scelte in maniera corretta dall'attuale amministrazione, tenendo conto dei problemi, tenendo conto delle priorità e dei rischi che corriamo a non intervenire immediatamente su questi beni. Per questo mi permetto di alzare la voce, però e concludo per un'ulteriore osservazione alla consigliera Uliana. Le ho detto, non l'ho censurata dicendo che poteva chiedermelo anche a dicembre. Oggi noi stiamo semplicemente facendo una piccola variazione al piano delle opere pubbliche. Abbiamo fatto un'introduzione di un nuovo progetto e abbiamo finanziato in maniera diversa gli interventi che erano già previsti. Non è bello sentirsi parlare quando parla un altro avvocato, però lo faccia pure, che tanto spero che gli altri non l'ascoltino. Lasciamo concludere un minimo di rispetto, l'assessore. Mi consento un minimo di rispetto per le persone. No, non occorre fare così. Assessore, concluda l'intervento. Sì, ho concluso il mio intervento. Grazie. Interviene l'assessore Padoan, prego.
Sì, io trovo che da un punto di vista, voglio dire, della qualità del dibattito che si vuole dare, siano da evitare approcci alla politica che siano, voglio dire, semplicemente legati a sassolini da togliersi, da come dire, scavi in situazioni del passato per in qualche modo apparire incisivi, cosa che non accade perché si rimane a dibattiti stantii senza peraltro fare un'analisi concreta di quello che eventualmente nel passato non è andato per il verso giusto. Io sinceramente, consigliera Uliana, mi rivolgo a lei inizialmente per dirle che non capisco sinceramente il suo livore nei confronti e la sua irritazione per aver semplicemente ricordato ai cittadini e alle cittadine quali sono stati i passaggi per l'acquisizione del fondo da Pontiano e per aver semplicemente, insomma, contestualizzato queste accuse che continuamente riceviamo di ritardo all'interno di un percorso che è molto, molto chiaro e molto lineare, se vogliamo. E poi le critiche ci stanno, meno, diciamo così, giustificato secondo me è rivolgersi, come dire, in modo secondo me anche un po' provocatorio, affermando basta che chiediate, nella misura in cui veniamo da un'opposizione che alcuni hanno scelto di rendere pregiudiziale, di rendere, ripeto, livorosa, di rendere volta, appunto, come cito testualmente il suo intervento, a togliersi i sassolini dalle scarpe. Legittimo, il ruolo di membro di una giunta è sicuramente un ruolo di alta esposizione e quindi ci sta, voglio dire che caratterialmente non si riesca a mantenere una visione politica e ci si limiti a battaglie, secondo me, un po' di retroguardia, però non credo sia questo quello che faccia il bene della città. Siamo qui per fare il bene della comunità, i consiglieri e le consigliere sono qui per rappresentare le istanze dei cittadini. Per quanto riguarda la scelta della collocazione, probabilmente abbiamo idee diverse e come amministrazione riteniamo che investire su Ceneda per riprendere l'intervento del consigliere D'Arè sia una scelta importante, strategica e anche di una valenza simbolica molto forte. Poi detto questo, andiamo a ragionare concretamente sul passato, perché se si deve fare un'analisi facciamola. C'è stato un PNRR nel passato, quali fondi rispetto ad altri comuni paragonabili sono stati attratti? Abbiamo attratto poco e quel poco che abbiamo attratto non aveva, voglio dire, copertura finanziaria, tant'è che stiamo investendo in maniera pesante il disco per completare le opere, è così consigliere Posocco. E per quanto riguarda come dire, il tesoretto dei derivati, i derivati sono stata un'operazione, permettetemi il gioco di parole, ma cassata dalla Cassazione, non da noi, ed è stata un'operazione che ha ingessato il bilancio comunale per un decennio, con delle conseguenze evidenti in termini di mancanza di spesa, in mancanza di impossibilità di mantenere un patrimonio e quindi conseguenze in termini di vetustà di tutto il patrimonio immobiliare. Se ha voglia di rispondere, consigliere D'Arè, intervenga. Ci siamo trovati, allora, per favore, scusate un attimo, manteniamo. Scusate un attimo, scusate. Presidente, posso parlare?
No, cioè, inutile che parli scusate un attimo. Allora, un attimo di calma. Voi sapete che ci sono 2 interventi, uno di 7 minuti, uno di 5 minuti. Per favore, se non parlate tra di voi, riusciamo ad andare anche avanti più veloce, perché effettivamente avere un brusio di sottofondo disturba e non aiuta la concentrazione. Assessore, concluda il suo intervento. Scusa? Non ho capito. L'assessore Padoano è ancora... Grazie. No, io reputo, voglio dire, corretto ricordare, perché poi nell'azione dell'amministrazione si deve finire per intervenire su quelle che sono diventate priorità, cioè Villa Papadopoli, cioè tanti investimenti in immobili comunali, su quali insomma credo che come amministrazione ci stiamo spendendo non poco. Ed è giusto quindi ricordare quello che è accaduto nel passato per come dire, esporre alla cittadinanza interessata il perché certe scelte sono dovute diventare prioritarie, pur nel rispetto del programma elettorale. E concludo riferendomi un attimino alla sezione archeologica, perché anche qui c'è veramente, credo, da portare, voglio dire, a conoscenza lo stato dei fatti. Io personalmente sono uscito sui giornali con onestà nei primissimi mesi dicendo la sezione archeologica, considerato l'intero, come dire, l'intera situazione degli interventi da portare avanti, non può essere considerata al momento una priorità, salvo la ricerca di finanziamenti, di bandi, di soluzioni. Io mi sono dovuto, voglio dire, imbattere con delle richieste della sovrintendenza che a dicembre 2020 riceveva dall'amministrazione precedente una promessa di intervento per avviare l'allestimento della sezione archeologica, senza che questo venisse minimamente comunicato a nessuno, salvo poi, voglio dire, scoprire che quantomeno rispetto alle amministrazioni precedenti si aveva avuto l'onestà di parlare chiaro, Cioè, l'amministrazione precedente è entrata con un obiettivo e non ha mosso un dito per perseguire questo. E questa era una priorità politica chiaramente stabilita. Che ora si venga a contestare lo stato di fatti, secondo me è abbastanza curioso, ecco, tutto qua. Però, ripeto, è giusto che i cittadini sappiano di quello che era stato promesso a livello elettorale e a livello di istituzioni, che poi non venne minimamente tenuto in considerazione nell'azione concreta degli anni successivi. Grazie. Grazie Presidente. No, io intervengo brevemente perché non volevo rispondere a provocazioni, però mi sembra giusto non lasciare la parola ad altri per difenderci, non abbiamo bisogno assolutamente né di essere difesi né di essere provocati. Il fatto che a volte non interveniamo, magari non ci esprimiamo, magari è anche per una diversa visione della politica e del fare politica. A volte cioè, mi dispiace anche dirlo sinceramente, un po' me ne vergogno anch'io, perché sono seduta qui, c'è un livello di discussione che io reputo abbastanza basso e piccolo e quindi a volte preferisco anche non intervenire e mi dispiace anche scaldarmi perché non è il mio. Comunque al di là di questo, noi, credo di parlare a nome di tutti, stiamo portando il nostro punto di vista, la nostra visione, le nostre idee e cerchiamo di portarli avanti, certo con le difficoltà, con tutta una macchina che c'è dietro. E mi permetto anche di dire il fatto che in passato siano state fatte delle scelte molto discutibili dal mio punto di vista. Questo sì ci ha fatto arrabbiare, ci fa arrabbiare, perché siamo arrivati
dentro le stanze dell'amministrazione comunale abbiamo trovato dei lavori che dovevamo terminare e che ovviamente non potevano, come appunto diceva anche il collega Bassetto, lasciare là, ma per una responsabilità politica, e i giovani sono stati forse molto più responsabili di altri, e questa cosa mi piacerebbe sottolinearla, perché potevamo venire qua e anziché ringraziare a volte del fatto che non abbiamo anche rinfacciato certe cose, si continua a dire ai giovani, i giovani sono qui e sono anche a volte presi da priorità che non sarebbero le loro per responsabilità. Ecco, grazie. Grazie. Interviene il consigliere Denardi. Sì, buonasera a tutte e a tutti innanzitutto. Mi viene da ricordare sicuramente un intervento della nostra collega Bevilacqua quando disse a una collega appunto di minoranza non è che devo intervenire solo perché non me lo chiedete voi, quindi ovviamente interveniamo perché lo vogliamo e vogliamo puntualizzare alcuni aspetti che vengono qui presi in considerazione e non solo. Mi viene da dire che la politica non si fa solo in consiglio comunale, qui si vota, si approva, si delibera, ma la politica è qualcosa che è molto più ampio, è un impegno quotidiano anche al di fuori della sala consigliare. Mi sento di dire che è un'amministrazione sicuramente che ascolta i giovani, l'ha fatto dal momento zero, quando in campagna elettorale la sindaca ha fatto una scelta molto coraggiosa, cioè quella di voler creare una lista con un'età media molto bassa. Poi anche qui il concetto di giovani è molto ampio, perché io ho 23 anni, i miei colleghi di lista comunque viaggiano dai 30 ai 36 anni se non mi sbaglio, quindi giovani sì, ma è un concetto molto relativo. E appunto sin dalla campagna elettorale la sindaca ha fatto questa scelta coraggiosa che ha poi ripagato se evidentemente abbiamo ottenuto ben 4 seggi in questa amministrazione. E mi viene poi da dire anche che appunto, come sottolineavano i miei colleghi, l'amministrazione non è facile, ce ne rendiamo conto, abbiamo progetti già avviati che devono essere conclusi, per esempio tutti i progetti PNRR in Val Pisina, che tanto da mettere tra parentesi non ha portato alcuna valorizzazione se non a ulteriori problemi. La Gotti, Forcal, ecco la Gotti anche qui sono stati investiti 3 milioni e mezzo, quindi una somma molto onerosa, e questa sera ci troviamo a votare una delibera in cui investiamo ulteriori 500.000 euro e 290.000 euro, vero Assessore? 450.000 euro, comunque mezzo milione di euro. Ecco, e soldi che probabilmente avremmo anche noi voluto mettere da qualche altra parte. Stiamo portando avanti Sant'Augusta, c'è stata un'opera di riasfaltatura delle strade ingenti, tra cui appunto la storica Via Martiri. Mi sembra che anche parlando di Villa Papadopoli e del suo parco ci siano continuamente opere di valorizzazione, no, del territorio. Per quanto concerne la biblioteca, non è che non lo vogliamo, non è che non lottiamo, anche qui si parla di priorità. In ogni caso mi sento di dire che comunque il nostro assessore con la delega alla biblioteca ha avuto una certa sensibilità quando gliel'abbiamo chiesto ad ampliare gli orari di apertura della biblioteca anche in orario notturno durante i periodi di sessione, cosa molto apprezzata da noi giovani. Per quanto concerne il fondo Zagonel, mi viene anche da chiedermi, forse ha già risposto in altri consigli, non lo ricordo, se era tutto pronto, facile, gratuito, perché non è stato portato a casa prima. E mi viene anche da concludere dicendo sì, ci sono delle priorità, spesso le priorità cambiano. Personalmente, anche come lista, ci siamo impegnati molto duramente verso maggio e giugno a stendere delle osservazioni che sono state portate in Regione per un quesito, appunto, che insomma il progetto di screening che era stato presentato per la Cavandroz, che anche se non è
di competenza del Consiglio Comunale, è sicuramente un progetto che avrebbe cambiato la vita non solo della comunità della Valle Pesina, ma di tutta Vittorio Veneto, e quindi questo per dire che la politica è molto più ampia della sede del Consiglio Comunale. Grazie. E mi chiedo, ovviamente, a parte il consigliere Tomastoffoli e Azione che ha espresso la sua contrarietà a questo progetto, dove fosse la minoranza. Grazie. Io ho sentito... Prego. Non so. Eccoci qua. No, e allora io intervengo allora, rispetto alle osservazioni fatte dalla consigliera Uliana, mi fa specie, consigliera, che vengano da lei, essendo lei stata per 10 anni assessore e quindi sapendo benissimo come funziona l'amministrazione comunale. Il suo intervento me lo sarei aspettata da un consigliere con un'inesperienza maggiore rispetto alla sua, e dico questo perché lei ha dipinto una parte, diciamo, del quadro della situazione che l'attuale amministrazione sta affrontando. Si è dimenticata di più di 3/4, ok? Lei ha preso dei riferimenti, giustamente la biblioteca, lei si è dimenticata di citare gli altri 3/4 dell'azione amministrativa che stiamo facendo, ok? In primis la questione delle piscine. Scusate se torno su questa questione, ma qui l'investimento che stiamo facendo come amministrazione, sotto tutti i profili, anche non solo economico, amministrativo e di impegno anche degli uffici, è altamente... Io non so se voi vi rendete conto dell'investimento che stiamo facendo come amministrazione comunale, come comune, come città di Vittorio Veneto rispetto alla realizzazione di questo impianto. 10 milioni di euro, quando la Regione Veneto stanzia 3 milioni e 5 per tutti, per gli impianti regionali a livello di tutti i comuni del Veneto. Il comune di Vittorio Veneto sta facendo un impegno di altissimo valore e sembra che questa questione qui non sia minimamente presa in considerazione. Stiamo veramente progettando e realizzando quella che sarà l'opera per i prossimi 50 anni del comune di Vittorio Veneto e mi sembra che questa cosa non sia minimamente tenuta in considerazione. Quindi questa è la priorità che ci siamo dati e sicuramente non sarà esaurita con la nostra amministrazione, ma andrà purtroppo, dico perché non riusciamo da un punto di vista di tempistiche, per realizzare un progetto ci vuole 1 anno, per le opere ce ne vogliono 3 di anni, quindi sicuramente, voglio dire, andrà in capo alla prossima amministrazione. Ma vorrei che ci fosse un'onestà intellettuale un po' più alta rispetto a quella che viene spesa qui. Quindi io sinceramente non respingo le sue, tra virgolette, osservazioni, perché non penso che lei non abbia la capacità intellettuale di mettere in fila tutta una serie di opere che stiamo intervenendo. Non da ultimo, è stato prima detto, la messa in sicurezza di immobili del comune, edifici, ne avremo un esempio dopo con la questione della palestra Bortoluzzi, che abbiamo dovuto chiudere per forza maggiore perché ce la siamo ritrovata così com'è. E qui voglio dire, non scarico la responsabilità, ma gran parte di queste situazioni, di questi edifici dovevano essere stati sistemati ben prima della nostra amministrazione. Adesso noi dobbiamo far fronte a questi, ma non perché la scadenza è arrivata adesso. No, sì, vabbè, uso il tono che preferisco usare a consigliere Posocco. Quindi, tornando a noi, stiamo investendo milioni di euro per la messa in sicurezza di edifici. Primo. Le opere che stiamo facendo a fronte, l'abbiamo detto prima, non abbiamo l'elenco dettagliato, perché ogni volta dico portate l'elenco in Consiglio Comunale perché è un elenco veramente lungo. Altra considerazione, me ne scusi se glielo dico, ma la scelta che avete fatto voi col PNR, perché lei non ha preso i fondi PNR e realizzato la biblioteca con quei fondi là? Veda il comune di Conegliano. Conegliano ha realizzato con i fondi PNR la biblioteca alla caserma Marras, 8 milioni di euro. L'amministrazione precedente non è riuscita a fare, ha avuto altre priorità. Avete scelto la Gotti rispetto al restauro della biblioteca o alla sistemazione della biblioteca. È stata una vostra scelta che oggi non saremo qui a discutere
se allora, come noi avevamo suggerito dai banchi di minoranza, quei fondi di PNRR fossero stati destinati alla biblioteca comunale. Io quello che voglio dire è che sono veramente consapevole e sono anche, permettetemi, orgogliosa del lavoro che sta facendo questa amministrazione di fronte a tutta una serie di problematiche e ne sopraggiungono tante altre, e ringrazio la Giunta che sta lavorando tantissimo, sta affrontando situazioni veramente importanti. Voglio ringraziare anche tutti gli uffici per il lavoro che stanno facendo e stanno correndo. I fronti in città aperti sono tantissimi e voi continuate a dirci di aprire altri fronti. Quindi è sinonimo di irresponsabilità aprire altri fronti in questo momento, perché vorrebbe dire ricadere sulla popolazione, sugli impegni di spesa della popolazione. Sa anche lei quant'è il bilancio di un consiglio comunale, di un comune, scusi? Non è che non lo sappia. Come fate a dire facciamo questo, facciamo l'altro, facciamo su, e i soldi dove li troviamo? Noi stiamo mettendo, ripeto, ingenti somme per arginare tutta una serie di interventi che erano stati iniziati e non finanziati completamente, e dopodiché stiamo mettendo già ingenti somme per l'impiantistica sportiva, il palazzetto dello sport, 600.000 euro, la sistemazione del Barison, altri soldi, la sistemazione della pista di atletica, altri soldi, e via così. Quindi quello che chiedo è di fare le osservazioni sì, ma che siano anche responsabili. Grazie. Interviene il consigliere Tonon. Grazie. Senza foga, perché devo solo fare un elenco a memoria soprattutto del collega D'Aren, che se non c'è, perché giustamente ha ricordato il Museo della Battaglia, un finanziamento regionale, ottima opera, fra l'altro credo di averlo sempre riconosciuto, peccato che poi non ci fosse nessun progetto culturale, ma chi è venuto dopo, tutte le amministrazioni che sono venute dopo qualcosa hanno fatto. Ma dopo di quello, io ricordo, alcune cifre non me lo ricordo, ma se vogliamo parlare di Ceneda, ricordo l'acquisto delle aree per la rotonda di Via della Bresciana, opera poi fatta dall'amministrazione successiva. Ricordo il parco giochi di Via Foscolo, l'adeguamento sismico dell'ex scuola Zanette, i 130.000 euro per la scuola Costella, i 50.000 euro per l'antincendio dell'asilo Nido, ne era del tutto sprovvisto, i 400.000 euro per le abitazioni di Via da Ponte. Cioè, non è che non si sia fatto niente dopo, cioè non c'è stato il vuoto dopo l'amministrazione da Re a Ceneda. In altre parti si è fatto di più perché c'erano più possibilità o più fondi, ma non è che sia stata trascurata del tutto. Chiaro che, come ha appena detto la sindaca, sarebbe bello poter fare di più, ma ci sono anche limiti oggettivi per quanto riguarda le possibilità della macchina comunale. Cioè non possiamo chiedergli se vanno a 120 in autostrada, no, dovete andare fuori norma di più. Appunto si fa quel che si può umanamente. E poi ricordo che l'amministrazione Miato ha fatto anche 2 progetti, uno diverso da quello che avevamo fatto noi, ma ognuno può portare le proprie progettualità, per la biblioteca e per piazza Giovanni Paolo I, se non ricordo male erano stati dati a Tony Follina, alcune decine di migliaia di euro ciascuno. Progettualità ci sono, dopo i soldi sapevate benissimo che non avevate un euro, così come quando avete fatto quell'ipotesi futuristica, dico io, le chiamavano le Ramblers di Vittorio per via Rizzera, non c'era una lira, non c'era una lira, e lo sapevate benissimo. Dopodiché l'amministrazione attuale ha asfaltato, punto. Cioè non è che si possa fare miracoli, come abbiamo sempre detto, nessuno. Dopodiché ancora tornano fuori i famosi 5 rotti milioni portati a casa. Sì, ho capito, un impresario della zona che lavora pure all'estero mi ha detto che mediamente dopo il Covid, l'aumento dei costi edilizi dopo il Covid è del 40% mediamente. Quindi se la vostra amministrazione ha fatto progetti durante il Covid, ne risente quella successiva.
Quindi onestà intellettuale, questo sì posso dirlo, serve a dire, se noi abbiamo progettato un'opera da 1 milione, adesso costa probabilmente 1,4, 1,5, non è che possiamo chiedergli fatene 2 anziché una, quella che noi, cioè voi, non siete riusciti a fare. Alcune addirittura, via Rizzera, manco non finanziata, non era neanche progettata, Quindi per cortesia, correttezza da tutte le parti, perché se mi è venuto a fare polemica mi diverto anche, ma mi pare stasera di aver fatto semplicemente un elenco di quello che è stato fatto e dei problemi, li conoscete tutti perché siete stati tutti in giunta, e dei problemi che ci sono nell'amministrazione, quindi realismo da un lato, pacatezza dall'altro, ma realismo non vuol dire non essere in grado di sognare. A quanti bandi avete partecipato voi con la vostra amministrazione e noi con la nostra e non abbiamo vinto? Quando si partecipa e ci sono 1100, non importa, partecipanti, uno vince, poi arriva il secondo, il terzo, il quarto, quando sono finiti i fondi, gli altri 97, zero. Allora, per cortesia, non facciamo polemica su queste robe, l'archeologico non l'avete fatto, la biblioteca, ho capito, è vero, non lo fate nella mia amministrazione, non l'avete fatto voi, su quel fronte non abbiamo ancora fatto quello che avremmo voluto noi, ma la copertura, diciamo così, che era stata progettata con tanto di adeguamento sismico e energetico, che era stata ipotizzata con uno studio preliminare nel 2018-19 della piscina coperta, costava, come ipotesi, allora 500.000 euro. Oggi con 500.000 euro, come si dice, noi pianta neanche un cantiere. Appunto, quindi ripeto, da tutte le parti e da tutti noi un po' di, a partire dal sottoscritto, un po' di interventi con grano sali, sapendo quello che è stato fatto, sapendo quello che non è stato fatto, e ciascuno di noi qualcosa non è riuscito a fare, e sapendo anche che un impegno da oltre 10 milioni per un'amministrazione credo sia da... perché è un'opera statale il traforo, ma se no decenni che non viene assunto nel nostro comune. È vero, ammettiamo, cioè, diciamolo, che oggi, diciamo negli ultimi 8 anni, 6-7 anni, ecco, ci sono possibilità come finanziamento che prima non c'erano, zero. Ricordiamoci i blocchi che c'erano noi precedentemente, vincoli sulla spesa pubblica che castravano le amministrazioni, non questa amministrazione, tutte le amministrazioni, soprattutto, fra l'altro, come spesso accade in Italia, le più virtuose, come era Vittorio, ma non per merito nostro, ma per merito di chi c'era prima di noi, perché avevano sempre contenuto la spesa. E così cassate. Purtroppo il mondo va così, non è che si possa dire le leggi sono, ma chi può man a esse. Dura lex ad lex, bisogna rispettarle, punto. Piaccia o non piaccia. Grazie. Allora, credo che sia conclusa la discussione, non vedo altre prenotazioni. Passo alla dichiarazione di voto, prego. Prego, consigliere Uliana. Consigliere Tonon, devo dire che il suo intervento mi è piaciuto davvero, perché ha fatto un intervento equilibrato, a differenza dei suoi invece assessori di riferimento, che hanno parlato addirittura di livore, eccetera. Ed è riuscito a mettere ben in chiaro come ci sia da parte di chi sta nella minoranza l'idea di una priorità e poi quando si va in maggioranza questa priorità invece può diventare altro. E quindi l'aver sottolineato questo, secondo me, significa d'altronde lei è di vecchio pelo, su questo lo sappiamo, significa, sì, grigio, significa aver perfettamente chiaro quello che forse non è chiaro ad altri, che questo, signori miei, è il gioco delle parti.
nessun livore, nessun accanimento. Semplicemente dovete lasciare che noi facciamo il nostro mestiere, così come, ecco perché parlavo assessore Padoan dei sassolini nelle scarpe, così come i suoi colleghi facevano il loro quando erano loro nella parte della minoranza. È il gioco delle parti. Funziona così, se ne faccia una ragione. Nessun livore di nessun tipo. Veniamo alla dichiarazione di voto. Allora, la nostra dichiarazione di voto noi non possiamo chiaramente votarvela perché ci troviamo di fronte comunque, anche se voi dite è semplicemente una variazione, comunque è un segnale di un percorso arrivato quasi a metà strada, dove vediamo una piscina ridotta, i campi da rugby che dovrebbero essere 2, sono situati in una posizione inadatta, insomma tutte le cose che abbiamo detto. Allora è chiaro che voi state facendo anche la normale amministrazione e la piscina che vedremo come va avanti, però consigliere Carnelos, normale amministrazione. Poi una cosa invece mi fa piacere di aver ottenuto con il mio intervento di prima, e cioè il coinvolgimento, e ho sentito parlare i consiglieri a parte uno, che ti aspetto la prossima volta, ho sentito dire la loro opinione. Allora, è bello che ci sia, mancavi tu, è bello che ci sia un confronto anche tra consiglieri, perché giustamente noi non possiamo sapere che tipo di colloqui, dialoghi, eccetera, intercorrono tra di loro. Mi ha fatto piacere questo. Devo dirlo anche a lei, consigliere Bassetto, mi ha fatto piacere. Poi De Bastiani sì, grazie della lezioncina non ne sentivamo certamente bisogno. Grazie. Un attimo. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, altrimenti passo alla votazione. Consigliere Bassetto, dichiarazione di voto. Sembra sia la prima volta che intervengo in questo consiglio comunale, e se posso permettermi, consigliera Uliana, quante volte ci siamo confrontati in questi 2 anni, a volte anche abbastanza duramente. Non è la prima volta che intervengo, che mi ha chiamato in causa. Faccio la dichiarazione di voto contento del fatto che comunque ho visto dei cenni di apprezzamento da parte del consigliere Posocco e della consigliera Uliana nei confronti dell'intervento del consigliere Tonon. Vuol dire che la vediamo grosso modo allo stesso modo. Il gioco delle parti. Sì, ho capito il gioco delle parti, lo conosciamo bene il gioco delle parti, sappiamo qual è il gioco maggioranza e minoranza. A qualcuno piace di più, a qualcuno piace meno. A me personalmente non piace il gioco delle parti. La minoranza fa il suo mestiere come la maggioranza fa il suo, e su questo siamo d'accordo. Al di là di ciò, credo che il consigliere Tonon sia riuscito a riassumere bene il concetto di prima, delle priorità. Alla fine gli interventi di cui abbiamo parlato questa sera in questa proposta di delibera attengono alle priorità. E penso che questo sia chiaro a tutti. L'apprezzamento che vedevo di Posocco poco fa a Tonon credo che andasse in questa direzione. La consapevolezza delle cose, che quando ci si trova di fronte ad una situazione che prima non si era preventivata, di fronte ad un'urgenza, credo che quello, per un dato di responsabilità amministrativa, debba venire prima anche di tutti gli altri programmi che si erano fatti. Concludo dichiarando il voto a favore della lista civica Mirella Baliana Sindaco. Grazie. Sì, solo per dire che è scontato il nostro voto, riconoscendo le difficoltà dell'amministrare e la caparbietà con cui l'amministrazione cerca di dare
corso a una vera manutenzione ordinaria e dove serve anche straordinaria. Grazie. Allora, favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. Il Consiglio approva. Immediata. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego. Ok, ho votato tutti. Favorevoli 11, contrari 3, astenuti 1. Questo era il punto numero 6 e passiamo al punto numero 7. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale al bilancio di previsione 2026 e 2028. Immagino che illustra l'assessore De Antoni, prego. Sì, il decreto legislativo 267 prevede che entro il 31 luglio di tutti gli anni i comuni sono tenuti ad approvare tramite delibera di Consiglio Comunale l'assestamento generale al bilancio di previsione, in questo caso il 2026-2028. L'assestamento è una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio, compreso il fondo di riserva e il fondo cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Il nostro servizio finanziario, qui oggi c'è la dottoressa Dalla Torre, non c'è più, sì, anche la dottoressa Da Parè. Il servizio finanziario del nostro comune, sulla base della ricognizione generale effettuata dai singoli settori, ha condotto un esame delle poste in entrata e in uscita e ha verificato l'andamento della gestione finanziaria complessiva. Il risultato di questo lavoro è stato riportato nell'allegato A della delibera, nella quale viene esposto, con dovizia di informazioni, la rappresentazione della situazione contabile e viene confermato il permanere degli equilibri di bilancio. Darei la parola a una sintesi veloce da parte della dottoressa di questo documento, che è un documento importante che in qualche modo rassicura anche, deve rassicurare anche il Consiglio Comunale sul fatto che il bilancio che abbiamo approvato a dicembre è un bilancio che tiene, nonostante tutta una serie di problematiche che poi cercheremo di illustrare. Sì. Grazie Assessore. Allora, gli uffici finanziari fanno questa verifica in questo momento dell'anno e con molta attenzione, in particolare gli articoli, ciò che lei ha detto sono gli articoli 175 e 193 del TUEL, quindi dobbiamo verificare gli equilibri e gli equilibri non riguardano soltanto la competenza del bilancio, ma andiamo anche a vedere quelli che sono eventuali debiti fuori bilancio, per cui c'è la necessità di riportarli all'interno del bilancio, come quello che è stato evidenziato nella delibera precedente, e non ci sono altre situazioni di squilibrio da questo. Andiamo a guardare anche i residui, quindi analizziamo la velocità di riscossione e il mantenimento soprattutto dei residui dell'entrata e anche la velocità di pagamento della parte spesa. Oltre a questo, per quanto riguarda invece la gestione di competenze, dobbiamo analizzare tutti i fondi, la loro congruità.
quindi oltre al fondo di riserva, il fondo di cassa, e sulla cassa diciamo soltanto che è molto positiva, quindi non ci sono assolutamente delle preoccupazioni. Andiamo a guardare tutti gli altri fondi, quindi il fondo contenzioso che è congruo in quanto non sono emerse altre situazioni che possono prevederne un aumento. Abbiamo verificato i bilanci delle partecipate e delle controllate, quindi abbiamo visto che sono tutte quante in utile. Abbiamo verificato inoltre tutte le poste di entrata e di uscita e quindi abbiamo fatto una verifica, si chiama di assestamento, appunto, che deve essere approvato entro il 31 di luglio. Oltre a questo abbiamo verificato anche la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, che è stato ridotto proprio perché è stata ridotta anche un'entrata che sono i proventi da contravvenzione al codice della strada, che è stata rivista e ridotta al ribasso, quindi ovviamente si deve anche andare a ridurre quello che è il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nella delibera abbiamo indicato tutte le particolari maggiori e minori spese ed entrate che poi l'assessore continuerà ad illustrare. Come vedete è stato applicato avanzo e sono state applicati diciamo varie tipologie di avanzo, sia avanzo accantonato che vincolato che avanzo libero. Come avevo già spiegato in commissione, siamo andati a ripristinare i capitoli di spesa di personale utilizzando l'avanzo accantonato per i rinnovi contrattuali, lo vedete nell'allegato alla delibera. Abbiamo utilizzato un avanzo che avevamo costituito come fondo rischi per le maggiori spese dovute a dei rimborsi tributari e anche quello dovuto al debito fuori bilancio di cui alla delibera precedente, e le maggiori spese per l'energia, quindi calore ed energia elettrica. Abbiamo applicato dell'avanzo investimenti, abbiamo utilizzato l'avanzo libero per degli accantonamenti e delle spese correnti non ricorrenti. Abbiamo applicato 10.000 euro di avanzo vincolato per delle spese sociali e il resto dell'avanzo è stato utilizzato per le spese di investimento. Sì, continuo io, quindi dato atto appunto del permanere degli equilibri di bilancio, volevo soffermarmi, prima di passare al dettaglio delle singole voci che sono riportate nella delibera, a sottolineare alcune problematiche che ci sono, che quando abbiamo predisposto il bilancio a dicembre non erano ancora così evidenti, ma che nel corso poi del mese di dicembre e dei mesi successivi si sono evidenziate in tutta la loro, diciamo, importanza e qualche volta anche negativa in sostanza. Allora, ad esempio, per il rinnovo dei contratti del personale abbiamo dovuto investire e mettere in bilancio, oltre alle risorse già accantonate, che sono importanti, altre 75.000 euro per coprire gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto 2025-2027. Erano già accantonati i soldi per il 2025, quelli del 2026 alla luce del contratto che è stato sottoscritto non sono sufficienti, quindi li abbiamo integrati con 75.000 euro. Non leggo i rotti, ma insomma do solo le cifre intere. Poi, come diceva la dottoressa, incremento delle spese di energia elettrica, calore e acqua, oltre 94.000 euro, incremento delle spese per il sociale, 230.000 euro, poi ci sono alcuni mancati finanziamenti, ad esempio c'è una contestazione in atto con il BIN di Venza che solitamente ci riconosceva, diciamo, dei sovraccanoni e quindi un riparto annuale di 162.000 euro. Nel 2025 abbiamo accertato 60.000 euro e abbiamo riportato la stessa cifra anche nel 2026, quindi c'è stata una riduzione di oltre 100.000 euro. Se non riusciremo a vincere il contenzioso, insomma, che comunque so che è in atto, ci sono praticamente 100.000 euro di minori entrate che non erano prevedibili. C'è stato un minore gettito dell'IMU nel corso del 2025, quindi l'abbiamo tenuto un po' più basso anche nel 2026. C'è poi tutto il problema della normativa che poi è stata recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, che stabilisce che l'occupazione del suolo pubblico per le antenne di telefonia deve essere riconosciuta come canone unico, quindi per ogni antenna che c'è in città ci vengono riconosciuti 800 euro.
mentre negli anni passati diciamo, le cifre in gioco erano di decine e decine di migliaia di euro. Anche qui c'è una sollevazione da parte di tutti i comuni e c'è stata anche una riunione in provincia, una riunione in provincia che ha partecipato il nostro assessore, che adesso era là, non la vedevo, e quindi tutti i comuni si stanno in qualche modo attrezzando per fare fronte comune rispetto a questa norma che è nazionale e che in qualche modo va a penalizzare i comuni. Vabbè, ci sono minori entrate per il codice della strada, c'è un aumento delle spese per le assicurazioni, abbiamo fatto la gara alla fine del 2025 e c'è stato un aumento importante per le assicurazioni, un aumento per le spese di pulizia, c'è il nuovo contratto di lavoro per il personale delle cooperative e poi, come diceva la dottoressa prima, c'è questo circa 2 milioni di euro di avanzo di amministrazione che voglio leggere proprio per evitare anche le polemiche che ci sono state prima, sempre con spirito costruttivo, ma sono numeri riportati anche nella delibera e quindi credo che sia giusto sottolinearli. Quelli più importanti, allora 70.000 euro per gli arredi, degli arredi dell'asilo nido della scuola, della nuova scuola asilo nido, maledizione, no scusate, ci sono 70.000 euro per la nuova scuola materna per completare gli arredi, poi ci sono 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della scuola Pazienza, 300.000 euro per la manutenzione straordinaria della palestra Bortoluzzi, 100.000 euro per i certificati per la sicurezza, manutenzione straordinaria scuola primaria Castella, per la scuola primaria Foscolo, altri 50.000, 113.000 per la manutenzione straordinaria della scuola primaria Crispi, 165.000 per la manutenzione straordinaria dell'asilo nido, quello esistente. Tutte cifre diciamo, che riguardano lavori da fare per la messa in sicurezza e per avere i relativi certificati. 55.000 euro per la palestra di via Carducci, 70.000 euro ulteriori rispetto ai 300.000 per la palestra Bortoluzzi, 70.000 per manutenzione e impianti sportivi, alcuni sono stati citati prima, 165.000 euro per manutenzione straordinaria di immobili diciamo, occupati dal Comune, poi abbiamo ancora 30.000 euro per interventi sulla strada comunale La Vecchia, è un'opera che abbiamo quasi completato, era finanziata dall'Unione Montana in parte, e il finanziamento nostro non è riuscito a completare tutti i lavori, abbiamo bisogno di altri 30.000 euro, poi ci sono 322.000 euro, ne parlavamo prima, per i contratti di quartiere, quindi Palazzo Piazzoni, poi c'è 90.000 euro per la messa in sicurezza del corpo centrale di Villa Papadopoli, ne abbiamo parlato, 103.000 euro, un altro lavoro su un impianto sportivo per i lavori al Palasport, oltre 600.000 che sono già in bilancio e sono finanziati, 290.000 lavori presso l'area rimessa delle caserme Gotti, ma ne abbiamo parlato, poi ci sono alcuni incarichi professionali per la microzonazione sismica, per il piano del commercio e altre piccole cifre. Ho voluto leggere questi importi perché sono stati un po' oggetto di polemica prima, e ribadisco non pretestuosa, ma solo per diciamo, segnalare le difficoltà che abbiamo incontrato per fare tutti questi lavori, e non sono tutti quelli che sono stati fatti, perché giustamente la sindaca mi ricordava i lavori già eseguiti nel corso del 2025 e per l'inizio del 2026 sono importanti, sono dell'ordine di almeno 2 milioni di euro. Questa è la situazione complessiva che poi porta appunto a fare questa variazione di bilancio che in qualche modo ci consente di guardare con un po' di serenità anche i prossimi mesi per arrivare quindi al 31 dicembre. Io credo che non ci siano altre cose da dire, dottoressa, e quindi sono a disposizione per le vostre richieste di chiarimento. È aperta, chi vuole prendere la parola? Consigliere Posocco, prego. Grazie. Allora, prima non ho potuto intervenire perché avevo fatto 2 interventi. Mi spiace che l'assessore Padoan sia andato via, tra l'altro, perché è interessante sviluppare qualcosa. Allora, in questi ultimi anni sono cambiate parecchie cose in Italia, non a Vittorio. Okay? E quindi il collega Tonon lo sa bene perché ha fatto il sindaco, prima del Covid facevi i progetti, li finanziavi con una cifra, dal 2023 in poi
quel progetto che aveva finanziato che costava 100, costava 300. E quindi le amministrazioni tutte hanno dovuto fare le variazioni o tenere fermi i progetti perché il bilancio del comune doveva coprire quei soldi. Esempio che voi citate della Gotti. La Gotti è un progetto nato prima del Covid che con 3 milioni e mezzo si faceva veramente, era un gran bel progetto. Nel 2023 poi quei 3 milioni e mezzo siamo ridotti a fare quello che abbiamo fatto e adesso dover rifinanziarlo, perché poi nel 2025, lo sa bene, perché continuate anche voi a fare delle integrazioni, vedi la strada vecchia, vedi i piazzoni, perché i costi continuano a salire e le amministrazioni sono costrette a rifinanziare i progetti che fanno. Quindi, ecco, la differenza tra questa amministrazione, tra l'amministrazione Tonon e Miatto, è che questa amministrazione ha i bilanci perfettamente in ordine. Siamo d'accordo? Con l'amministrazione Tonon IMU e Tasi era l'8,6 per 1000, è diventata 10 per 1000 con l'amministrazione Miatto perché le rate dei derivati aumentavano, ok? Adesso fortunatamente il comune ha un bilancio sano, quindi si può muovere meglio. Su questo siamo tutti assolutamente d'accordo, per fortuna. Il problema è che a livello nazionale continuano a aumentare i costi in una maniera folle e non so dove andremo a vedere, ma questo riguarda l'amministrazione di Vittorio Veneto come tutte le altre amministrazioni in Italia. Quindi bisogna essere un attimo, sapere dove andiamo a finire. PNRR, l'assessore Padoan dice avete partecipato a pochi bandi, ma ragazzi, gli uffici, dovete chiedere agli uffici cosa significa gestire un bando PNRR, dal prendere i soldi e poi adesso rendicontarli. Sapete che una stragrande percentuale di progetti PNRR finanziati non sono ancora chiusi, cioè le amministrazioni non hanno preso i soldi perché si fa una fatica immensa, con la burocrazia che c'è dietro, a rendicontare sia nelle amministrazioni pubbliche che i privati. Quindi gli uffici di tutta Italia con questo procedimento sono state, veramente gli uffici sono stati oberati di carte e mi immagino già abbiamo fatto fatica con questi bandi qua a Vittorio Veneto se ci fossero stati ancora più bandi da finanziati. L'esempio di Scarica e Forcai comunque è stata una fortuna aver preso quel €1.000.000 perché altrimenti adesso saremmo veramente bene. La Gotti ci dispiace perché veramente era un bel progetto, l'avevo visto e adesso purtroppo siamo costretti a reintervenire perché per un discorso di costi e così. Detto questo, io non ci torno su, abbiamo discusso in commissione, sono stato anche le domande che avevo fatto, ho avuto anche delle risposte e ovviamente poi pensandoci bene alcune domande che non trovo nella variazione. Allora la prima, nuovo asilo nido, chi pagherà le maestre? Non vedo una variazione sul personale che tenga conto del costo che dovremo giustamente sostenere per il nuovo personale del nuovo nido. 2. Non vedo i soldi di risarcimento per i commercianti di Serravalle dopo la chiusura di Via Martiri. Adesso sì, sindaca, sono stati chiusi 3 mesi, quindi sono abituati, uno si è abituato a vendere adesso, i soldi di solito li prende quando vende, non dopo un anno. Ecco. Quindi mi aspettavo, visto che sono chiare le perdite, perché basta chiedere i bilanci di 2 o 3 mesi chiusi, quindi mi aspettavo. E un'altra cosa, un suggerimento che do assessore invece per la prossima variazione, visto anche le transenne che adesso abbiamo a Serravalle, una delibera di transenne in cui diamo ogni intervento allo stesso che ci ha fatto l'intervento là a Natale, €250 intervento, 500 euro a domenica per posizionare le transenne e toglierle, ok? Chiedo almeno che le transenne del comune di Vittorio Veneto non siano quelle della prima guerra mondiale, ma che vengano un attimo sostituite, perché veramente mi vergogno di vedere le transenne con i cartelli tenuti su quei fili di ferro, mezzi arrugginiti, girati e su e giù. Quindi la invito, al di là di tutto, di almeno avere transenne decenti, perché penso siamo il peggior comune d'Italia come
transenne. Quindi consideri questo nella prossima variazione di bilancio. Grazie. Sì, è sempre prima, poi faccio. Allora, quello che mi piace comunque di questa variazione di bilancio, che c'è una cosa che mi piace, che date un indirizzo certo alla vostra politica di amministrazione. Quindi intervenite, mettete tutte le risorse, quasi tutte le risorse, sulla cura degli immobili comunali. E questa è la linea chiara che avete scelto. Posso dire sono d'accordo o non sono d'accordo, però almeno si vede la linea che prendete. Sul certificato di prevenzione incendi ho visto cifre importanti, 100.000, 50.000. Abbiamo un progetto, perché mi sembra caretto. Costa così tanto un certificato? 100.000? Ok, perfetto. E quindi l'ultima cosa, la sindaca, la differenza tra quello che dice lei e quello che penso io, è una differenza, non so chi ha ragione tra me e lei, parlando delle piscine. Lei dice il comune investe una cifra importantissima, 10 milioni di euro, cosa mai vista, posso essere d'accordo, ma facciamo un progetto monco. Allora io gli dico, interverremo adesso, interverrà lei e fra 50 anni interverrà qualcun altro. Facciamo le cose fatte bene, spendiamo quei 3 milioni in più e facciamo un impianto serio, siamo lungimiranti, perché sta cosa che se non mi fa la vasca a 50 metri, che non deve essere profonda 2 metri, la alza a 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, quel che è, sta cosa poi si ricorderanno di lei perché ha tirato via la piscina a 50 metri, ricordo che la più vicina è a Monastier adesso, per chi vuole andare a fare un po' di sport deve andare a Monastier, altrimenti per la 50 metri, e quindi se fate un impianto nuovo, importante, impianto sportivo vuol dire sport, vuol dire fatelo bene, investite quei 3 milioni in più e fatelo bene perché si tornerà a intervenire fra 50 anni poi. Questo è quello che io farei. Lei la pensa in una maniera diversa, io non dico ho ragione io, ho ragione lei, però abbiamo veramente una visione completamente diversa della politica cittadina. Qua mi dite, noi interveniamo sugli immobili comunali, va benissimo, questa è la vostra politica. La lungimiranza per la città, dov'è? C'è un progetto che mi dà una visione di città fra 20-30 anni, qui. No, devo intervenire perché nessuno me l'ha fatto prima. Ma fate qualcosa, ditemi dove andiamo a finire fra 20-30 anni, dove va la città, dove sta andando? È questo che manca, cioè, apprezzo l'impegno, la scelta, così, ma manca l'anima, capite? Manca la visione, manca una cosa che devi avere dentro al cittadino, la passione. No, ok, sistemiamo gli immobili, facciamo i certificati, andiamo avanti, bene, ok, perfetto, bravi, ok? Sì, dunque, mi inserisco sul discorso del consigliere Posocco, che dividerei in 2 parti. Una prima parte pacata e responsabile, la seconda una sbavatura che probabilmente è imputabile, ed è normale, è giusto che sia così, per il gioco delle parti di cui parlava prima la consigliera Urliana, che peraltro, non scandalizziamoci, è il sale della democrazia, è il sale delle aule consigliari, delle aule parlamentari. Le aule in cui non ci si scontra non sono aule democratiche. Le aule in cui ciascuno non fa la sua parte, quella che gli elettori gli hanno dato di fare, non sarebbe democrazia. Ma veniamo alla parte pacata dell'intervento di Posocco.
che, a dire la verità, si riallaccia benissimo alla discussione sulla precedente delibera. Perché è sicuramente vero che ci sono stati dei costi aggiuntivi, però va detto anche che per coprire questi costi aggiuntivi necessariamente e responsabilmente abbiamo trovato le risorse. Se voi fate i calcoli, a proposito anche di campagna elettorale di cui si è parlato prima, se voi fate i calcoli di quanto è stato messo in via Galilei, nel Piazzone e nella Gotti, somme necessarie e che responsabilmente abbiamo detto di sì, fa 800-900 mila euro. Ecco che se ci fossero stati, per esempio, l'intervento su Villa Papadopoli sarebbe stato notevolmente più corposo e più solido. Ma è chiaro che un'amministrazione deve, dopo i sogni, risolvere i problemi. E le confesso, tenga presente, che per convincerci della necessità sulla Gotti, tutti noi consiglieri abbiamo voluto vedere. E le confesso che ho detto, sì, non è possibile, la cosa che sta venendo fuori non può non avere la luce. Altra cosa, sì, bella quella sala, non so cosa faremo, io qualche idea l'avrei, ma vedremo, ma io ho un cognato che è in sedia a rotelle, non è possibile che non ci sia l'ascensore. Quindi quei soldi, a costo di doverli togliere da Villa Papadopoli o dallo studio sulla biblioteca, voglio che venga messo l'ascensore. E questa è la parte pacata. La parte, come si può dire, in cauda venenum, come si diceva una volta. Vede, in realtà, lei l'ha detta, la visione, la vista dell'amministrazione, la sicurezza e le scuole. Non so se sicuramente avete notato, peraltro viene fuori anche che tutto sommato è un po' strumentale la questione, i soldi a Cenere. Qui io ho sentito 100.000 per la scuola Pazienza, 50.000 per la scuola Foscolo, piccoli, necessario, ovviamente, ma sono a Cenere, giustamente. E sono stati fatti non perché sono a Ceneda, ma perché riguardano le scuole. Ecco l'anima, o un pezzettino di anima di questa amministrazione. La persona al centro si chiama una delle liste di opposizione. Qui abbiamo gli studenti, che sono persone al centro. E non è da poco avere la visione di una città in cui gli edifici pubblici siano sicuri, in cui gli edifici pubblici hanno la prevenzione incendi. Se per la prevenzione incendi serve trovare 100.000, perché altrimenti, ovviamente per l'applicazione delle leggi, non te lo danno, bisogna assolutamente trovarli. E noi, pian pianino, cercheremo di trovarli. Ce ne vorrebbero tantissimi di più, sapete? Nelle nostre discussioni salta fuori che se dovessimo mettere a posto al 100% tutti gli edifici pubblici di proprietà comunale, altro che 10 milioni di euro. E anche lì, vede, io credo che avere una piscina così come quella che ipotizziamo ancora,
è una grande visione di città, perché l'ultima piscina risale al 1968, è fatta peraltro con dei fondi specifici che la finanziaria aveva stanziato, proprio perché una volta la politica funzionava. Una volta non avevamo gli yes-men in Parlamento, come adesso, che l'unica funzione è quella di alzare la mano. E Vittorio Veneto aveva avuto il finanziamento, 68, cos'era l'80, il centesimo, insomma, ecco, il 50° della fine della prima guerra mondiale. Noi speriamo, cercheremo di farlo, nessuno ci mette 10 milioni o 5 o 3. È vero, potrei dire e chiedere adesso a voi se nella prossima finanziaria, se avete entrature nel governo, ma purtroppo ancora siamo sparpagliati. L'unico a cui potrei rivolgermi è Toffoli, che forse, chissà, nelle segrete vie non riesce a far mettere 3 milioni di euro per arrivare ai 13, no? Vabbè, se riesce a farsi rimettere 13, mentre invece purtroppo non posso chiederlo a Posocco, ad Are, perché ormai sono gli orfani della politica. Io non sono mai stato orfano e quindi non so come ci si senta in questo modo. Certo, ma siccome la politica è una brutta malattia, vedrete, sono convintissimo che al momento giusto la casa giusta sicuramente salterà fuori anche per gli orfani di oggi. Concludendo. Concludo. È vero una cosa, a qualcuno ha lasciato sforare 4 minuti, 3 minuti, 5 minuti, io sono appena a 1,46 e già... No, 4 minuti a nessuno. Ho detto concludendo, immagino che possa andare avanti un altro minuto e mezzo. Mi lasci un po' di vis polemica, perché in realtà lo so che è così, non so perché sono fatto così, non è che possa cambiarmi come sono fatto, anzi io mi piaccio come sono fatto così e quindi mi va bene. E finisco davvero per ringraziare l'amministrazione, ringraziare gli uffici, perché credo che abbiamo allocato i fondi in maniera davvero equilibrata e sensata. Dico anche che probabilmente, guardando io i conti, c'è qualche altra possibilità di utilizzo, perché le amministrazioni sono sempre state prudenti, va detto, tutte le amministrazioni di Vittorio Veneto, dalla nascita della Repubblica ad oggi, sono state virtuose. Su questo evidentemente conta non tanto se siamo rossi, celesti, rosa pallidi o bianchi, ma conta l'educazione amministrativa che gli amministratori di Vittorio Veneto, di generazione in generazione, hanno avuto. Grazie. Io starò molto meno del collega Carnelos. Allora io dico sull'impianto natatorio, sulle piscine, è un appello che faccio alla maggioranza, dico aspettiamo piuttosto qualche anno, ma facciamo un impianto dei 50 metri come dovrebbe essere, non facciamolo peggiorativo di quello che è. Aspettiamo qualche anno, d'altra parte non è che la possibilità di andare a nuoto non ci sia. Se dobbiamo fare un qualcosa di nuovo, facciamolo nel carisma e con le cose che bisogna fare, aspettiamo qualche anno, non è che è perentorio, cioè serve alla città, non si vive, non si mangia, ma se si aspetta e si fanno le cose fatte bene, anche perché poi una volta fatto l'impianto, fatto bene,
rimane, insomma questo ha più di 50 anni, cerchiamo di farlo bene. Questo è l'appello che voglio fare. Dopo l'amministrazione, i soldi li avete voi e fate come meglio credete. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proprio per un confronto, perché ci sono tante cose che sono state dette questa sera che mi hanno portato a riflettere e soprattutto a provare a dirvi anche quel sotto che vedo io nelle nostre scelte. E anche perché anche la scelta o comunque il prendere in considerazione la piscina così come la stiamo prendendo in considerazione, secondo me rientra in questa visione. Come ha detto lei, consigliere Posacco, dice si vede dove avete scelto di mettere gli investimenti, ma ditemi qual è la vostra visione della città a 20 anni. Allora, secondo me in realtà noi non abbiamo scelto di mettere i soldi sulle opere comunali, dove abbiamo scelto di mettere i soldi racconta come noi vediamo la città, perché li abbiamo messi su ciò che rende fruibile e accessibile i servizi pubblici, ma anche sul potenziamento dei servizi pubblici, quindi penso all'asilo, ad esempio. Questo racconta come vediamo noi la città tra 20 anni, racconta una città dove la vita dei cittadini è più semplice, dove l'amministrazione e il comune ti dà tutta una serie di servizi, te li rende fruibili, accessibili, possibilmente anche economici o accessibili anche economicamente parlando, quindi va oltre dove avete deciso di mettere i soldi. Dove abbiamo deciso di mettere i soldi racconta come vediamo la città. E questo, secondo me, al di là della responsabilità degli investimenti che invece servono a portare a termine delle opere, ma siamo tutti d'accordo che sono cambiate le premesse ed è responsabilità farlo, racconta esattamente la stessa storia che noi abbiamo raccontato in campagna elettorale. Quello che noi abbiamo detto è che volevamo una città che fosse più vivibile per tutti. Gli strumenti che noi abbiamo nell'immediato per farlo è quello di assicurare i servizi i più ampi possibili, i più trasversali possibili ai cittadini. Perciò abbiamo deciso di allocare così gli investimenti. Una cosa invece mi piacerebbe capire e approfondire con voi il perché di questa lungimiranza che voi vedete nella piscina da 50 metri. E vi spiego perché. Perché secondo me anche il valutare di fare quanto prima possibile con dei costi un po' più contenuti e con la valutazione della gestione quest'opera in questo modo è perché noi vediamo che quest'opera risponda a dei criteri proprio di vivibilità, quindi è più che sufficiente, se non è possibile realizzarla da 50, quella da 25 per assicurare d'estate alle famiglie, all'utenza, la fruibilità che noi riteniamo sia in primis per i cittadini di Vittorio, ma anche attrattiva per quelle che possono essere le famiglie o per le persone del circondario, ma anche per un'attività sportiva non agonistica per i ragazzi, per le persone che si vogliono mantenere in forma e fare attività fisica. Mentre io vedo in una piscina da 50 metri comunque sì una certa attrattività, ma rivolta comunque ad una nicchia. Quindi io trovo più urgente, proprio nella nostra visione, dare quanto prima un servizio adeguato e pensato per quelle che sono le famiglie e sono i cittadini. Lo penso evidentemente anche su quella che è la mia esperienza. Io come madre, se non possiamo farla da 50, preferisco avere quella da 25 fruibile da una famiglia durante l'estate e da 25 interna se devo andare a farmi io 2 vasche o portare dei bambini a imparare a nuotare. Però su questo invece mi sarebbe davvero utile e interessante un confronto, perché se questa per me è lungimiranza, anche dire forse quei 3 milioni li investo diversamente sempre ai servizi al cittadino, piuttosto che perché voi invece vedete più adeguato e più lungimirante l'altra opzione, cosa vi aspettate che possa portare, cioè qual è il ritorno sull'investimento di una scelta diversa o anche dell'aspettare, perché in realtà a me sembra abbastanza urgente adeguare quel servizio. Grazie.
Consigliere Tonon, prego. Grazie. Mi piace tentare di proseguire quello che ha detto la collega Bortolotto adesso, perché è vero, alcune allocazioni di risorse pubbliche, anche se, fra virgolette, costrette, implicitamente indicano la strada. Noi abbiamo cominciato nel 2014 con 5 scuole, mi ricordo, per le quali era stato prevista l'adeguamento / miglioramento antisismico, Paravicini, Da Ponte, Zanette, Collodi, Crispi, eccetera. E poi ricordo che grazie allora anche all'allora direttore generale dell'UIS, il dottor Deitos, abbiamo perseguito e ci siamo arrivati a fine mandato ad avere il finanziamento regionale per il miglioramento in realtà sismico dell'ospedale, cioè il pensiero prima dell'amministrazione allora, e vedo una analogia con quello di adesso, garantire sicurezza in primis dove c'è il futuro. Punto. O dove ci sono persone in stato di necessità, scuole e ospedali. Non l'abbiamo fatto con tutto il rispetto ovviamente di tutti i presenti sulla la sala consigliare o il municipio, sono venuti dopo, anzi devono ancora venire in realtà. Vabbè, lì abbiamo sistemato i balconi perché erano pietosamente decadenti, diciamo, ecco, almeno quelli sì, visto che avevamo il 2018 in arrivo. Il fatto di intervenire in maniera pesante, ma perché pesanti sono i costi rispetto ai CPI e agli adeguamenti energetico / normativi delle scuole, è un indice di visione. Vuol dire voler mettere in sicurezza la cittadinanza, a cominciare dagli edifici più sensibili della nostra città. Fare, come ha detto la collega Bortolotto, un nuovo asilo nido. Certo che poi è un impegno anche da un punto di vista di spesa corrente, ma è una dimostrazione della visione che questa amministrazione ha della città, accoglienza e servizi per le famiglie. Quella è la prima. Poi, fra virgolette, non è che si vogliano trascurare quelli che fanno agonismo perché non si fa la vasca da piscina da 50 metri. Sindaco, quanti soldi stiamo mettendo nelle strutture sportive? Palasport, la Bortoluzzi, il Barison, una marea di soldi anche per lo sport. Anche questa è una visione, quindi ma non va bene se non fate le vasche a 50 metri, ma quanto si sta mettendo per lo sport che fanno i ragazzi, i ragazzini, le ragazzine, le bambine della nostra città e i giovani? Tanti soldi. Quelli, con tutto il rispetto degli agonisti, ripeto, non so quanti sono in città, vengono prima. Quelli vengono prima. La sicurezza dei nostri bambini, i miei ormai sono grandi, dei figli di chi è qua, nipoti eccetera, viene prima di chi fa sport agonistico, a parer mio. E questa è la nostra visione di città, punto. E i provvedimenti, non solo questo ma anche il precedente di stasera, vanno in questa linea. Cutifani, prego. Sì, colgo proprio la palla al balzo per tornare al discorso di prima e far vedere che ci può essere anche un'altra visione, un altro punto di vista, no? Siamo qui a parlare della piscina, 10 milioni, ma aggiungete altri 3 milioni, cioè come se stessimo parlando di noccioline. Io vorrei anche evitare di fare quella politica che si allontana, che vive in un mondo tutto suo, in una bolla in cui si parla di queste cifre allucinanti senza pensare che di là noi stiamo lavorando per dei cittadini che queste cifre, la maggior parte perlomeno, non le vede neanche in 3 vite. La media degli stipendi in Italia penso si aggiri intorno ai 1.500 euro e noi siamo qua che diciamo mettiamo 3 milioni di euro, facciamo una piscina fatta bene come se noi la volessimo fare male. No, non è farla male e farla bene, è farla bene, farla funzionale e fare una piscina per tutti che funzioni però e che sia anche
che non tolga troppe risorse, e già 10 milioni sono tanti, e come diceva la sindaca prima, c'è una grande responsabilità in questo. E va benissimo anche, per carità, il gioco delle parti, però magari delle parti che sono responsabili nelle scelte che prendono. Stiamo parlando appunto di piscina, che non è un bene primario, è una cosa molto importante, e appunto una nuova piscina, Vittorio Veneto ha anche bisogno, secondo il mio punto di vista, di una nuova piscina, la facciamo con responsabilità e come deve essere fatta, cioè bene, non male. Per quanto riguarda la visione, sono d'accordo con i colleghi che hanno parlato prima di me, che gli interventi nelle scuole, l'asilo nido, le palestre, tutto quello che riguarda l'attività sportiva, il campo da rugby, delineano proprio una visione di una città che vuole andare avanti e che vuole anche guardare a nuove generazioni. E un'ultima cosa, sentir parlare di come vedete la città tra 20-30 anni, parlando di piscina, quindi parlando di acqua, mi fa un po' ridere, perché tra 20-30 anni probabilmente, se ci saranno ancora, chi lo sa, le amministrazioni non potranno più scegliere su cosa stanziare i soldi, perché purtroppo è il mondo in cui viviamo che lo deciderà per noi, con il cambiamento climatico e tutto quello che stiamo vedendo nel mondo. Grazie. Sì, grazie. No, beh, allora stiamo qua a far che? Sì, stiamo qua a far che? Andiamo a casa? Scusi, No, nel senso, qua non è tanto il gioco delle parti, è comunque affrontare dei temi che sono stati affrontati in campagna elettorale. In campagna elettorale sono state dette tante cose, ho di tutto a casa, dagli insulti e tutto. Poi ti trovi a amministrare, giustamente, e vedi che le priorità è difficile portare avanti comunque. Cioè hai l'ideologia di fare una cosa, poi ti scontri con la realtà. Sarà sempre così per tutti. Allora, fermo restando che stiamo parlando di una cosa astratta, perché non sappiamo i costi, perché siamo in una fase progettuale, non abbiamo la minima idea di come verrà finanziata, ok? O l'avete, però poi bisogna scontrarsi col bilancio. Dal 26 al 28 non ho visto un euro a parte la progettazione, e su questo siamo d'accordo. Le potrei rispondere, perché il collega Tonon ha fatto una pista atletica a 8 corsie? Bastava 6. Cioè, capisce, invece ha fatto benissimo a farla, anzi è una delle più belle cose che ha fatto l'amministrazione Tonon dal punto di vista sportivo. Fermo restando che tutte le amministrazioni sportive investono sullo sport, noi abbiamo investito 2,5 milioni, questi investiranno, ognuno fa il meglio che può. Allora, le faccio un esempio: in piscina entravano nel 2000 anni 2000, 2002, 2000, d'estate 600-700 persone, ok? Allora se torneranno queste persone, c'è il parco, lo fai bene, 600-700 persone in acqua stanno più larghe in una piscina da 50 metri che in una piscina da 25 metri, per sicurezza, ma l'abbiamo provata perché lavoravo lì, quindi sappiamo cosa sto dicendo. Concentrare tante persone in 25 metri, concentrare persone su 50 metri è diverso. Ovvio, non fai la piscina da 2 metri, la alzi così possono andarci tutti. Qualche agonista, vabbè, solo a Vittorio sono 1000, ok? Che veramente praticare il nuoto su una vasca da 50 metri è diverso da praticare lo sport rispetto a una vasca da 25 metri. Ma lo dicono tutti. Se voi andate stasera, fate questo discorso a chi fa nuoto, vengono qua arrabbiatissimi con quello che state dicendo, per chi fa sport. Ma sono arrabbiati neri, e gente che vi ha votato, non gente che, ok? Perché? Perché a 50 metri è importante. 50 metri mi dà l'opportunità di fare delle manifestazioni abbinate alla pista atletica. Il triathlon lo posso fare con una vasca da 50 metri, richiamo internazionale, creo manifestazioni. La federazione sportiva per una vasca da 50 metri mi dà i contributi, per una vasca da 25 metri non me li dà. Tante cose che mi dà. Ma perché fermarci ai 25? Perché essere qua a fermarci? Cerchiamo di vedere. Intanto vediamo, ripeto, stiamo parlando di una roba astratta che secondo me non riusciremo a fare nei prossimi 5 anni, ma è discorso, ma non fermiamoci a dire è così perché spendo meno, così. Proviamo a vedere, senti, facciamo da 50 metri, tu federazione, se faccio da 50 metri cosa mi dai?
perché è importante, parlo di federazione, riesco a fare le manifestazioni, le collego alla pista di atletica, le collego al palazzetto nuovo, richiamo gente, manifestazioni internazionali, gente che arriva a Vittorio, un po' lo sportivo ampio, è visione, capite? È arrivare a dire ho i mezzi, ho gli impianti in cui posso fare tutto e in cui anche i nuotatori che vanno lì per far sport, senz'altro nei 50 metri fanno più sport che nei 25 metri, veramente. E poi questo non, cioè, ho spazio, faccio la vasca per chi fa acquagym, per il recupero dall'ospedale Vittorio Veneto riabilitativo di tutti quelli che hanno un infortunio e devono recuperare. Cioè, si può fare tutto lì, c'è lo spazio, ma non diciamo solo 10 milioni di euro e mi fermo qui. Perché così, scusate il termine, mi castro proprio. E questo è l'invito che vi faccio. Guardate le cose da più punti di vista. E il discorso è questo. Prima ho detto 600 persone che entrano in piscina, ma è vero. Cioè, assurdo. Sono cose veramente, prendetele in considerazione, non ponetevi questo limite, insomma. Ecco, grazie. Assessore Denardi, prego. Grazie. Volevo star zitta, ma dopo l'uscita in campagna elettorale ho sentito di tutto, compresi gli insulti. Mi sovviene. No, non sto parlando di lei, però sto parlando di quelli che lei ha candidato come consiglieri con lei, dei quali quindi risponde in modo ideale, e dei quali qualcuno che era seduto qui, quando è stato chiesto conto di quello che è uscito sui manifesti, invece di dire come ci saremmo aspettati tutti, prendo le distanze, ha avuto anche il coraggio di dire, un'altra dei suoi candidati, ah no, ma sì, mi associo a questa cosa. La famosa uscita sugli irresponsabili. Eravamo talmente tanto irresponsabili che 15 giorni fa, 20, 25, collega Ceccarini, quella struttura l'abbiamo inaugurata. E non solo l'abbiamo inaugurata, è l'unica dei vari progetti dell'ambito che è riuscita ad arrivare a compimento. Mazza che irresponsabili che eravamo. Io non ho mai sentito una parola, né allora né dopo, di scuse su quella frase irricevibile più che irresponsabile. Comunque, dopo si viene a dire ho preso gli insulti. Io non ho mai insultato nessuno e d'ora in avanti chiedo cortesemente che se qualcuno ha insultato venga nominato, no sparare così a cavolo, diciamo, per essere eleganti. Al di là di quello, sulla questione della piscina, siccome non è che vi vedo moltissimo in piscina alla domenica e qualche volta d'estate ci vado, sì, vabbè, avere il brevetto e bagnino, anch'io facevo l'arbitro di pallavolo, ma non vuol dire che adesso esercito l'attività. Io in piscina ci vado sovente d'estate con mia figlia, con gli amici di mia figlia e con tante altre famiglie che hanno più o meno la mia età, più grandi, più piccoli, e vedo costantemente che la prima parte della piscina è sovraoccupata, ma ho fatto anche le fotografie, sto facendo il reportage fotografico. Le tre corsie all'interno, quando hanno 9 persone in contemporanea, sono tante, perché la media è molto più bassa, e la parte più profonda è quasi del tutto inutilizzata. Vogliamo continuare così? Con una previsione dei meteorologi che prevedono per la provincia di Treviso, ma secondo me l'abbiamo anche già superata quest'anno, per il 2030 più di 60 giorni sopra i 30 gradi ogni anno. Io credo che quest'anno ci siamo già oltre. Con una richiesta che è evidente di persone che non vanno in piscina solo ed esclusivamente per fare attività sportiva agonistica o semi-agonistica, ma di persone che vanno in piscina per stare bene, per riuscire a far passare ai figli del tempo bene, non necessariamente con attività sportiva in senso canonico, giochi d'acqua. Io
ultimamente ho anche cominciato a frequentare altre piscine, private, non necessariamente pubbliche. A Gaiarine ce n'è una che ha esattamente quelle caratteristiche là, ha una 33 metri, quasi sempre vuota, e dopo tutta una serie di piscine, 1 metro, mezzo metro, 30 centimetri, 15 centimetri, che creano quel parco acquatico che indicava la sindaca e che è anche lì piena, perché c'è una domanda di questo servizio. Noi vogliamo completamente dimenticarcelo perché abbiamo il mito della 50 metri. Se si riusciranno a fare 2-3 corsie di 50 metri io sarò contenta nell'ambito del progetto, ma c'è una domanda da parte delle famiglie, da parte delle persone anche anziane, di riuscire ad avere un posto dove stare bene e che non è necessariamente quello di andare a fare vasche. Poi che uno mi venga a dire che le persone con disabilità o che devono fare riabilitazione la vanno a fare nella piscina esterna, sinceramente, avendo a disposizione una interna che è completamente libera nel periodo estivo o quasi, perché ci fanno i corsi e basta, insomma, sinceramente adesso rimaniamo nell'ambito del credibile. Poi possiamo raccontare che facciamo chissà cosa con una 50 metri, ma non la riabilitazione su quella 50 quando hai quella da 25 dentro. Vabbè. Sì, scusate che ho già superato il tempo. Sì, il secondo giro, visto che è un consiglio comunale notevolmente interessante, notevolmente partecipato e, come si può dire, mi fa venire in mente i tempi antichi. Allora, non mi appassiona il 25-50, io mi fido dell'amministrazione, noi siamo, come si può dire, il legislativo, loro sono l'esecutivo, siccome mi fido, sono sicuro che verrà effettuata la scelta più opportuna e più giusta. Ma l'intervento lo faccio perché, come si può dire, volevo un po' rasserenare la collega Cutifani, perché le scelte spetteranno sempre alla politica. Le hanno fatte in passato, succederà anche fra 30 anni, fra 50 anni. Vero? Potrebbe essere, se non c'è più la democrazia, sarebbe una politica autoritaria. E quello è il pericolo. Quello è il pericolo. Io mi auguro che rimaniamo così, come sistema. Perché ha citato il cambiamento climatico, ma anche lì è una scelta politica. Basta guardare nella geopolitica attuale come sul negazionismo climatico, quella che era una volta la più grande democrazia, quella intatta dall'Europa, politicamente il consenso, la gente, il popolo, giovani e vecchi che siano, abbiamo visto dove sono andati. È per questo che devono esistere consigli comunali come questo. Proprio perché sono la garanzia di libertà, sono la garanzia della pari dignità di tutte le affermazioni che vengono fatte, ovviamente nell'ambito della correttezza e dei non dire atti. E questa è una grande cosa che noi abbiamo. Prima si è parlato di giovani e vecchi. Qualche volta penso che in certe fasce
quelli che per me, quando eravamo la meglio gioventù, ci hanno trasmesso, ho la sensazione che si stia disperdendo. E questo è, come si può dire, la circostanza su cui tutti noi che sediamo attorno a questi banchi dovremmo preoccuparci ed essere lì sì una testuggine per parare certe tendenze. Perché senza accorgersi, secondo me, anche il consigliere Cotifani ha quasi espresso, e spero non sia così, un sentiment che la politica sparirà, che la politica non serve. E questo è pericoloso. Io ringrazio per l'intervento, perché mi ha dato l'opportunità appunto di esprimere queste preoccupazioni, perché anch'io ho nipoti. Dal 2000 al 2006. E il più piccolino, adesso ha cambiato, ma si portava a Trump. E diceva che nel liceo di Pieve di Soligo tutti l'avevano. E questo è un campanello d'allarme. Per fortuna poi, a dire la verità, quando ho detto, zio, ma sai, voto no al referendum. Perché? Perché sono contro il potere. E siccome il potere vuole che si voti sì, io voto no. Grazie. Grazie consigliere. Allora, quindi intervengo anch'io come rappresentante di Rinascita Civica. Vediamo come va a finire. No, a proposito della visione, visto che è stato tirato in ballo questo tema importante e fondamentale per un'amministrazione, no? E abbiamo ricevuto un'accusa, la maggioranza ha ricevuto un'accusa di governare senza una visione, che poi era quello che noi abbiamo ripetuto per tanti anni. Allora, rifacendomi a un verso di una delle più famose canzoni di Vasco Rossi, Alba Chiara, a un certo punto dice: si vede quello che pensi, si vede quello che sogni. E effettivamente ognuno vede quello che più lo attrae, gli interessa. Allora io dico che, per esempio, ho visto un censimento arboreo fatto in città, che è un'operazione che magari non dice più di tanto alla gente comune. Uno dice, vabbè, ha messo i chiodini sugli alberi, roba da poca importanza, ma che invece, secondo me, ha un significato e indica una strada. Sullo stesso solco ho visto, per esempio, dei giardini pubblici di fronte al municipio che, non per fare accuse, però oggettivamente erano un po' messi maluccio, un po' trascurati, che adesso stanno ritornando al loro vecchio dignitosa situazione. Vedo un'attenzione particolare per il giardino Costantini Papadopoli, anche quello un luogo che era stato un po' dimenticato, no? Un po' trascurato, e vedo che c'è un'attenzione particolare. Vedo un PI che sta andando avanti, ovviamente impegnativo, con fatica, dove la questione, no, consumo di suolo ambientale è una delle cifre che lo caratterizzerà. Ho visto una particolare attenzione per il problema del sentiero 1043, che non è tanto per solo quel sentiero là, ma per un discorso generale sull'impianto sentieristico, che è una delle cose preziose che ha la nostra città. Quindi vedo una città che si interessa di più al verde,
che tradotta vuol dire una città più sana, che vuol dire una città che può diventare più attrattiva anche per questo. Non voglio dire che sarà quello che risolverà i problemi, ma contribuirà a un accrescimento del valore della città. Una città che si sta attrezzando per quel cambiamento climatico che ormai più nessuno può negare. Ecco, questo per esempio è una visione che secondo me questa amministrazione sta portando avanti. Non sarà eclatante, non sarà così evidente, però è un percorso importante che era stato annunciato, proclamato e auspicato in campagna elettorale e che sta andando avanti a piccoli passi, ma sta andando avanti. Interviene adesso Gian Antonio D'Arè. Sì, vede consigliere, lei sta dicendo delle cose ovvie. Non credo che i giardini comunali di Vittorio Veneto siano stati, adesso è arrivata la sua amministrazione e quindi sono splendenti. Sono sempre stati, perché le persone che ci lavorano e il personale che ci ha sempre lavorato lo ha fatto con passione. Gli alberi sulla città di Vittorio Veneto, una volta che venivano abbattuti per 1000 motivi, sono sempre stati sostituiti. Il parco arboreo che lei vede, e tra l'altro avete fatto anche il censimento, lo avete fatto i primi mesi che siete arrivati, quindi non diciamo cose, è l'ovvio che una città deve avere, perché la nostra città, diversa da tante altre città, ha un parco arboreo che è sicuramente straordinario ed è dovuto alle varie amministrazioni e a tutti quei dipendenti comunali che hanno sempre lavorato per mantenere queste cose. Quindi che adesso le piace di più perché è in maggioranza o le piace meno perché era in minoranza, non credo, perché sono le stesse persone che hanno sempre gestito la stessa cosa. Il Parco Papadopoli, che io, le ripeto, lo frequento abbastanza, è censito con alberi, ma da tanto tempo, perché è un patrimonio della città. Quindi cerchiamo di dire, certo ci vuole la sensibilità, su questo sono d'accordo con lei, ma nulla più, perché è sempre stato così e la nostra città è bella proprio per questo. Il sindaco. Intervengo giusto per ricordare anche due cose, poi volevo ricollegarmi un attimo alla piscina molto velocemente. Volevo ricordare anche che stiamo facendo un'opera di intervento per quanto riguarda gli appartamenti, le abitazioni per quanto relative al sociale, no? Quindi anche là noi stiamo intervenendo sì, via Graziani e quindi grazie anche all'assessore sociale, insomma, che stiamo cercando di cercare di mettere a disposizione delle abitazioni. Sapete che l'emergenza casa è già un'emergenza e sarà una grandissima emergenza in un futuro prossimo, quindi quello è quello su cui dobbiamo anche focalizzarci molto e speriamo appunto nell'attivazione a livello ministeriale e governativo di fonti di finanziamento, perché altrimenti questa veramente sì è una bomba sociale che a breve ci ritroveremo addosso e quindi dobbiamo cercare di far fronte anche a questo. Ricollegandomi un attimo al discorso della piscina, io volevo anche rassicurare i consiglieri di minoranza, nel senso dicendo che quello che stiamo valutando adesso con i tecnici è una proposta di progettualità. Un'altra questione che volevo dire è che noi dobbiamo farci aiutare in questo percorso dalle persone competenti. Non siamo noi a dire, possiamo esprimere una forma di sentimento, tra virgolette, di piacere rispetto a una situazione rispetto all'altra, ma poi chi fa la differenza sono, tra virgolette, coloro che oggigiorno studiano gli impianti natatori, sanno quanto un impianto è sostenibile da un punto di vista ambientale, gestionale, di efficientamento energetico. Questi sono gli obiettivi a cui dobbiamo mirare, quindi
da un punto di vista così di sentiment, ripeto, tutti vorremmo il meglio per la città di Vittorio Veneto, però quando ci confrontiamo, ripeto, con degli esperti, ma di tutte architetti, ingegneri, ci fanno riflettere, ci mettono davanti la realtà che c'è oggigiorno. Abbiamo parlato dei cambiamenti climatici, abbiamo parlato della necessità del benessere psicofisico, che molte persone di più di prima stanno ricercando, quindi sono questi gli obiettivi. Quindi anche l'impianto natatorio dovrà avere come obiettivi questi che ho poc'anzi detto. Ciò non toglie, mi dispiace che il consigliere Posocco sia andato via, che nel proseguo dello studio, dell'analisi delle progettualità, sicuramente verranno coinvolti, è giusto anche coinvolgere la cittadinanza, quindi la parte partecipativa è giusto che ci sia, no? Quindi quello che stiamo facendo adesso i progettisti è una proposta, è la valutazione di una proposta, ripeto, perché vorremmo anche che la scelta che faremo, sia la più ampia, sia ampiamente condivisa da tutta la cittadinanza e soprattutto anche dai gruppi di minoranza che appunto siedono in Consiglio Comunale. Quindi questo per dire che l'iter è ancora molto lungo, naturalmente non si decide oggi su domani, e questo volevo dire. Dopodiché fatemi dire che l'impianto è un impianto veramente importante, perché circa 22.000 utenze ogni anno si riversano sull'impianto natatorio, e da tutti i comuni, quindi stiamo progettando una piscina che non è solo della città di Vittorio Veneto, ma che è dell'intero Interland vittoriese, e quindi cercheremo di farlo nel modo migliore possibile e soprattutto coinvolgendo tutti. Grazie. Il consigliere Posocco prima diceva, adesso è uscito, ma nulla di particolare, solo per riprendere il ragionamento, che portava a un aspetto positivo dell'amministrazione nell'aver individuato come filone l'attenzione e la cura per gli immobili comunali. Questo è un aspetto che mi sono permesso più volte di sottolineare, perché credo sia davvero un'evidenza. Nelle varie variazioni di bilancio che abbiamo votato nei mesi scorsi ci sono sempre stati degli stanziamenti molto importanti sul mantenimento degli immobili comunali. Penso sia una necessità a cui bisogna far fronte, quindi va messo al primo posto, secondo me. Non solo, però, un'altra attenzione particolare, la citava, se non sbaglio, il collega Tonon prima, è l'attenzione alla manutenzione straordinaria delle scuole. Non dimentichiamo che abbiamo tra le opere individuato l'asilo nido, che è un servizio importantissimo per la città, con tutte le difficoltà che probabilmente si porterà dietro anche in termini di gestione dal punto di vista del personale e i relativi costi, ovviamente. Però è una scelta politica che questa amministrazione ha deciso di fare. Avrei due domande in realtà, sì, l'assessore sa che, ma sono molto molto brevi. Una è nuova, un'altra gliel'ho già fatta, quindi su quella è già allenato. Allora, quella nuova, nella delibera ho visto una diminuzione di spesa di 63.000 euro sulla gestione dei parcometri. Premesso che a me i parcometri non piacciono, perché preferirei che i parcheggi in città fossero bianchi, eventualmente con sosta regolamentata con disco orario, è una visione mia personale questa, per cui non è assolutamente un problema. Non ho capito la diminuzione di spesa, se può spiegarmela. La seconda domanda invece, quella su cui ormai è già allenato, non le chiedo la risposta questa sera, ma le chiedo per magari l'appuntamento autunnale di settembre, ottobre, riesce a darmi qualche aggiornamento su via Isonzo e sul tratto di via Caldelivera che collega l'abitato di San Giacomo con la zona industriale? Grazie.
No, perché la battuta di Dre forse mi ha fatto venire in mente una cosa, non so se ho fatto il riferimento, intendo la pista ciclabile, sì, non mi ricordo se avessi detto questo. Allora, non vedo altri interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, chiudo la discussione, apro la votazione. Prego, votate. Cutifani, Toffoli ha votato. La delibera è approvata con 11 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto. Votiamo l'immediata esecutività. Lorenzo, Marta, Irene, votate va bene. Due contrari, un astenuto. E questo era il punto numero 7, 8, 9, 11 e 13. Punto numero 8. Cosa è successo? Che non gli ha risposto. Non gli hai fatto rispondere. Non gli hai fatto rispondere a Giulio. Ma risponde adesso. No, io avevo capito che l'assessore... No, l'altra domanda. Gli aveva fatto dire Sentite una cosa, io ho chiesto se c'erano altri interventi, non c'era nessuna prenotazione, ho detto chiudo la votazione, nessuno mi ha detto niente, ho detto fate dichiarazione di voto, più di così non posso fare. Che cazzo, non mi ha capito. Apri la votazione, dove siamo? Qua? No, non avevo chiuso. Punto numero 8. Aggiornamento DUP 2026-2028, prima variazione del programma triennale di acquisti di beni e servizi 26-28. Illustra, immagino, l'assessore De Antoni, prego. Illustro il documento e poi rispondo anche alle richieste che mi ha fatto il consigliere Bassetto. Allora, il programma triennale degli acquisti dei beni e servizi deve essere integrato qualora ci siano interventi appunto sia per quanto riguarda gli acquisti sia di beni che di servizi, quando ci sono interventi che hanno un valore superiore ai 140.000 euro. Allora gli uffici recentemente hanno deciso di avviare le procedure per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici presso le sedi varie dei nostri uffici e degli edifici scolastici. L'aumento, la cifra elevata è dovuta al fatto che la concessione sarà quinquennale e oltre agli edifici comunali quest'anno abbiamo deciso di inserire anche gli edifici scolastici come da richiesta, quindi riusciamo con questa gara a mettere a bando,
diciamo, a gara tutti i servizi di somministrazione di beni, bevande e alimenti degli uffici nostri e degli edifici scolastici. L'altra iniziativa che deve essere messa nel programma triennale è quella relativa al servizio di catalogazione informatizzata del materiale documentario a stampa e multimediale delle biblioteche e del sistema bibliotecario del Vittoriese. Finora si faceva una gara annuale e quindi non entrava in questo documento perché la cifra era inferiore ai 140.000 euro, adesso opportunamente gli uffici hanno stabilito di farlo a lunga scadenza, quindi 5 anni anche per questa gara, e quindi l'importo, come vedete dall'allegato, nel caso dei due tipi di intervento, arriva a una cifra complessiva di 326.700 euro per quanto riguarda le macchinette, semplificando, e 305.000 per quanto riguarda questa digitalizzazione del sistema bibliotecario. Per questo abbiamo inserito nel piano queste modifiche. Rispondo velocemente a quello che mi ha chiesto il consigliere Bassetto. La seconda domanda era relativa a via Isonzo, pista ciclabile, e anche via Calderivera, completamento della pista ciclabile. Allora, questi due interventi abbiamo affidato la progettazione di fattibilità, diciamo, allo studio che sta facendo anche, completando la progettazione di quel famoso milione di euro di asfalti. In questo milione di euro di asfalti c'è anche l'asfaltatura del primo tratto di via Calderivera, che mi sembrava era quella cosa che faceva riferimento forse il consigliere De Re, non so se ho capito bene. Quindi lì è già stato affidato l'incarico e diciamo adesso ci presenteranno il progetto di fattibilità di entrambe le piste ciclabili. Quella di via Esonzo, come in un'altra occasione ho detto, ha il problema che è difficile tenerla tutta sullo stesso lato, ci sono alcuni problemi, diciamo, di progettazione che comunque abbiamo sottoposto a questi professionisti e quindi in tempi brevi ci sarà. L'altro tema era quello praticamente dei canoni che riceviamo da Abaco per quanto riguarda i parcheggi diciamo, a pagamento. Ci sono due cifre che si pareggiano in entrata e in uscita, cioè in bilancio c'era un certo importo che prevedeva questo importo, adesso è stato diminuito per quanto riguarda le entrate e diminuito anche per quanto riguarda le spese, quindi si pareggiano queste cifre e quindi resta diciamo, l'affidamento è già stato fatto ad Abaco lo scorso mese di giugno, mi sembra, forse sì, è iniziato col 1° di luglio, e quindi le cifre che sono messe in bilancio sono quelle legate a questi 6 mesi di attività, 6 mesi sì, rispetto alle previsioni che abbiamo fatto con Abaco, insomma. Grazie Assessore. Chiedo al consigliere Toffoli di sostituire la consigliera Oliana come scrutatore. E adesso abbiamo la discussione sul punto numero 8, appena illustrato dall'assessore De Antoni. Allora non vedo prenotazioni, quindi considero chiuso il dibattito, dichiarazione di voto neanche. Posso chiudere? Sì? Punto nominatorio. Apro la votazione. Votazione aperta. Toffoli ha votato. Bene. Sono giusti 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Allora, sì. Allora, favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti. Votiamo l'immediata, no, prima devo chiudere qua. Immediata esecutività. Prego.
Da Re. Ok. 11. Nessun contrario, 2 astenuti. La delibera è approvata. Va bene, togliamo Irene. Punto numero 9. Rinnovo patto parasociale tra i comuni soci di Piave Servizi e modifiche del regolamento per la costituzione e il funzionamento del comitato di indirizzo strategico di controllo analogo, deliberazioni inerenti e conseguenti. Prego. Sì, grazie. Allora, come sapete, i 39 comuni soci di Piave Servizi, cosiddetti contraenti, hanno sottoscritto al 21 marzo 2016 praticamente un patto, il famoso patto parasociale, al fine di stabilizzare il governo della società, l'esercizio del diritto di voto, il trasferimento delle partecipazioni, nonché l'esercizio congiunto dell'influenza domande stessa della società. Quindi questo patto parasociale è stato, oltre a questo patto parasociale, è stato anche costituito il famoso Comitato di indirizzo strategico e controllo analogo, il famoso CISCA, di cui fanno parte appunto tutti i comuni della società Piave Servizi, e praticamente noi con questa delibera questa sera andiamo a rinnovare, aderire a questo nuovo patto parasociale che ha la durata di 5 anni, e in più ci viene chiesto di aggiornare il regolamento che regola appunto la funzione del CISCA per quanto riguarda le assemblee. Attualmente hanno l'obbligo di presenziare in presenza fisica alle assemblee. Qui viene chiesto la possibilità praticamente di collegarsi anche in remoto, come già avviene in quasi tutte le assemblee degli enti, anche dei vari enti, e quindi con questa delibera andiamo a approvare, ripeto, il nuovo patto parasociale e anche rinnovare il patto parasociale e l'aggiornamento per quanto riguarda il regolamento di funzione. Grazie. Allora, probabilmente è chiaro a tutti, possiamo andare avanti, è aperta la discussione, è chiusa la discussione. Dichiarazione di voto, ok, dichiarazione di voto, chiusa la discussione, passiamo al voto. Sì, prego. Prego consigliere, un attimo, un attimo che torno indietro, ero già avanti. Era già avanti. Ero già avanti. No, sulle tariffe, sulla determinazione delle tariffe, lo fate in presenza o lo fate da remoto? Ecco. Ok, la determinazione di tariffe la fa l'atto praticamente, e quindi noi partecipiamo all'assemblea in remoto anche durante l'assembleato, che è molto più corposa. Quindi sì, ma ormai quasi tutti gli enti assembleari sono in collegamento online, quindi vabbè. Sì, no, ma certo, io tendenzialmente cerco di essere sempre presente fisicamente, però il regolamento prevede anche il collegamento da remoto. Passo alla votazione del punto numero 9. Prego, votate.
Toffoli ha votato, ok, chiuso la votazione. Allora, delibera approvata, 12 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Esecutività, no, prima deve fare retromarcia. Prego. Favorevoli 12, nessun contrario, nessun astenuto. Chiuso il punto numero 9. Un attimo perché non fai il 10 lo abbiamo già fatto. Punto numero 11. Approvazione, statuto e adesione alla Fondazione Destination Management Organization, DMO, Marca Treviso. Illustra l'assessore Denardi. Ho sentito un diamo per letto, no dai, per cortesia. Cerco di rubarvi meno tempo possibile, poi se ci saranno delle domande eventualmente integro. In seguito alla legge regionale del 2013 sul turismo sono nate in Regione Veneto tutta una serie di OGD che sono le organizzazioni di gestione della destinazione. In alcuni casi all'interno di una provincia ci sono più OGD, è il caso di Venezia, ad esempio, ma non solo. Nel caso della provincia di Treviso, dopo un lungo confronto, si decise per l'avvio di una sola OGD denominata Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano, quale organo di coordinamento territoriale della promozione e valorizzazione dell'offerta turistica dell'area. Con il tempo la fondazione, che era stata costituita tra pubblico e privato per gestire l'OGD, ha evidenziato tutta una serie di problematiche, in primis l'impossibilità, proprio perché era a partecipazione mista pubblico-privato, di sostanzialmente operare come soggetto in house rispetto ai comuni aderenti alla fondazione stessa. Proprio per questo, con un lungo percorso di confronto e anche con diverse modifiche della proposta di contenuti e di governance dello statuto di quella fondazione Marca Treviso che oggi di cui oggi lo statuto andiamo a approvare, sostanzialmente a fine luglio dell'anno scorso il tavolo di confronto ha ipotizzato lo scioglimento anticipato del protocollo d'intesa che reggeva l'OGD precedente e la fondazione della Fondazione Marca Treviso come DMO, che è sostanzialmente quello che diceva il Presidente, cioè Destination Management Organization, cioè il soggetto che sostituisce l'OGD e che va a coordinare e gestire le attività di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica del territorio. Lo statuto che andiamo ad approvare prevede l'attivazione a 40 enti sottoscrittori della fondazione, condizione che si è già verificata perché sono 53 in provincia i soggetti che hanno deliberato l'adesione. Il ruolo dell'OGD DMO è quello di avere il coordinamento delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, avendo sostanzialmente non solo lo stimolo anche nella promozione e nella commercializzazione, ma anche condividendo con la Regione la funzione primaria di promozione e di sviluppo delle politiche turistiche del territorio. In più, in seguito all'ultima DGR di quest'anno, la Regione ha attribuito anche alla DMO un'attività di coordinamento tra gli IAT all'interno dei territori, attività che sta già svolgendo da qualche mese con riunioni periodiche con gli IAT già attivati.
La fondazione avrà questa struttura. I partecipanti fondatori sono il Comune di Treviso e la Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti. In aggiunta ci sono i partecipanti di indirizzo, che sono i comuni del territorio della provincia di Treviso. In più vi è una terza figura, che sono sostanzialmente gli ex partecipanti privati della precedente fondazione, che però non hanno alcun diritto di voto nelle materie nelle quali hanno diritto di voto invece i fondatori e i partecipanti di indirizzo, e svolgono semplicemente una funzione consultiva. Per quanto riguarda i partecipanti i partecipanti fondatori, sostanzialmente, essi hanno la possibilità, anzi è loro compito, la nomina del presidente e la nomina di 6 componenti del Consiglio di amministrazione. I partecipanti invece di indirizzo hanno la nomina di altri 6 componenti del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le quote di contribuzione per i primi 3 anni alla costituzione, alle necessità della fondazione, la Camera di Commercio di Treviso versa 180.000 euro all'anno, il Comune di Treviso 65.000 euro all'anno, mentre i partecipanti di indirizzo versano una quota che è parametrata al numero di presenze turistiche registrate dalla Regione nell'anno 2023, con una riduzione per quei comuni come Vittorio Veneto che sono sede di IAT. Questo comporta che l'adesione alla fondazione, alla DMO, per Vittorio Veneto significa una quota annuale per i primi 3 anni di 9.500 euro circa, l'avete visto in delibera. Non so se non credo ci siano altre cose particolarmente rilevanti. Se ci sono, sì, sono disponibile per le domande. No, velocissimo. L'ente provincia fa parte? No? La provincia è consultiva, quelli che non hanno detto i voti sono consultivi. Quindi l'ente provincia non è... Allora, l'ente provincia, come l'Umpli, l'Università Ca' Foscari, Confagricoltura e altri soggetti, fanno parte dei partecipanti consultivi, cioè quelli che dicevo non hanno diritti particolari di voto ma solo di consultazione, mentre i comuni sono i partecipanti di indirizzo. Ci sono altri interventi, altre domande? No? Chiudo la discussione. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Apro la votazione. Prego, votate. Nessun contrario e nessun astenuto. Il Consiglio approva. Immediata. Immediata esecutività. Votiamo. Lorenzo Rante, ok. 11 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Chiuso il punto numero 11. Il 12
Lo abbiamo già fatto? No, c'è l'ultimo. Sì. C'è il punto numero 13. Allora, ambito territoriale sociale Veneto 07, gestione associata delle misure comunitarie, nazionali e regionali per l'inclusione sociale, approvazione schema di convenzione ex articolo 30 decreto 267-2000. Illustra l'assessore Ceccarini, prego. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Quindi, come gli altri 27 comuni dell'ambito, che ricordo rappresenta l'ex distretto ULS 7, infatti l'ambito nostro si chiama VEN 07, capofila il comune di Conegliano, va alla votazione della convenzione che ci permette di utilizzare i fondi che arrivano sia a livello regionale che a livello ministeriale per la gestione dei servizi sociali comunali in forma associata in questa nuova formula che è quella degli ambiti territoriali sociali. Non è un mero rinnovo della convenzione già in atto dal 23, ma è una nuova convenzione perché all'interno dei 28 comuni ci sono state delle discussioni e dei ripensamenti per aggiustare in maniera migliorativa la convenzione attuale. Solo per citare la cosa più importante che avete potuto vedere è il sistema di votazione, in questo caso è un voto ponderato che tiene conto del numero di abitanti dei singoli comuni. Quindi quello che facciamo noi come gli altri 27 comuni è quello di approvare questa convenzione che ci traghetterà verso la costituzione giuridica del vero e proprio ambito sociale che avrà la forma dell'azienda speciale consortile. Quindi ecco, ci potrebbero essere tante cose da dire, ma visto l'orario, insomma, direi che può essere sufficiente. Se avete bisogno, sono qua. Grazie. Avete qualche domanda, qualche intervento? Siccome è così, per esperienza, tutte le volte che si modificano questo tipo di convenzioni, succede una cosa: i comuni si accorgono dopo che costa di più. Io la domanda che faccio, avete fatto delle valutazioni, delle proiezioni, ecco, so che forse la risposta è difficile, ma io diffido proprio perché tutte le volte e sul sociale è sempre così, che viene scaricato sul comune oneri che prima gestiva e veniva finanziato dalla regione e dall'ente sanitario. Domando solo questo, perché in realtà lo vedremo solamente dopo, perché la prossima cosa che mi aspetto è che in forza della nuova convenzione nei prossimi bilanci ne metteremo quelli dell'anno scorso i soldi, poi salterà fuori il discorso che l'atto stavolta, insomma, o il pseudo atto prima che si formi, che chiede ai comuni di integrare perché quello che era previsto non bastava. Ecco, io spero di essere, come al solito, sono un ottimista in natura, ma su questa cosa spero di interpretare male e di vedere sbagliato, ma ho questa sensazione. Grazie. Grazie consigliere. No, per rispondere, allora, la convenzione in atto in realtà non mette in discussione gli equilibri e le decisioni già
prese con la precedente. Chiaro che una volta che verrà costituito l'ente giuridico, che avrà bisogno di tutta un'organizzazione che ancora non è stata decisa, proprio questa è la parte più importante, perché al di là delle competenze tecniche del direttore generale, del consigliere di amministrazione, ci sarà una partita politica ovviamente da giocare, ma dobbiamo sempre tenere presente qual è il fine ultimo, insomma, di una gestione associata dei servizi sociali, che è quello di garantire i LEPS, i livelli assistenziali minimi, insomma, su tutto il territorio a qualunque cittadino. E è il prossimo passo da fare. La Regione, dico solo questo, la Regione Veneto arriva ultima nell'attuazione della legge del 2000, la legge ministeriale del 2000 che istituisce gli ambiti territoriali sociali, e nei primi 3 anni dà dei finanziamenti, dà dei fondi proprio per sostenere la gestione di questo nuovo ente, che avrà sicuramente dei costi aggiuntivi, però il tutto deve essere ancora deciso, insomma. Grazie. Consigliere Bortolotto, prego. Grazie, solo visto che ne abbiamo parlato anche in commissione, per essere sicura di aver capito bene, questi eventuali costi aggiuntivi saranno poi nel momento in cui si andrà a creare l'azienda speciale, giusto? Mentre al momento noi andiamo a votare solamente la proroga della convenzione con alcune modifiche che sono state fatte. Nello specifico mi sembra quella più rilevante sul peso del voto di ciascuno dei comuni, perché sia più equo, quindi è la cosa più importante che cambia tra la convenzione attuale e quella successiva, giusto? Grazie. Bene, chiudo la discussione. No, ho visto che mi hai appoggiato una mano, no, era casuale. Stavo già votando. Dichiarazione di voto. Se ce ne sono, non ce ne sono, apro la votazione. Prego. È approvata con 11 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Facciamo l'immediata esecutività. Votate l'immediata esecutività. Undici favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Il Consiglio approva. Bene. Dopo 6 ore di Consiglio ringrazio tutti i consiglieri, la Giunta, il segretario che ci ha assistito, il vigile che ci ha fatto compagnia, il messo e la tenda TV e qualcuno, se ancora ci sta seguendo da casa, ma dubito fortemente. Grazie a tutti.